presente con noi. Buongiorno Presidente. Buongiorno. E allora, sempre come al solito, nome e cognome. Saverio Lo Iapano. Quindi in atti già generalizzato che prosegue nel suo esame, quindi sotto il vincolo del giuramento. Allora, prego, Pubblico Ministero. Sì, grazie Presidente. Allora, Capitano, oggi trattiamo l'argomento relativo alle sostanze stupefacenti. Se ci dice in generale che tipo di attività avete compiuto e se avete eseguito dei recuperi, dei sequestri di sostanze stupefacenti nell'ambito di attività a riscontro. Ovviamente sono state eseguite intercettazioni, sulla base di conversazioni sono stati predisposti anche servizi di osservazione, controllo e pedinamento, talvolta che sono risultati positivi con recuperi di sostanza stupefacente. Più nel dettaglio abbiamo eseguito 1, 2, 3, 4, 5, 6 operazioni di recupero di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, hashish e anche marijuana. Faccio riferimento e poi magari li riprendiamo nel corso dell'esame. Faccio riferimento al sequestro penale, in questo caso nei confronti di presutti Fabio e Raccuglia Katia, di un imbolico contenente hashish e un imbolico contenente cocaina per circa 4 grammi. Faccio riferimento al sequestro... Ci dice anche la data, Capitano, visto che ci siamo... Delle? Il sequestro è del 12 febbraio del 2016. Faccio riferimento al sequestro di una bustina di marijuana nei confronti di Pasquali Davide. Questo è un sequestro, l'abbiamo fatto in maniera amministrativa, è sempre il 12 febbraio del 2016. Faccio riferimento sempre al sequestro di natura amministrativa di una dose di cocaina, anzi di due dosi, una da 0,5 e una da 0,4 di cocaina nei confronti di Spataro Stefano, e siamo al 2 marzo del 2016. Poi abbiamo una sigaretta artigianale frammista con sostanza del tipo hashish nei confronti di Daggiano Federico, e siamo al 18 febbraio del 2016. Faccio riferimento a un involucro di sostanza stupefacente contenente cocaina 5,5 grammi lordi nei confronti di Vagnoni Davide, e siamo al 1 marzo del 2016, e al sequestro amministrativo di una dose di cocaina da 0,3 nei confronti di Sanchini Anna del 10 novembre del 2016. Questi sequestri sono stati, poi entreremo nel dettaglio, operati a seguito di cessioni eseguite da Casamonica Domenico e di Filippo Silvia, nonché Casamonica Guerrino. Per quanto riguarda la cocaina, in entrambi i casi, sia le cessioni fatte da Casamonica Domenico e di Filippo Silvia, sia quelle fatte da Casamonica Guerrino, la sostanza si presentava in pietre. Pietra? Solida, quindi? Solida. Senta, in generale, quindi, che tipo di attività avete eseguito con riferimento alle sostanze stupefacenti? Cioè, da dove siete partiti e che tipo di attività poi di polizia giudiziaria, cioè come se, in generale dico, come si arriva a seguire? Sono sempre le stesse attività di cui lei ha già riferito, cioè... Sono ovviamente sulla base di dichiarazioni ovviamente rese sia da testimone Cerreoni sia dal collaboratore Fazzari, a seguito di intercettazioni e con particolare riferimento per quanto riguarda Casamonica Domenico, sulla base di un'utenza
che era stata fornita dalla stessa Cerioni Deborah. A seguito di queste intercettazioni, ripeto, sono stati predisposti nel corso del tempo dei servizi a riscontro di alcuni contatti con vari clienti dove venivano definiti incontri di persona, e dopodiché venivano stimolati dei controlli degli acquirenti per non compromettere le indagini. Tutti gli atti venivano redatti presso la stazione di Roma Torbella Monaca. Infatti tutti gli atti di sequestro e l'INCNR che poi si sono susseguite, e anche le segnalazioni alla prefettura, sono tutte con l'intestazione della stazione di Roma Torbella Monaca. I servizi di videosorveglianza sono stati utilizzati anche con riferimento a queste tipologie di reato? Sì, talvolta sì, facciamo riferimento alla videosorveglianza autorizzata con ROS 4016 e 4116. Senta, altra domanda, dalle operazioni tecniche eseguite da voi, a prescindere da quelle Sì. poi eseguite in altro momento storico da altra polizia giudiziaria, con riferimento agli stupefacenti, sono emerse risultanze a carico di Casamonica Massimiliano? No. Ci può dire qual è il periodo storico nel quale avete eseguito questa attività? Dall'ottobre del 2000, abbiamo detto, dal febbraio del 2016 fino all'ottobre del 2016, queste attività di recupero sostanzialmente. Senta, lei ha già detto, se non sbaglio, in altra udienza che Casamonica Pasquale, anche se anagraficamente risultava residente a Piazza Gasparri a Ostia, in realtà dove era residente, se non sbaglio. Lui era di fatto domiciliato in vicolo di Portafurba. Solo nell'ultima fase investigativa, quella della ripresa dell'attività nel 2018, avevamo documentato come egli si era spostato in un alloggio popolare, di fatto riconducibile alla compagna del fratello Casamonica Salvatore detto Do, in zona Cinecittà 2. Però lui comunque sia ha sempre vissuto a vicolo di Portafurba. La residenza anagrafica in piazzale Renzo Gasparri era una residenza di fatto che non occupava quell'immobile sostanzialmente. Senta, in generale dalle operazioni tecniche ci può dire se sono risultate difficoltose, se sono risultate agevoli, se ci sono conversazioni insinti, se le conversazioni sono prevalentemente con soggetti italiani, questo in generale, poi passiamo al dettaglio. Capitano, le posso chiedere di tenere la mascherina? Siamo Chiedo molto più scusa, vicini. chiedo scusa. Prego. Allora, per quanto riguarda le difficoltà riscontrate sono quelle che la lingua Sinti è stato l'ostacolo principale di questa indagine. Tuttavia, per la polizia giudiziaria gli incontri, la definizione di incontri per l'acquisto di stupefacenti comunque avveniva in lingua italiana, per cui siamo riusciti in qualche modo a seguire questo filone di indagine grazie all'utilizzo della lingua italiana. Per quanto riguarda Casamonica Domenico, la difficoltà nei suoi confronti è stata quella di eseguire i servizi di pedinamento, perché lui comunque lui utilizzava uno scooter e teneva una condotta di guida abbastanza difficile da controllare, perché comunque non rispettava le regole del codice della strada, andava molto spesso a forte velocità, quindi rendeva vano ogni tentativo di pedinamento di fatto, anche perché comunque talune cessioni sono venute anche in forma itinerante, nel senso erano consegne che lui effettuava anche ai suoi clienti spostandosi con il proprio mezzo di trasporto.
Dopodiché il problema era anche che i servizi di osservazione statici in vicolo di Porta Furba erano pressoché impossibili, poiché c'era sempre un via vai anche di residenti all'interno del vicolo che comunque si affacciavano sui punti, gli unici punti idonei per poter eseguire un servizio di osservazione statico fuori dal vicolo di Porta Furba. Motivo per cui poi abbiamo attivato la videosorveglianza. Dopodiché sicuramente l'impiego delle utenze fittizie, ma questo nella prima udienza credo che ne avevamo già fatto riferimento al fatto che abbiamo comunque documentato l'utilizzo di utenze intestate persone fittizie, con particolare riferimento a Casamonica Domenico, che sostanzialmente abbiamo comunque ricostruito l'utilizzo di almeno 6 di utenze fittizie da parte di Casamonica Domenico, e tutto nasce... Cioè intende, scusi, fittizie da intendersi, da lui utilizzate ma intestate a persone completamente estranee al suo contesto, strane, non necessariamente inesistenti, completamente estranei, parliamo di soggetti stranieri. E tutto nasce da un'utenza telefonica che ci fornisce Cerioni Deborah, ed è un'utenza, anche questa, un'utenza che lei, la Cerioni aveva detto che era in uso di Filippo Silvia. Da questa utenza, intercettando questa utenza, si è poi risaliti a ben 6 utenze, questa utenza della Cerioni intestata sempre a persona fittizia. Attraverso l'intercettazione di questa utenza, faccio riferimento all'utenza 340 17 03 456, intercettata dal 2 ottobre del 2015 al 20 dicembre del 2015 attraverso il RIT 6875 del 2015, poi è stata rintercettata nuovamente dal 1 febbraio del 2016 al 18 marzo del 2016 attraverso il RIT 467 del 2016. Questa utenza intestata a un cittadino tunisino, 467 del 2016, 467 del 2016, chiedo scusa, risultata intestata a un cittadino tunisino. Da questa utenza siamo risaliti a ben 6 utenze, sempre intestate a terze persone, ma utilizzate dal convivente Casamonica Domenico per definire incontri che poi sono risultati di fatto incontri a seguito dei riscontri eseguiti, erano incontri finalizzati per la cessione di stupefacenti. Queste utenze credo di averle già indicate nella prima volta. Sì, queste lei le ha già indicate. Vorrei sapere se dalle operazioni tecniche è emerso che anche altri imputati utilizzavano utenze fittiziamente intestate. Sì. Non ricordo se ho detto che a queste 6 utenze che noi abbiamo poi intercettato nel corso del tempo nei confronti di Casamonica Domenico se ne devono aggiungere almeno altre 3 che sono state rinvenute nella disponibilità di Casamonica Domenico il 14 marzo del 2016, quando è stato arrestato nella flagranza di reato dal nucleo radiomobile dei Carabinieri di Roma, di cui abbiamo fatto riferimento nella scorsa udienza. Oltre a Casamonica Domenico, sicuramente faccio riferimento all'impiego di utenze intestate a persone completamente estranee al loro contesto, a Casamonica Consiglio detto Simone, il quale nel corso di intercettazione ha utilizzato un'utenza intestata a tale Proietti Paola, nata a Roma il 12 febbraio del 67. Ricordo di aver detto anche che questa Proietti risultano dei controlli in banca dati SD di questa Proietti unitamente a dei personaggi Casamonica presso la sala giochi All In Gaming, di cui poi parlerò in seguito. Oltre a quest'utenza, sulla base di una conversazione intercorsa con Baldini Marco, è emerso che sicuramente Casamonica Consiglio aveva altre utenze a sua disposizione, e faccio riferimento, l'abbiamo già commentata,
alla progressiva 8301 del RIT 8046-2015, in cui Baldini Marco e Casamonica Consiglio definiscono di risentirsi attraverso altre utenze. Anche Casamonica Pasquale, oltre ai contesti ad altri contesti investigativi in cui è emerso che lui aveva disponibilità di utenze intestate a cittadini stranieri, faccio riferimento all'utenza rilevata all'atto del suo arresto del 9 febbraio del 2017, utenza 351 28 93 655, intestata a un cittadino del Bangladesh. Anche a un'altra utenza, sempre intestata a un cittadino, questa volta rumeno, rilevata in occasione del suo arresto del 6 aprile del 2017, e faccio riferimento all'utenza 351 043 61 27. Oltre a queste utenze, nell'ambito di questa indagine, noi abbiamo documentato da parte di Casamonica Pasquale, detto Rochi, almeno altre 2 utenze. Un attimo solo che le prendo. Ok. Nell'ultima fase investigativa, quella prima dell'esecuzione del luglio del 2018, erano state attivate intercettazioni dell'utenza 366 24 99 196, risultata intestata a un cittadino rumeno, tale Otves Nicolae Lucian. Questa utenza è stata reperita per il tramite della stazione Carabinieri di Cinecittà, dove lo stesso Casamonica Pasquale, in data prossima al 23 febbraio del 2018, aveva fornito, era stata reperita in quanto egli era sottoposto all'obbligo di presentazione alla PG presso quel comando, e in quell'occasione aveva fissato il proprio domicilio in un alloggio popolare assegnato alla cognata, e quello di via Paolo Luigi Guerra numero 8, assegnato a Casamonica Giacomina detta Stella, compagna convivente di Casamonica Salvatore. Detto Do, cioè classe 76. Classe 76. Poi no, è solo questa, quindi correggo, questa è un'altra utenza in uso a Casamonica Pasquale detto Rochi. Poi, oltre a Casamonica Pasquale, c'è anche Casamonica Massimiliano detto Ciufalo, il fratello. Casamonica Massimiliano detto Ciufalo è stato intercettato, oltre alla utenza quella a lui intestata, cioè la 331 22 98 378, lui è risultato utilizzare almeno altre 2 utenze intestate a persone estranee al suo contesto, e faccio riferimento all'utenza 351 26 80 037, intestata a un cittadino del Bangladesh, Hossain Mohamed Iqbal. Di questa ne avevo fatto menzione che la volta scorsa, quando ho fatto riferimento al centro estetico Femme Fatale. Questa è un'utenza che era emersa a seguito di contatti con l'utenza all'epoca intercettata in uso a Tonni Bruno. Se vuole ripetiamo tutto il contesto di questa utenza, altrimenti l'avevamo già detto l'altra volta, quindi questo comunque... Abbiamo già detto. No? Va bene. Poi c'è anche un'altra utenza, che è l'utenza 334 34 55 169, intestata a un cittadino rumeno, tale Lazici Daniel, nato in Romania il 5 marzo dell'86. Questa utenza è emersa da contatti diretti con l'utenza intercettata del fratello Casamonica Pasquale detto Rochi.
all'epoca, nell'ultima fase investigativa, Casamonica Pasquale era intercettato attraverso il decreto di cui al RIT 3008 del 2018 e quindi abbiamo rilevato in entrata contatti da questa utenza dove Casamonica Massimiliano è stato riconosciuto in maniera inequivocabile dal suo particolarissimo timbro di voce. Le conversazioni a cui faccio riferimento sono la progressiva, tra le altre, 4010 del 26 giugno del 2018 e 4430 del 29 giugno del 2018, entrambe del RIT 3008 del 2018. Quindi, oltre a Casamonica Massimiliano, chi utilizzava testate persone estranee al proprio contesto era anche Spadottavio, detto Ciccillo. Spadottavio, detto Ciccillo, utilizzava l'utenza 351 055 8405, intestata a un altro cittadino del Bangladesh, tale Hossain Firoz, e questa è l'utenza che emerge quando Formica Simone manda il messaggio dicendo, quando abbiamo parlato inizialmente, dicendo abbi pazienza, in settimana poi ci vediamo. E da lì poi abbiamo attivato le intercettazioni su questa utenza e abbiamo poi accertato e documentato che era in uso Spadottavio, detto Ciccillo. Spadottavio, detto Ciccillo, aveva sicuramente un'altra utenza che non era nota a noi e non era intercettata, ed è emersa nel corso di una conversazione intercettata sull'utenza personale, cioè quella Spadottavio aveva sia questa utenza dedicata sia un'utenza a lui intestata, erano entrambe intercettate. Quella personale, cioè quella intestata a Spadottavio, detto Ciccillo, era intercettato con il RIT 6132 del 2016. Praticamente noi abbiamo intercettato una conversazione e durante questa conversazione in ambientale abbiamo sentito squillare un altro telefono nella disponibilità di Spadottavio. Questa conversazione telefonica di cui faccio riferimento è la progressiva 5988 del RIT 6132 del 2016. E per ultimo, nell'ultima fase, scusate, chiedo scusa. chiariamo subito questo aspetto, cioè l'intercettazione in ambientale avete sentito che captato la conversazione durante telefonica, la conversazione quindi telefonica da lì avete capito che lui aveva anche un'altra utenza. Sì, ma infatti non ho fatto, ho detto quindi, un'altra utenza che non era nota a noi, non sapeva che è rimasta ignota? Sì, non sapevamo neanche il numero. Vabbè. Le dico questo perché ovviamente quello dedicato non squillava, quindi era sicuramente un'altra utenza. Sì. Certo, sì, ho capito. Prego. Senta, capitano, parliamo un po' di Casamonica Domenico. Lui l'ha già detto, ribadiamo dove è residente? Sì, Casamonica Domenico era residente dal... un secondo. E diamo atto che è arrivato l'avvocato Giannone. Buongiorno, avvocato. Buongiorno. Casamonica Domenico era dal 7 gennaio 2014 residente insieme alla compagna di Filippo Silvia in via Ignazio Scimonelli numero 248F, che è una zona, siamo in zona romanina, quindi una zona completamente diversa da Vicolo di Portafurba. Tuttavia, e nel corso delle intercettazioni, durante le intercettazioni, lui comunque viveva effettivamente a via Ignazio Scimonelli 248F. Tuttavia, avendo la videosorveglianza attiva su Vicolo di Portafurba, ci siamo accorti che periodicamente, anche se non c'erano contatti con i propri familiari, Casamonica Domenico si portava al Vicolo di Portafurba anche per pochi minuti. È accaduto nel pomeriggio del 10 febbraio del 2015,
quando praticamente Casamonica Domenico a bordo degli Yamaha Max Qual è targati l'anno, scusi? 10 febbraio del 2015, 15 è sicuro? 2016 mi scusi, chiedo scusa, ho refuso. E a bordo del Yamaha Max targato EF 56832 intestato alla convivente di Filippo Silvia, ma di fatto in uso a Casamonica Domenico, per circa 4 minuti è stato nel vicolo di Portafurba. E tenuto conto che dopo ogni volta che lui andava al vicolo aumentava il flusso dei contatti telefonici che lui aveva con varie persone dove definiva incontri, abbiamo predisposto un servizio di osservazione, controllo e pedinamento a distanza di 2 giorni, il 12 febbraio del 2016. Tenuto conto che lui all'epoca era sorvegliato speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, ci siamo accorti che lui definiva incontri, le conversazioni aumentavano sempre in orario serale dopo le 21, quando lui stava a casa. Il 12 il servizio sotto la direzione del Casamonica dava esito positivo, in quanto poi è stato eseguito un recupero a carico di presutti Fabio, di cui poi parleremo in seguito. Sempre con riferimento ai suoi, alle sue visite rapide a vicolo di Portafurba, è accaduto anche il 18 febbraio del 2016. Anche in questo caso lui è rimasto nel vicolo per circa 4 minuti. Non appena uscito, siccome lui aveva l'abitudine di fare una manovra vietata attraversando la via Tuscolana in senso contrario, è stato ripreso in maniera frontale dal sistema di videosorveglianza ed è stato cristallizzato mentre armeggiava con più apparecchi telefonici. Ma abbiamo dei rilievi fotografici su questo? Abbiamo dei frame che abbiamo estrapolato dalla telecamera. Chiedo scusa, signor Presidente della Cosenza. Prego. Per comunicare che Casamonica Giovannina ha annunciato all'udienza. Ah, va bene. Va bene, poi perverrà la richiesta. Grazie. Va bene. Grazie. Diamo atto allora che è rinunciante a comparire per tutta l'udienza. Va bene. Sì, io ho estrapolato i frame della telecamera e relativamente a quello che ho dichiarato, cioè alla entrata e uscita di Domenico il 10 febbraio, poi il 18 febbraio, quando all'uscita viene notato armeggiare con 2 telefoni, e poi un altro episodio in cui è stato visto arrivare a vicolo di Portafurba è il 29 febbraio del 2016, anche in questo caso 8 minuti. Queste sono... gliele do direttamente? Sì, aspetti un attimo che adesso viene il nostro collaboratore. Sì, Cosenza, la casa circondariale di Cosenza? Possiamo magari comunicare che si possono scollegare? Allora, diamo atto che il test esibisce la stampa di alcune immagini delle riprese di videosorveglianza attivate nel vicolo di Portafurba con riferimento alle circostanze appena dedotte. Va bene, poi se le vogliono vedere le parti le mettiamo a disposizione, insomma, sono qua. Ne chiediamo l'acquisizione, Presidente. Va bene, sentiamo se ci sono osservazioni delle parti su questo. Nulla?
Sì, sono le fotografie Sì, estratte dall'impianto di videoregistrazione. Va bene, allora il Tribunale, nulla osservando le altre parti, ne dispone l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento. Prego. Come dicevo prima, posso? Prego, sì, no, ma dobbiamo Come parlare. dicevo prima, è emersa relativamente alla cocaina una diciamo, analogia nella fattezza della sostanza recuperata, cioè la conformazione in pietre, in cristalli, sia per quanto riguarda... Aspetti, capitano, che non la sentiamo. No, è impossibile. Quando l'avvocato conclude la telefonata... No, ma questi spazi proprio, dopo che si sono conosciuti quelli di Ribibbia, sono proprio incompatibili. No, io non riusciamo proprio a capire quello che dice il test parlando all'avvocato. No. Aspettiamo un attimo che conclude la telefonata, abbia pazienza. No, vabbè, deve fare la telefonata. Sembra la pubblicità della TIP, la telefonata dell'Internet. Chi che sta messo peggio? Chi che sta messo peggio di Luciano? Lui sta messo peggio di te. Sempre per il discorso della psichiatria. Dicevamo, avevo detto prima che per quanto riguarda la sostanza stupefacente cocaina, sulla base di riscontri dei recuperi eseguiti, abbiamo verificato che sia la sostanza ceduta da Casamonica Domenico, sia quella da parte del nipote Casamonica Guerrino si presentava in pietra, in cristalli. Sul punto ci sono varie conversazioni ambientali captate a bordo di Casamonica, dell'auto all'epoca monitorata di Casamonica Guerrino, ed in particolare c'è una significativa conversazione intercettata il 31 gennaio del 2016 in cui diciamo lo stesso Parliamo del RIT 8802 del 2015. La conversazione a cui faccio riferimento è documentata alle progressive 806, 807 e 808. Durante questa conversazione viene diciamo con orgoglio da parte del a bordo della macchina c'era anche Zaccaro Vito Nicola, anche Zaccaro imputato in questo procedimento. La conversazione poi magari la commenteremo anche dopo, però in questa conversazione i due dovevano fare un'accessione di stupefacente nei confronti di tale Felix,
e Zaccaro in cambio riceveva una dose di stupefacente per uso personale e lo stesso Casamonica, Guerrino, commentava entusiasta la particolare costituzione in cristalli, chiamandola tutto sassi. Testualmente Casamonica: hai visto quanto sbrilluccicano? Sembra che è finta per quanto è bella, no? E poi Zaccaro dice: lo so tesoro, lo so, sono un largo consumatore della tua roba, quindi lo so. Questa cessione, poi questa conversazione sarà ripresa, la riprendiamo perché è parte integrante del capo FFFF, 4F. Abbiamo anche detto che poi, ad ulteriore riscontro del fatto che il vicolo di Portafurba in qualche modo costituisse un luogo di approvvigionamento di stupefacente da parte di Casamonica Domenico, abbiamo già detto che poi il successivo 14 marzo del 2016 lui è stato arrestato proprio mentre era sulla Tuscolana all'altezza di vicolo di Portafurba, e quando gli è stato intimato il controllo, lui si è disfatto dello stupefacente e si è recato verso il vicolo di Portafurba. Ne abbiamo già parlato la volta scorsa. Ho detto anche che il viavai di gente lì al vicolo è stato una limitazione oggettiva per l'esecuzione di servizi di osservazione statica lì al vicolo di Portafurba, motivo per cui abbiamo dovuto attivare videosorveglianza. E sul punto vorrei fare riferimento ad una conversazione ambientale captata, i cui microfoni dell'allora vicolo di Casamonica Guerrino hanno captato, e testimoniano quello che accadeva in vicolo di Portafurba a cielo aperto. Faccio riferimento alla progressiva 2041 del RIT 8802-2015 del 22 marzo del 2016. Il veicolo era parcheggiato senza occupanti nel vicolo di Portafurba. Sicuramente i finestrini erano aperti, dato che comunque abbiamo potuto captare tutto ciò che accadeva all'esterno. E in questa occasione un giovane, tale Lucio, si era recato in vicolo di Portafurba per cercare Rocky, ovvero l'alias di Casamonica Pasquale. Non avendolo trovato, si rivolgeva a Casamonica Guerrino, dal quale acquistava una dose di cocaina da 0,20 che pagava 20 euro. Nella parte iniziale del dialogo che avviene si comprende che Lucio era un soggetto che aveva confidenza con Casamonica Guerrino e che recentemente aveva inviato anche una persona che Lucio dice il mio amichetto, che stava prendendo il vizio. La conversazione è chiara: fammi un pezzo da 20, dice Lucio a Guerrino, 0,2 significa il quantitativo. Lucio va via, nel frattempo i microfoni Capitano, non so, forse l'ha già detto, ma Lucio, per quello che emerge da questa conversazione, si è recato in vicolo di Portafurba per cercare Rocky. Okay. Sì, l'ho detto prima. Testualmente. Guerrino dice: che se pigliamo? E Lucio dice: con 20 euro che cazzo mi dai? E Guerrino dice: che ti serviva? E Lucio dice: no, devo andare da Rocky. E poi dice:
tu con 20 euro non mi dai un cazzo, dunque è meglio che me li tengo in tasca. Poi alla fine dice fammi un pezzo da 20, dice Lucio, e quindi comunque... Scusi capitano, quindi lei riconduce questa conversazione tra Guerrino e Lucio? Sì, nel tratto iniziale. Nella trascrizione viene attribuito ad un'altra voce maschile non identificata, era per capire. Voi, diciamo, questo sul punto poi noi faremo delle domande anche alla fine, però visto Certo. che mi ha colpito perché è proprio la stessa identica conversazione trascritta, che il trascrittore attribuisce una voce non meglio identificata, perché in questa intercettazione ambientale ci sono varie voci che intervengono, anche a voi ma chi parla con Lucio è Casamonica Guerrino. Quindi lei questo acquisto lo riconduce a Lucio? Sì, sì. Soggetto identificato? Lucio non meglio identificato. non meglio, è rimasto non meglio identificato. Perché non so se lei risulta, lui dice bella Chicco, Sì. Guerrino risponde bella Lucio. Sì, no, corrisponde Bello, alla che dici? Sì, che dici? Sì. Fanno riferimento al Hanno fatto accorso che hanno appresso fermato ad uno col motorino, sono fermati qui quindi a lei Burger questa, King. secondo la vostra, diciamo, Sì. il vostro ascolto, sono sempre le due persone, Guerrino e Lucio, che Guerrino e parlano. Lucio che parlano in questo momento. Lucio dice tutto morto, tocca sta in campana, c'è un'imprecazione, Sì, sta a venire quell'amichetto mio ogni tanto la sera. Sì, e questo è Lucio che parla. Vabbè, andiamo avanti, prego. Poi Guerrino, ovviamente, che ti serviva? No, devo andare da Rocchi a parlare del fratello, dice Guerrino, non ci vuoi tu con 20 euro non mi dai un cazzo, dunque è meglio... Ho dato atto che dalla trascrizione risulta diversamente. Beh, nel senso, mi sembrava ovvio, nel senso, voi avete attribuito questa conversazione a Guerrino e Lucio in quanto ritenete, in base all'ascolto che avete fatto voi, che fosse La la voce di persona che Guerrino- all'inizio dice ciao Lucio, cioè che si chiama Sì, Lucio. ecco, cioè nel questo senso quando c'è ciao Lucio, bello perché che è un dici. soggetto, come diceva, Sì. non identificato. No, non è identificato. Ok, Lucio non è stato identificato. vabbè. Dicevamo, sempre in questa progressiva, entrava un altro, viene capitata la voce di un'altra persona, quindi Lucio va via, viene capitata un'altra persona che era alla ricerca di Simone, Casamonica Consiglio. Preso atto che Simone non c'era, questa altra persona, questo uomo non identificato, si rivolgeva a Guerrino, precisando te come stai messo? E precisando che comunque lui si rivolgeva sempre a Simone. Testualmente, Guerrino, ah bello, che dici, tutto a posto fa? E questo uomo dice, c'è Simone? Guerrino dice, non lo so dove sta. Non lo so. L'uomo, te come stai messo? E Guerrino dice, ma t'ha mandato Massimo? E l'uomo dice, Massimo pure va bene. Guerrino dice, Massimo pure viene da me, perché stai andando all'altro? E l'uomo dice, perché io di solito sempre a Simone, sono 30 anni, te stai uscendo fuori adesso, eri ragazzetto. Guerrino dice, no, però se ti ha mandato Massimo... E l'uomo dice, no, sono passato giù, però Simone non c'era, per questo sto cercando Simone qua, dove sta? Dentro non c'era, di qua non c'è. Dice, ma Massimo ti ha mandato? Dice Guerrino. Poi viene capitata anche la voce di Spadottavio, a cui si rivolgeva Guerrino, dicendo di andare a cercare questo Massimo, un altro cliente della famiglia Casamonica. Guerrino testualmente, ma Massimo ti ha mandato? Poi Guerrino parla con Spadi, dice, parla in lingua rom. Subito dopo viene captata la voce di Casamonica Consiglio,
che scambiava qualche parola con Spada Ottavio, sempre in lingua rom. Nel gruppo di persone lì a Portafurba era presente anche Tollicatia, la mamma di Guerrino, che rivolgendosi, almeno dalla voce, a Spada Ottavio, diceva testualmente: lo sai, è cocaina. Poi, dopo qualche minuto, un altro tratto di conversazione, parte in lingua italiana e parte in lingua rom, tra Guerrino e una donna che non abbiamo identificato. Quest'ultima dava proprio una lezione di occultamento delle dosi di stupefacente. Testualmente: sì, lo metti nel fazzoletto, qualcuno viene senza andare di non ti muovi proprio, intanto 2 o 3 è meglio che ce l'hai dentro le mani. Anche in questo caso la donna non è stata, è una donna che comunque condivideva il linguaggio rom, quindi, però non l'abbiamo identificata. E sempre con riferimento al vicolo di Portafurba, come diciamo, c'è un riscontro anche alle dichiarazioni di testimone Cereoni nella parte in cui lo stupefacente veniva spostato dal vicolo nell'orario notturno. Sul punto c'è una chiara intercettazione ambientale, sempre a bordo dell'auto monitorata di Casamonica Guerrino, e faccio riferimento alla progressiva 1018-1019, RIT 8802-2015 del 9 febbraio del 2016. Ci sono in macchina Casamonica Guerrino e sempre Zaccaro Vito Nicola. Nella circostanza l'autovettura che era condotta da Casamonica Guerrino si fermava nei pressi di vicolo di Portafurba e Zaccaro chiedeva ripetutamente a Guerrino una dose di cocaina, testualmente: mi farei un'altra botta volentieri con la sigaretta bagnata, se me la fai un'altra botta. Casamonica Guerrino testualmente rispondeva che l'aveva già levata, nel senso l'aveva spostata dall'abitazione, l'aveva nascosta, come faceva del resto tutte le sere a una certa ora. Testualmente, Casamonica a Zaccaro: è l'una, e tu lo sai che io a l'una la levo, bello, tu sei pazzo, ma mica per quello, è perché ce l'ho nascosta, perché a quest'ora la levo. Poi continua: hai visto che ho rimandato pure a quello là, nel senso che aveva mandato via un altro potenziale cliente. Nicola Zaccaro non credeva alle parole di Guerrino e Guerrino gli spiegava che dopo essere uscito di casa aveva mandato un messaggio al fratello Casamonica Emanuel nella loro lingua per dirgli di spostare la sostanza, e per dimostrare a Zaccaro che stava dicendo la verità, Guerrino esibiva a Zaccaro il cellulare facendogli vedere il messaggio. Testualmente Guerrino a Zaccaro: l'ha levata mio fratello, gli ho mandato pure il messaggio, se vuoi te lo faccio leggere nella mia lingua, fidati, no? Ti devo far leggere il messaggio? Ora ti faccio leggere il messaggio su WhatsApp. No, perché tu pensi che io ti prendo per il culo, no? Leggi, è la mia lingua. A che ora gliel'ho mandato? Pensi che ti prendo per il culo? Tu non capisci, ti ho fatto leggere il messaggio, te lo giuro su mio padre, ma stai scherzando? Che non lo vedi che gliel'ho mandato alle 23:01, la levo alle 11 io, appena esco di casa, di casa, dopo mando il messaggio a mio fratello, l'hai letto nella mia lingua. Poi, sempre in questa conversazione,
Guerrino diceva anche perché la spostava la droga. L'ho nascosta, tesoro, perché qua ci stanno gli arresti domiciliari, vengono le guardie, le cose, che faccio? Poi continuava dicendo, ma tu non capisci che la levo e che io ce l'ho nascosta, se io vado là la gente mi vede, le cose. Sempre con riguardo al fatto che l'attività di cessione terminava a una certa ora nella serata perché la droga veniva spostata, c'è un'altra progressiva, sempre una conversazione ambientale, e faccio riferimento alla progressiva 1501-1502, sempre del RIT 8802-2015 del 29 febbraio del 2016. In questo caso Guerrino era a bordo con una sua amica, tale Marina, a cui raccontava come svolgeva la sua giornata, dicendo che lui si alzava intorno a mezzogiorno e da quel momento fino a mezzanotte riceveva a casa, testualmente. Considera che la mia vita, sai che faccio io mi sveglio per farti capire a mezzogiorno, però vabbè, io sto a casa, mi viene la gente a casa mia, no? Fino a mezzanotte. Però mi faccio 200-300 ore al giorno, io mi accontento e sti cazzi, e poi ride. Chi cazzo li guadagna? E continua a ridere. Poi, relativamente a questi guadagni di 200-300 ore al giorno, c'è anche una conversazione significativa, l'abbiamo già commentata, l'abbiamo già richiamata forse alla prima udienza, ed è la progressiva 949-950, sempre del RIT 8802 del 2015, del 6 febbraio del 2016, da cui emerge come il tenore di vita di Casamonica Guerrino era certamente ben più alto del guadagno di 200-300 euro che comunque aveva detto questa ragazza. Questa è quella conversazione ambientale in cui si fa riferimento all'orologio, al Leopard che costa quasi 2 piotte, Zaccaro invita Guerrino, consiglia Guerrino ad investire nell'attività cinematografica. L'abbiamo già indicata questa conversazione. Io, come vicolo di Portafurba in linea generale, un secondo, scusate. L'ultima versione revisionata. Signor Presidente, scusi, dalla casa circondariale di Lecce. Sì. Volevo comunicare Prego. a Casamonica Rosaria e Sì. intende rinunciare al proseguo dell'udienza con il vostro permesso. Certamente, grazie. Allora andiamo a atto Grazie. verbale che si allontana e rinuncia a prosecuzione. Grazie, arrivederci. Prego. Dicevo, io quindi come in linea generale, come argomenti per evidenziare anche la base operativa di Portafurba, io avrei esaurito, a meno che il pubblico ministero non voglia farmi altre domande. No, passiamo alle singole imputazioni, partiamo dal capo XXX che riguarda Casamonica Guerrino, Strangio Domenico, quella Sì. vicenda che abbiamo anche già l'abbiamo affrontata. l'abbiamo già affrontata, Presidente, il rifornimento dell'episodio dell'incontro tra Casamonica Guerrino e Strangio Domenico. Faccio riferimento alle progressive 1274
RIT 8802-2015 del 19 febbraio del 2016. E la conversazione in cui indicano cifre, cioè prezzi della sostanza e lo strangio dice: se per me puoi venire anche questa sera. In questo caso Casamonica Guerrino dice: la faccio vedere a mio zio, adesso parlo con mio zio, se gli sta bene. Va bene, sì, ne abbiamo parlato. Sì. Passiamo un po' a Tollicatia. Presidente, non si trova? No, voglio fare una domanda. Posso fare una domanda? No, la conversazione l'ho ritrovato anche Chicco Domenico, ma il fatto che fosse strangio, forse l'aveva detto l'altra volta. Forse non abbiamo parlato quindi dell'identificazione. Se non sbaglio abbiamo spiegato, comunque lo dica perché vabbè, è importante. adesso magari lo diciamo. Abbi pazienza, lo ripeta. Sì. Allora, in questa... Sì, l'aveva detto comunque, sì, però Sì, velocemente. in questa così. conversazione ambientale questo Domenico dice che qualche giorno prima aveva bruciato il telefono, era andato a Porta di Roma e lo aveva sostituito in garanzia. Poi dice che aveva pagato anche 80 euro per pernottare in una struttura ricettiva. Sì. Perfetto. Ricorda l'accento di questo Domenico? Sì, calabrese a tutti, cioè calabrese doc. Inside, Calabrese doc. E sulla base di queste dichiarazioni che lui fa, abbiamo fatto certamente all'Apple Store, siamo risaliti all'apparecchio email sostituito, abbiamo fatto poi i tabulati telefonici dell'utenza che era associata e abbiamo ricostruito il fatto che comunque lui era venuto dalla Calabria, che comunque le celle di quell'utenza si trovavano nel punto esatto dove stava in macchina con Casamonica Guerrino, poi sono stati documentati Sì. chiamate il giorno prima con Casamonica Emanuel, avevamo già detta questa cosa. Relativamente a Tollicatia, anche Tollicatia aveva un ruolo nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti e il suo ruolo è emerso chiaramente da una conversazione ambientale a bordo dell'auto del figlio di Guerrino, quando Guerrino si incontra con l'altro imputato, sempre in questo procedimento, tra l'altro latitante, Spataro Stefano, un ragazzo di origini calabresi che, come vedremo in seguito, acquistava stupefacente per poi rivenderla. E in questo caso Spataro voleva un quantitativo maggiore di dosi e Guerrino nella circostanza gli dice guarda, io per grossi quantitativi mi muovo con mia madre. Entro nel dettaglio, questa è la progressiva 1106 del RIT 8802 dell'11 giugno del 2016. 1106? Sì, 1106. La data, scusi? 11 giugno 2016. Sicuro? A me riporta 12 febbraio 2016 la trascrizione, dai dati ricavati Cerco di recuperarla, vediamo un po'. dai se ce l'ho. dati ricavati dal brogliaccio, almeno così mi viene indicato. Qual è la conversazione che abbiamo? 1106 8802, giusto? Sì. Il RIT. Un secondo, cerco di recuperarla anch'io. Mi ha indicato 12 febbraio 2016, ore 16. Ma di quale parliamo? Parliamo del coinvolgimento. Ok.
Sì, ho detto io una... Giusto l'indicazione 12 febbraio, quindi? 12 febbraio 2016, è un Sì, refuso sì. da parte mia, Va chiedo bene, scusa. ok, perfetto. Prego, quindi stava dicendo era una conversazione tra Guerrino. Tra Guerrino e Spataro Stefano. Spataro richiedeva un quantitativo di cocaina di 240 euro, però Guerrino gli spiegava che per una singola dose di stupefacente effettuava consegne anche fuori dal vicolo, mentre per quantitativi maggiori si avvaleva della mamma, perché aveva paura di essere arrestato qualora colto nella flagranza di detenzione di più quantità di una quantità superiore a quella consentita per uso personale. Testualmente Stefano: e come cazzo faccio? Io pensavo che venivi già, Casamonica, e come faccio a riaccompagnarti, Ste? E Stefano dice: un secondo, Guerrino, no Ste, io ho già 3 anni e mezzo da fare. E Stefano impreca, e Guerrino dice: qua ci sta la metro al volo, Ste, scendi, io non la porto, lo sai Ste, uno sì, ma... E Stefano dice: mannaggia a te. Poi Casamonica Guerrino dice: non c'è neanche mia madre, Ste, altrimenti venivo con lei. Poi Stefano dice: a me chi cazzo mi deve controllare, non c'ho precedenti e niente. Casamonica Guerrino: ce li ho io ho 3 anni, 2 anni e mezzo da fare. Poi proseguendo dice: Stefano dice: però basta che me lo dici, capito, che tu non ti muovi. E Guerrino dice: no, non hai capito, Ste, per uno dici, uno sì, non c'è problema, dice Guerrino, ma quando sono troppi, Guerrino dice: capito? No, poi se c'è mia madre non c'è problema, mi muovo. E Stefano dice: ah, se c'è tua madre. E Guerrino dice: ma non ci stava, capito? E Stefano dice: perché se ci sta tua madre ti muovi? E Stefano dice, e poi continua, dice: perché vieni con lei? E Guerrino dice: motivo per cui a questo punto concludeva la conversazione, Guerrino invitava il cliente a seguirlo a casa in vicolo di Portafurba. Questo episodio poi costituisce... fa parte del capo DDD che poi affronteremo dopo. Dalle intercettazioni sempre ambientali abbiamo effettivamente ricostruito come Casamonica Guerrino e la mamma Tollicatia abbiano effettuato delle cessioni di stupefacente a domicilio nei confronti di tale Marcelli Fabrizio, e faccio riferimento poi al capo GGGG di cui discuteremo in seguito. Per quanto riguarda Casamonica Emanuele, invece, oltre agli aspetti che abbiamo detto relativamente al fatto che lui era responsabile di spostare la droga, che aveva mantenuto contatti con Strange Domenico i giorni precedenti al suo arrivo a Roma e quindi all'incontro col fratello Guerrino, abbiamo anche documentato delle conversazioni tra Emanuele e il fratello, da cui è emerso come il Guerrino gli avesse commissionato delle cessioni di stupefacente. L'episodio è stato la procura l'ha indicato nel capo www. Pubblico Ministero www. Siamo arrivati al Sì, mi coinvolgimento scusi di... che ho un problema con l'ufficio.
Ora, per quanto riguarda questa Aspetti, capitano, forse è imputazione... impegnato un attimo il proprio ministero. Sì, Sì, infatti. no, scusatemi, Vabbè, che sono facciamo bombardato da 10.000 cose. No, No, se era può giusto... riprendere, se no Sì, noi sì, in posso Camera di riprendere. Consiglio vediamo i documenti No, intanto, no, così non posso- perdiamo tempo. Possiamo procedere? Sì, sì, grazie, Prego. scusatemi. Avevo finito il ruolo di Torricatia e Sì, stavo stiamo parlando del parlando ruolo di Casamonica Mano, Mano. là c'era arrivato. Sono arrivato al capo www ed è diciamo quella conversazione ambientale captata il 27 marzo del 2016 tra i due fratelli ed è la progressiva 2162 sempre del ritto 8802. Questa conversazione è avvenuta in nella loro lingua e non c'è un riscontro da parte nostra, ma la conversazione, durante la conversazione si fa riferimento ad un invito da parte di Guerrino a effettuare una cessione di 30 euro. Non si fa riferimento alla parola droga, ma si fa riferimento testualmente, dagli questi 3-4 grammi, capito? Hai capito, Emanuel? Prima Guerrino dice Emanuel, vai da quello, almeno guadagni. Sta a casa, lui quello vuole 30 euro. Dai Emanuel. Oh, e qui abbiamo il ruolo di Filippo Silvia. Allora, ho detto che proprio attraverso le intercettazioni dell'utenza intestata persona estranea ma in uso di Filippo Silvia, si è risaliti poi a 6 utenze sempre intestate a prestanome da parte del convivente. Nel corso delle intercettazioni di queste utenze è emerso come la di Filippo abbia eseguito materialmente delle cessioni di stupefacente, abbia svolto il ruolo di vedetta quando taluni clienti sono andati a casa dei conviventi di Filippo Casamonica Domenico ad acquistare il stupefacente, fosse responsabile anche di occultare lo stupefacente, nonché lì a via Ignazio Cimonelli, nonché reperire anche materiale per il confezionamento, e ha svolto a volte anche servizi di segreteria in nome per conto del convivente Casamonica Domenico, nel senso di prendere appuntamenti con i vari clienti per conto del convivente Domenico. Relativamente alle imputazioni, partiamo con i capi ZZZ e AAA. 4A. Ora il capo ZZZ fa riferimento al concorso di Casamonica Domenico e di Filippo Silvia di un'illecita detenzione in un periodo accertato dal 12 ottobre 2015 fino al 14 marzo 2016.
Invece il capo 4A fa riferimento a più, a più ipotesi di cessione nei confronti di vari clienti. E parliamo di Vecchio Andrea, Burdi Maurizio, Bruno Pasquale, Presutti Fabio e Raccuglia. Ci sono più ipotesi di cessione riepilogate in questo capo. Ora, partiamo da una conversazione telefonica intercettata il 12 ottobre del 2015. Casamonica Domenico commissionava a Di Filippo Silvia. Ci dice subito il RIT, il progressivo, Sì, capitano, grazie. allora RIT 6875 del 2015, progressiva 1033 e 1034. Casamonica Domenico commissionava alla Di Filippo un incontro con una persona che indicava come uno cicciottello pelato e con gli occhi celesti. Testualmente Domenico a Di Filippo Silvia: lui sta là e la pizzeria è chiusa, tanto. Questo qual è, il 34? 1033 e 1034 sono due contatti. Aspetti che li vado a prendere un attimo. È il 34 questo? Sì. Ok. Poi c'è un successivo contatto da cui emergeva che sicuramente Di Filippo Silvia si era incontrata con questo soggetto, e faccio riferimento alla progressiva 1087, sempre del RIT 6875 del 2015. Poi, il 9 novembre del 2015, tale Burdi Maurizio, utilizzatore dell'utenza 347 13 20 887, contattava una delle utenze in uso a Casamonica Domenico ed intercettata con RIT 7148 del 2015, ma nell'occasione, nella circostanza di questa conversazione, era nella disponibilità di Di Filippo Silvia. L'uomo, questo Burdi, chiedeva alla Di Filippo se poteva raggiungerla a casa, dato che il Domenico gli aveva detto di poter andare verso le 20:30. Testualmente: dove stai? Che mi aveva detto alle 8:30. E la donna diceva che era a casa, dicendogli che poteva passare a prendere il caffè. Questa parola, come abbiamo già visto, era un termine spesso usato da vari appartenenti alla famiglia Casamonica, che in taluni casi è stato documentato ed è stato svelato il reale significato, intendeva denaro. Senta, La progressiva di riferimento è la 1940 del RIT 7148 del 2015. vogliamo dire chi è Burdi Maurizio? Burdi Maurizio non essendo l'intestatario dell'utenza utilizzata, perché l'utenza utilizzata è intestata a tale D'Antò Alessia, nata a Palestrina il 26 agosto del 1977. Burdi Maurizio, abbiamo fatto accertamenti anagrafici ed è emerso che
aveva avuto una figlia, Burdi Maurizio ha avuto una figlia. In base all'intestazione dell'utenza? Sì, perché praticamente okay, l'utenza non è intestata a Burdi Maurizio, ma questa Dantò. Abbiamo fatto accertamenti, questa Dantò e Burdi Maurizio, così come abbiamo identificato anagraficamente, hanno avuto una figlia insieme. E tenuto conto che comunque durante queste conversazioni veniva chiamato Maurizio, allora abbiamo associato l'identità di Maurizio in Burdi Maurizio. Generalità complete? Burdi Maurizio, nato a Roma il 30 settembre 1968, ivi residente via Beppe Fenoglio, numero 25. Via Beppe Fenoglio addirittura. Senta, le risulta che Burdi sia stato coinvolto in altre attività di indagine collegate a questa? Se lo sa. Non mi viene in mente, non ricordo in questo momento. Va bene. Faccio presente, Presidente, lo dico così rimane per la trascrizione, che nel corso dell'udienza del 19 novembre 2019 ho prodotto il verbale di arresto in flagranza di Burdi Maurizio, eseguito il 23 maggio 2017 da personale della compagnia Casiglina, nella flagranza del delitto di detenzione di grammi 830 di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e 56 di sostanze stupefacenti del tipo hashish. Su questa attività riferiranno poi i testi della Casiglina e il maresciallo Morgante, però voglio che resti a verbale. Prego. Allora andiamo avanti. Altra conversazione, sempre riconducibile a questo capo di imputazione, è la progressiva 3824 del RIT 875 del 2016, dell'8 marzo 2016. Questo caso è tale Fontana Fabio, censito per uso di sostanze stupefacenti, che contattava telefonicamente Casamonica Domenico, a cui chiedeva un incontro. Dalla progressione delle conversazioni intercettate si è compreso come il Fontana fosse già a casa di Casamonica Domenico. Infatti, non appena chiudeva, dopo aver chiuso con il Fontana la conversazione che ho detto prima, la 3824 del RIT 875-2016, Casamonica Domenico contattava la convivente di Filippo Silvia e da questa apprendeva che Fabio era già a casa. A questo punto, su indicazione di Casamonica Domenico, Di Filippo chiedeva al cliente di che cosa aveva bisogno e Fontana rispondeva di tutto. Questa conversazione è la progressiva 3830 del RIT 875 del 2016. A questo punto Casamonica Domenico interloquiva direttamente con Fontana Fabio, diceva che poteva negoziare direttamente con la compagna di Filippo. Testualmente Domenico a Fontana: ma scusami un attimo, non vuoi parlare con mia moglie? Fontana Fabio è risultato un cliente abituale di Casamonica Domenico e di Filippo Silvia. In una conversazione del 17 ottobre del 2015, faccio riferimento alla progressiva 1865 del RIT 6875 del 2015, Casamonica... Mi ridice un attimo il progressivo, se è gentile. 1865. Grazie. Prego.
Casamonica Domenico utilizzava il telefono della Di Filippo per definire un appuntamento con Fontana Fabio, questa volta presso un centro di scommesse della SNAI. Anche in questo caso il linguaggio di queste conversazioni è stato ritenuto dalla Polizia Giudiziaria un linguaggio criptico, poiché alla domanda cripticamente diciamo, il cliente diceva a Casamonica testualmente se può venire. Questo è uno di quei termini che è stato più volte, diciamo, utilizzato dai vari clienti per poter definire un incontro con Casamonica Domenico o la stessa compagna Di Filippo. In questo caso la Di Filippo, che si trovava vicino a Casamonica Domenico, avendo ascoltato la telefonata, testualmente esordiva: ma perché se glielo dicevo io vi è giù? Questa è la progressiva 1865, abbiamo detto, del RIT 6875 del 2015. Questo posso venire, oppure vienimi a prendere, o ti posso venire a prendere, è un linguaggio che è stato più volte, ripetutamente intercettato, non solo per le conversazioni delle persone con cui aveva a che fare Casamonica Domenico, ma ci sono, con lo stesso linguaggio, sono stati documentati anche incontri tra una cliente sistematica di Spadottavio, detto Ciccillo. Anche in questo caso poi, a seguito di questi contatti, si può vienimi a prendere, no, vienimi tu a prendere o ti vengo a prendere io, per lasciare intendere consegne a domicilio piuttosto che consegne in cui il cliente si portava dal venditore. È stato fatto anche un recupero di sostanza stupefacente. Questo per evidenziare il fatto che questo era un linguaggio che la Polizia Giudiziaria ha ritenuto un linguaggio criptico. Di Filippo Silvia svolgeva anche, abbiamo detto, servizi di segreteria per conto di Casamonica Domenico. Per esempio il 17 ottobre del 2015 tale Daniele, non meglio identificato, utilizzatore dell'utenza numero 331-3863-618, contattava l'utenza in uso a Casamonica Domenico, ma che nella circostanza però era in uso, rispondeva Di Filippo Silvia. Faccio riferimento alla progressiva 681 del RIT 7149 del 2015. Di Filippo Silvia fungeva da tramite per i dettagli sul luogo dell'incontro che erano stati definiti da questo Daniele. Dopo pochi minuti, sempre la Di Filippo rispondeva ad un'altra telefonata sul telefono in uso al convivente Casamonica Domenico, questa volta da parte di Fontana Fabio, il quale chiedeva di Casamonica Domenico, e faccio riferimento alla progressiva 686 del RIT 7149 del 2015. La data? Sempre 17 ottobre. Sempre 17 ottobre. Subito dopo poi Di Filippo Silvia contattava il convivente su un'altra utenza, e quindi che era comunque intercettata, per notiziarlo delle richieste sia di Daniele e sia di Fontana Fabio. E in questa occasione Di Filippo Silvia rimproverava il convivente di stare più attento, dicendogli, evidenziandogli che aveva dimenticato il telefono a casa.
Questa conversazione è la progressiva 1855 del RIT 6875 del 2015. E su quale utenza contattava Domenico? Su un'altra utenza. Il numero, mi scusi, glielo dico subito. 6875. Signor Presidente, scusi la legge, l'imputato Spada Ottavio ha cominciato alle ore 11:20 a presenziare all'udienza. Grazie. Grazie. Quindi diamo atto della presenza dell'imputato. Questo è il progressivo 1855. Del RIT 6875 del 2015. Il RIT 6875 del 2015 era quello invece in uso per noi a Di Filippo Silvia. Che dal brogliaccio risulta che l'avrebbe contattata sul numero 349 122 6352 intestato a Di Baldo Walter. Sì. Scusi, la prima utenza era in uso la Di Filippo, ma era anche intestata? No, qua parliamo tutte utenze. Perché dal brogliaccio è indicato intestata di Silvia Di Filippo e in suo uso. No. No? No. L'utenza 6875 2015, la 340 17 03 456, è intestata a Neji Messaoud. No, diamo atto allora che nella perizia risulta intestazione a Di Filippo Silvia. Niente, stava tornando, lei diceva in questa conversazione. Questa conto essere stato chiamato da... sì, però lo rimprovera del fatto che comunque c'è sveglia. Ah, sì. Che aveva lasciato il telefono a casa sostanzialmente. Sempre il 17/10/2015, tale Cutino Lorenzo, intestatario ed utilizzatore dell'utenza 389 5204 176, contattava l'utenza, una delle utenze monitorate, faccio riferimento a quella monitorata con RIT 7149 2015, di Casamonica Domenico, la progressiva è la 694. Anche in questa circostanza rispondeva Silvia Di Filippo. Il chiamante chiedeva un incontro, testualmente: stiamo io e Fulvio, che dobbiamo... La Di Filippo comprendeva la richiesta del chiamante e interrompeva l'interlocutore confermando e diceva che si sarebbero comunque risentiti a breve. Tuttavia però da quelle intercettazioni all'epoca delle utenze che noi conoscevamo non ci sono stati altri contatti, o quantomeno i contatti non sono avvenuti sulle utenze da noi intercettate. Il 25 ottobre del 2015 i conviventi si scambiavano i telefoni, quindi Casamonica Domenico dall'utenza normalmente in uso la Di Filippo, cioè quella intercettata con RIT 6875 del 2015, al progressivo 3202 contattava la Di Filippo, che nella circostanza aveva la disponibilità di una delle sue utenze del convivente. In questo caso aveva il RIT 7148 2015. Casamonica Domenico diceva alla Di Filippo di chiamare tale Maurizio per avvisarlo che lui, cioè Casamonica Domenico, era sotto casa. Non conoscendo il numero, Domenico
le diceva di cercare nella rubrica del telefono che stava utilizzando, fornendo i numeri finali dell'utenza del cliente Maurizio. Il 6 gennaio del 2016 altra persona, Bruno Pasquale, intestatario e utilizzatore dell'utenza 366 37 95 924. Bruno Pasquale chiamava su un'altra utenza monitorata di Casamonica Domenico, e faccio riferimento al RIT 8408 del 2015. La conversazione è identificata al progressivo 3242, ma in questo caso rispondeva la Di Filippo, che definiva autonomamente un incontro con il Bruno di lì a breve presso l'abitazione dei conviventi, lì, via Ignazio Scemonelli. Il 29 febbraio del 2016 tale Bevilacqua Giuliano, intestatario e utilizzatore dell'utenza 344 066 1094, con vari precedenti di polizia in materia di stupefacenti, nonché avvisato orale di PS. Ci dà le generalità complete di questo signore? Bevilacqua Giuliano, nato a Roma il 21/12/92. Contattava l'utenza della Di Filippo, che nel frattempo era stata nuovamente intercettata, e faccio riferimento al RIT 467 del 2016, progressiva 473, alla quale chiedeva se fosse presente con lei Balù, che è il soprannome di Casamonica Domenico, del compagno, e preannunciando che stava andando a casa loro. Subito dopo Di Filippo Silvia avvisava Domenico dell'imminente arrivo di Bevilacqua Giuliano. Questa conversazione è tracciata al progressivo 474 del RIT 467 del 2016. E quando lei dice subito dopo, indichi anche, diciamo, Gli orari. Sì. E un secondo devo prendere le conversazioni. Allora, 473 abbiamo detto. Allora, la 473, quella di Bevilacqua che chiama Di Filippo e chiede di Balò, è delle 14:39 del 29 febbraio del 2016. Quella successiva alle 14:40 del 29 febbraio del 2016. Quindi un minuto dopo. Sì, un minuto. Al termine, appena chiuso, ha chiamato... Senta, dalle operazioni tecniche è emerso che Di Filippo Silvia avesse, diciamo, come dire, mansioni anche in altri settori relativamente a questa tipologia di reato? Sì, abbiamo intercettato conversazioni tra i due conviventi in cui Casamonica Domenico chiedeva alla Di Filippo di recuperare il cellophane. Faccio riferimento ad alcune conversazioni. La progressiva 514 RIT 6875 2015 del 6 ottobre 2015,
la progressiva 496 RIT, la progressiva 514, ok, la progressiva 496 RIT 464 2016 del 20 febbraio 2016, 464, la progressiva 526 RIT 467 2016 del 2 marzo del 2016. Senta, capitano, siccome nella prima progressiva che lei ha citato, 514, Domenico fa riferimento alla necessità di prendere le cose al lavoro, Sì. Avete dato un significato a questa affermazione? Sì, tenuto conto che dalle conversazioni, dalle intercettazioni dell'utenza Di Filippo è emerso come la stessa lavorasse presso una non meglio indicata attività commerciale nel settore della ristorazione in zona Roma Vigna Murata. E abbiamo fatto accertamenti reddituali ed è emerso che per l'anno 2015 la Di Filippo aveva percepito redditi dalla società Bake SRL, cui fa capo l'esercizio di ristorazione Bake Bistro con sede in Roma, Largo del Branzino numero 410, proprio località Vigna Murata. Altre mansioni della Di Filippo? Sì, come dicevo, lei si occupava anche della custodia del narcotico, che devo fare riferimento a delle conversazioni e dire già adesso che chiarirò anche come è stato svelato questo linguaggio criptico. In questo caso si fa riferimento alla parola documenti. Da alcuni tratti che adesso commenterò è evidente che non si faceva riferimento a documenti d'identità, ma si faceva riferimento a stupefacente. La prima progressiva è la 3523 RIT 7582 2015 del 24 novembre 2015. Casamonica Domenico contattava Di Filippo Silvia chiedendole dove avesse messo i documenti. Testualmente: "Oh amore, ma i documenti dove me li hai messi?" Di Filippo Silvia: "Che documenti?" Domenico: "I documenti." E Silvia dice: "Dentro al casco." E Domenico dice: "Me li ha messi dentro al casco i documenti?" E Silvia dice: ma che stai dicendo? Non ci sta, ma che stai dicendo se non ci stanno?" E Di Filippo Silvia dice: "E che ne so io?" Domenico dice: "Ieri sera i documenti stavano là, dove sta il cassetto?" Di Filippo dice: dentro al casco stavano, adesso quando sei sceso, vedi se ce li hai in tasca." E Domenico dice: "Au, i documenti miei personali, dove stanno? Dove stanno i documenti miei personali?" E Silvia dice: senti, stanno sotto la..." E Domenico dice: ma perché non me lo dici? Ma perché non me lo dici ogni volta? Ti devo chiamare ogni volta per trovare i documenti, porca puttana. In quale felpa li hai messi? E Silvia dice: "Quella fucsia. Porca puttana, ciao." Poi, altra conversazione, sono le progressive 3296 e 3297 del RIT 876 del 2016, del 6 marzo del 2016. Casamonica Domenico contattava nuovamente Di Filippo Silvia per sapere dove avesse messo i documenti.
La risposta da parte della Di Filippo è chiaramente irrazionale se si pensa a dei documenti nel senso della parola. La risposta è dentro il lettino, quello che sta nella cabina armadio, ci sta il piumone sopra. Sempre con riferimento in questa conversazione si parla di documenti. Casamonica Domenico diceva a Di Filippo quali prodotti usasse per pulire. La conversazione, abbiamo detto, le progressive 32,96 e 32,97. Ora, il 13 febbraio del 2016, sempre relativamente alla parola documenti e all'associazione documenti droga, o singole dosi di stupefacente, come le vogliamo indicare, è stata documentata la conversazione telefonica di cui al RIT 875 del 2016, la progressiva è la 473 del 13 febbraio del 2016, tra Casamonica Domenico e Casavecchia Fabio Massimo. Avevo già detto che una delle utenze in uso a Casamonica Domenico era proprio intestata a Casavecchia Fabio Massimo. E nella circostanza Casavecchia chiedeva un incontro. Lui, Domenico, però non si trovava a casa e quindi diceva a Casavecchia di andare comunque a casa, precisando di aver lasciato i documenti alla convivente. Testualmente: vabbè, ci sta su mia moglie, li ho lasciati a lei i documenti, va su. Questa conversazione è del 13 febbraio. A distanza di qualche giorno, il 18 febbraio, si è avuta la conferma che gli incontri presso l'abitazione dei conviventi Casamonica Domenico e Di Filippo Silvia, lì a via Ignazio Cimonelli, richiesti da Casavecchia Fabio Massimo, erano finalizzati a cessioni di stupefacente. Infatti, il 18 febbraio, poco prima delle 22, Casavecchia Fabio Massimo contatta Domenico su una delle sue utenze intercettate, faccio riferimento alla progressiva 1444 del RIT 875 del 2016, e chiedeva a Casamonica Domenico di poterlo raggiungere a casa, precisando di essere da solo. Testualmente: sto da solo. In realtà un dispositivo di OCP che era stato predisposto ed era lì in osservazione a via Ignazio Cimonelli ha documentato subito dopo questa conversazione l'arrivo di un'autovettura, faccio riferimento a una Skoda Ottavia targata Como Vicenza 714W Livorno, su cui però viaggiava non solo Casavecchia Fabio Massimo, ma anche tale Daggiano Federico. Casavecchia saliva a casa di Casamonica Domenico e poi ritornava a bordo dell'autovettura. Non appena si allontanavano, il dispositivo pedinava il mezzo
senza perderlo di vista, lo fermavano successivamente e controllavano gli occupanti, e veniva rinvenuta una sigaretta confezionata artigianalmente con stupefacente hashish, come poi è risultato nel narcotest, che il Daggiano ha dichiarato essere sua. Questo, vabbè. Chiedo scusa. In serie di avete fatto un sequestro? Abbiamo, C'è un sequestro, abbiamo la contestazione dove c'è... È già tra in l'altro- atti, Presidente, il Sì, sequestro. l'ho visto. no, perché avevo portato le copie, quindi non c'è bisogno. No, è già stato prodotto. Perfetto. Senta, capitano, facciamo un passo indietro su Casavecchia. Sì. Casavecchia, voglio definire nell'informativa uno dei clienti più assidui di Domenico in quel momento storico. Può spiegare se ci sono altri contatti, altri incontri, anche indicando soltanto gli estremi? Sì, devo un attimo... Che sono dedicate nell'informativa, quella del 5 settembre del infatti 2016. Devo aprire quella informativa. Un attimo, arrivo. Allora. Allora, cito varie conversazioni. Diciamo, sulla base di quelle che ho appena indicato, è stato analizzato, diciamo, il flusso di tutti i contatti tra Casavecchia Fabio Massimo e Casamonica Domenico. E faccio riferimento, ad esempio, è emesso come lo stesso Daggiano, il soggetto che viaggiava in macchina con Casavecchia e che si era dichiarato, diciamo, il detentore di quella sigaretta artigianale, aveva avuto contatti con Casamonica Domenico e in un'occasione, il 13 febbraio del 2016, chiedeva di incontrarsi in un luogo, Daggiano Federico chiedeva di incontrare Domenico e per definire l'incontro diceva testualmente Domenico: quella stradina là dove ci vediamo sempre con Fabio. E faccio riferimento al RIT 463 2016 progressiva 41. Da altra conversazione, invece, Che progressivo? 41. 463. RIT 463. Ma forse non sono stati questi tutti trascritti, perché erano... Non credo che sia forse- stata chiesta perizia di questo. Noi abbiamo indicati questi. No, non ce Vabbè. l'abbiamo. Vabbè, ok.
Vabbè, insomma, risulta che... Sì, c'erano contatti... Ah, aspetti, no, ho trovato 41, giusto? Sì? Sì, eccolo, ho trovato. ...41 e 42, Presidente. Sì. Sia la progressiva 41 sia la progressiva 42. E anche la progressiva 43 dove dice, dove se vediamo sempre con Fabio. Sì. Sempre con Daggiano, sempre per Daggiano, altro incontro, faccio riferimento alla progressiva 486 del RIT 875 2016. In questo caso si capisce che il luogo dove si vedeva sempre con Fabio era giù da me, dove si vedeva la SNAI all'Extra Ball, quello dell'Arco di Travertino. Progressiva 486 del RIT 875 del 2016. Una marea di conversazione tra Casavecchia, Fabio Massimo e Casamonica Domenico. Se sono tutte periziate potrei indicare tutti i progressivi RIT per farle comprendere. Facciamo così. A meno che non ce ne sia qualcuna molto significativa. No, Presidente, perché servono solo a documentare, insomma, l'assiduità dei contatti. Sì. Prego. Allora, progressiva 11, RIT 7148 del 2015, progressive 174 e 177, RIT 7148 2015, progressive 1290, 1293, RIT 7149 2015, progressiva 1934, RIT 7149 2015. Un po' più piano, magari. Scusi. Devo ripetere 1934, progressiva RIT 7149 2015. Progressiva 917, RIT 7148 2015. Progressiva 1091, RIT 7582 2015. Progressiva 152 e 160, RIT 875 2016. Progressiva 671, RIT 875 2016. Progressiva 1444, RIT 875 2016. Progressiva 1769, sempre RIT 875 2016. Progressive 1500, 1510 e 1641, RIT 876 2016. Progressiva 2499. Più piano, capitano, più piano. Scusi. Progressiva 2499, RIT 876 2016. Dello stesso RIT anche la progressiva 2737 e 3087. Poi abbiamo la progressiva 3442 del RIT 875 2016. Poi le progressive 3504 e 3538 del RIT 876 2016. Poi abbiamo la progressiva 3734 del RIT 875 2016. Le progressive 4095 e 4252 del RIT 875 2016 e le progressive 4157, 4171, 4176 del RIT 876 del 2016. In tutte queste conversazioni, a discussione di un paio di circostanze dove non sono stati fatti riferimenti specifici,
di incontri concordati telefonicamente tra Casavecchia Fabio Massimo e Casamonica Domenico avvenivano sistematicamente o presso l'abitazione di Casamonica Domenico, sempre per quelli che avvenivano dopo le 21, tenuto conto che il soggetto era sottoposto a misura di prevenzione, o presso un luogo indicato come la Stradina, che poi abbiamo chiarito fosse via dell'Arco di Travertino nei pressi della sala giochi Extra Bolla. Andiamo Senta, avanti. altre mansioni della Di Filippo? Il ruolo di vedetta. Ora, già il 12, diciamo nella serata tra il 12 e le prime ore del 13 febbraio del 2016, era stato predisposto un servizio di osservazione presso l'abitazione dei conviventi e il servizio ha dato esito positivo perché sono stati recuperati hashish e cocaina nei confronti di presunti Fabio e Raccuglia Katia e, importante, senza alcuna conversazione censita, almeno dalle intercettazioni che avevamo in corso, il dispositivo, dopo aver terminato la redazione degli atti nei confronti di presunti Fabio e Raccuglia Katia, ritornando sul posto, ha rilevato un altro individuo, un altro cliente che è entrato nel portone del palazzo di Casamonica Domenico e poi è uscito ed è risultato positivo. Sono stati recuperati 4 grammi di marijuana a tale Pasquali Davide. In questi due, in questo caso sia il 13 ma anche poi il giorno, il 18, che facciamo riferimento all'attività nei confronti di Casavecchia, il dispositivo di OCP ha documentato come la Di Filippo, dopo le conversazioni con il cliente, si affacciava alla finestra per verificare, guardando tutta la parte antistante del palazzo. Faccio riferimento alla annotazione di PG del secondo allegato numero 37 della informativa conclusiva, quella del 5 settembre del 2016. Ma cioè che cos'è? Questa è la notazione relativa all'esito del servizio di osservazione, controllo e pedinamento eseguito nella serata del 12 febbraio 2016 e a cavallo delle prime ore del 13. Esattamente quando si affacciava la Di Filippo cosa faceva, cosa guardava? Perché avete ritenuto di dare atto di questa circostanza nelle annotazioni? L'ho detto, lo ripeto, leggo testualmente il passaggio della notazione. Alle ore 21:48 il personale in servizio presso la sala ascolto ha censurato una comunicazione telefonica con la quale Casamonica Domenico veniva avvisato che un uomo tale Fabio si trovava sotto casa sua. Proprio in tale frangente la Di Filippo Silvia si affacciava dalla finestra ubicata al piano terzo dello stabile, controllando visivamente il portone di ingresso condominiale e l'intero piazzale antistante. Pochi istanti dopo giungeva nei pressi dell'abitazione l'autovettura Hyundai Santa Fe, che poi i cui occupanti sono stati successivamente identificati per presunti Fabio e Raccuglia Katia. Poi alle successive 01:10 del giorno 13 febbraio del 2016 notiamo nuovamente la Di Filippo Silvia affacciarsi alla finestra per guardare in modo insistente il portone condominiale ed il parcheggio. Pochi istanti dopo è giunta la vettura Opel Meriva di colore grigio
targata C Whisky 822 Juliet Whisky, dalla quale è sceso un ragazzo che è entrato all'interno del citato portone condominiale. Dopo circa un minuto il giovane è uscito, si è messo alla guida dell'autovettura. Anche in questa circostanza la Di Filippo ha richiuso la finestra solo dopo l'effettivo allontanamento del veicolo condotto dal giovane. Abbiamo seguito il veicolo senza soluzione di continuità fino a via Libero Leonardi, dove è stato fermato da una pattuglia alle ore 20 unitamente al personale della stazione di Tor Bellamona. Il giovane è stato identificato per Pasquali Davide e poi è stato trovato in possesso di 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Alle ore 03 il servizio è stato interrotto. Ci dà le generalità complete di Pasquali Davide? Pasquali Davide, nato a Roma il 19 gennaio del 94. Ok, altro da segnalare su Di Filippo e poi magari chiudiamo questo argomento. Che il 7 novembre del 2016 Di Filippo è stato tratto in arresto da personale della stazione di Roma Cinecittà nella fragranza di detenzione illecita di stupefacente del tipo cocaina. La donna era alla guida della propria autovettura Smart targata Enrico 021 Genova. Veniva trovata in possesso di 10 Signor giudice da Sassari, mi scusi. Sì, mi dica. Ascolti, il Casamonica Salvatore avrebbe una visita medica e quindi fa una rinuncia parziale. Va bene, poi ci riavvisate quando rientra in postazione, va bene? Sì, va bene, grazie. Grazie. Prego, capitano, stava dicendo? Sì. Quindi viene tratto in arresto. Viene trovato in possesso di 10 singole dosi di cocaina, nonché 5.000,50 euro in banconote di piccolo taglio, appunti manoscritti e 4 apparecchi telefonici. Uno di questi risultava abbinato all'utenza 340 17 03 456, che è quella che noi avevamo sotto intercettazioni. Al RIT, quello di Cadete. Sì, il RIT 6785 2015 e poi successivamente rintercettato in un'altra fase investigativa con il 467 del 2016. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare a via Ignazio Cimonelli, sempre i militari che l'avevano arrestata, sono stati recuperati ulteriori 22 grammi in polvere di cocaina ed una pietra di cocaina di 11 grammi, oltre ad un bilancino di precisione. Sì, anche questi atti sono stati già prodotti. Stavo cercando. Scusi? Questi atti li ho prodotti sempre nell'udienza del 19 novembre 2019. Stavo cercando, però non li vedevo. Vedevo il verbale di arresto, sì. Il verbale di perquisizione e sequestro nei suoi confronti, quindi. Sicuro che ce l'ha prodotto? Se non c'è, ce l'ha qua, Presidente. Al punto C c'è appunto il verbale di capitano, arresto. Il verbale di perquisizione e sequestro della Di Filippo. No. Vabbè, Presidente, se non Perché io qui risulta... non lo trovo, se l'ha prodotto in quella data non No, non c'è, ce non l'ho. mi pare che dopo abbia prodotto questo documento. Va Aspetta, bene, allora me lo verbale di segno. arresto. C'è solo il verbale di arresto. Prego. Presidente, avremmo concluso questo, diciamo... Dobbiamo fare 5 minuti di pausa? Andiamo Solo l'ultima cosa prima di fare la pausa, sì. vorrei evidenziare, così chiudiamo la Di Filippo, che all'atto dell'esecuzione Gramigna, quindi 17 luglio del 2018, in via Ignazio Cimonelli, cioè abitazione di conviventi, sono stati rinvenuti e sequestrati nei confronti della Di Filippo la somma contanti di 29.830 euro, di cui 29.002 suddivisa in 7 mazzette incelofanate con relativo importo scritto sulla fascetta,
Basta così. Ok, va bene. Ma alle 10 minuti, a un quarto però ricominciamo. Quindi 10 minuti di interruzione, di sospensione. Spero di essere allora possiamo riprendere. Allora, ci siamo rinfrancati, capitano? Ma quante altre udienze abbiamo il capitano? Oggi è l'ultimo o no? Ancora no? No, anche perché sì, no, lo so. Come esame intende? Qui, certo, come io esame, spero di finire l'esame giovedì prossimo, il capitano è scettico. No. È scettico? Non ce la facciamo. No, perché così lo diciamo anche per le parti, quindi diciamo ancora giovedì. Giovedì non inizia il quindi controesame. Diciamo il controesame non comincia prima del martedì successivo, No, lunedì, lunedì 15 abbiamo udienza. Ah sì, no, scusate, adesso non avevo sotto mano il calendario, no, in base, no, per prepararci. Mancano però qualche avvocato, li sostituisce lei, avvocato Colemme, gli avvocati dei suoi colleghi che mancano? Sì, lei c'è? Diamo atto allora che per le posizioni degli avvocati Naso e Di Michele, allora li sostituisce l'avvocato Colemme, va bene? Mi pare che gli altri ci siano più o meno tutti. Allora, prego, possiamo ricominciare. Senta, capitano, vorrei adesso aprire un capitolo che riguarda i soggetti estranei alla famiglia Casamonica e che però noi riteniamo fare parte di questa organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. Se ci vuole iniziare a dire chi sono secondo la nostra prospettazione, poi analizziamo le risultanze. Sì, allora abbiamo documentato la partecipazione di 2 figure esterne, cosiddetti gadget, cioè non appartenenti al contesto della famiglia Casamonica, e faccio riferimento a Zaccaro Vito Nicola e a Vecchio Andrea. Zaccaro Vito Nicola, amico di Casamonica Guerrino, con cui ha trascorso più volte serate in vari locali della capitale, e ha agevolato Casamonica Guerrino nel reperire, nel procacciare clienti per la vendita di stupefacenti, in cambio di dosi per uso personale che talvolta ha consumato per via nasale, aspirandole per via nasale all'interno dell'auto monitorata di Casamonica Guerrino. I rumori inequivocabili di taglio della sostanza, della preparazione attraverso la richiesta di una banconota per inalarla oppure di una scheda per poterla preparare, delle cosiddette piste di sostanza stupefacente polverosa, nonché poi le inalazioni, sono stati tutti suoni captati e registrati dalle conversazioni, dalle intercettazioni ambientali a bordo dell'auto di Casamonica. Zaccaro Vito Nicola è stato identificato in base a queste 2 circostanze fondamentali. Durante le intercettazioni ha sempre utilizzato l'utenza telefonica 392 73 29 501, intestata alla mamma di Zaccaro, tale Montemurro Antonietta, nata in Svizzera il 13/07 del 65. Mi scusi Presidente, per quanto riguarda le intercettazioni, queste sono del 2018, le intercettazioni sulle telefoniche? No, tutti gli elementi su Zaccaro riguardano la prima fase delle indagini, una verifica che abbiamo già fatto, non c'è niente di successivo alla richiesta di misura cautelare del maggio 2017 a carico di Zaccaro. Sì, ok. No, in realtà parlavo di quel precedente. Comunque va bene, se non è riferito al 2018. No, non ci sono intercettazioni. Non è riferito al 2018. Quest'utenza, abbiamo detto, intestata a Montemurro Antonietta, nata in Svizzera il 13/07 del 65, che è risultata la mamma di Zaccaro Vito Nicola. Tra l'altro
censita questa utenza in banca dati SDI, poiché fornita dallo stesso Zaccaro nel corso di un evento di polizia registrato in banca dati. Tra l'altro, durante una conversazione ambientale in data 6 febbraio del 2016, mentre si trovava a bordo di Casamonica Guerrino, lo Zaccaro ha letto il testo di una sua intervista. Testualmente ha letto a Casamonica Guerrino il testo di una sua intervista che aveva preparato, e testualmente dice: mi presento, sono Nicola Zaccaro, agente produttore cinematografico presso la mia società, la Palatinium Production. Nella mia vita lavorativa gestisco attori e produco film. Sono 8 anni che navigo in questo mare chiamato mondo dello spettacolo, nonostante stia per compiere 25 e poi dice 26 anni. Questa conversazione ambientale è la progressiva 947 RIT 8802 2015 del 6 febbraio del 2016. Relativamente al ruolo di procacciatore per conto dell'amico Casamonica Guerrino, faccio riferimento alla progressiva 949-950 del 6 febbraio del 2016. Parliamo di una conversazione ambientale, quindi il RIT è l'8802 del 2015. Queste due progressive fanno riferimento all'orario dalle 3 alle 5 del mattino del 6 febbraio del 2016 a bordo dell'auto Mercedes di Casamonica Guerrino. Durante questa conversazione Zaccaro diceva a Guerrino che per procurargli nuovi clienti avrebbe inviato un messaggino ad un amico non meglio identificato che aveva intenzione di acquistare 21 grammi di cocaina. Testualmente: domani sai che faccio io? Mando un bel messaggino, sai a chi? Al mio amichetto che si è pippato 21 grammi, così ti fai un po' di soldi. Aggiungendo poi: se lo dobbiamo pigliare questo come cliente, questo se deve fare serata, hai capito, 21 grammi di felicità. Questa è una conversazione di cui abbiamo già, credo, commentato durante la prima udienza, quella del 5 marzo se non sbaglio, in cui Zaccaro Nicola, in questa progressiva, istruiva Casamonica Guerrino su come eludere eventuali intercettazioni di comunicazioni telefoniche, e diceva poi suggeriva a Guerrino varie forme di riciclaggio delle somme di denaro, investendo in conti offshore. Ne abbiamo penso parlato l'udienza del 5 marzo. Un'altra conversazione, progressive 1284, 1285 e 1286, dalle ore 02 seguenti del 20 febbraio 2016. Il RIT è sempre l'8802 del 2015. Quella notte, per qualche ora, Zaccaro Vito Nicola disponeva dell'autovettura di Casamonica, monitorata di Casamonica Guerrino. L'autovettura che, come ho detto, veniva utilizzata molto spesso per consumarvi sostanza stupefacente. In questo caso la sostanza gli era stata ceduta precedentemente da Guerrino, come emerge da un discorso che intercorre tra Zaccaro Vito Nicola e un altro passeggero, tale Eligio, non meglio identificato. Poco dopo saliva a bordo di questa macchina anche tale Alessia, che consumava della sostanza stupefacente cocaina insieme a Zaccaro e ad Eligio. In questo caso i suoni percepiti dai microfoni
sono inequivocabili, si sente proprio l'aspirazione nasale. In questa circostanza Zaccaro Vito Nicola elogiava la quantità e la qualità della sostanza ricevuta da Casamonica Guerrino e rievocava con tono soddisfatto la sua opera di intermediazione di stupefacente ad un personaggio di nome Felix. Testualmente Zaccaro Nicola: sì, vabbè, ma lui è il mio amichetto top. C'è Felix che quando sta a Roma dice: chiama il mio Casa M. Casa M, ridendo, capita mo? Felix. Eligio dice: Casa M. Alessia: beh, certo, un po' di discrezione. Questo Felix poi è, diciamo, come ho detto prima stamattina, è un personaggio che poi il 31 gennaio del 2016 Casamonica Guerrino e Zaccaro Vito Nicola vanno a consegnare una dose del valore di 100 euro che Casamonica Guerrino va a recuperare a casa e poi da Porta Furba con 2 macchine distinte e separate si portano a fare la cessione, la consegna a Felix. Poi lo riprenderemo nel successivo capo 4F. Sempre in questa conversazione che stavamo commentando, cioè la 1284, 1285, 1286, poco dopo, insomma, Casamonica Guerrino sale a bordo dell'autovettura e inizia a parlare sia con Nicola che con Alessia. Questa Alessia rimproverava Zaccaro dicendogli che la sera precedente aveva fatto saltare un sacco di affari. Testualmente, Alessia: Nico, volevo dirti che hai fatto saltare un sacco di affari a... E Zaccaro dice: no, perché io gliel'avevo detto, è lui che non mi sente mai, però vabbè. Alessia: lui dice il contrario. Zaccaro: sì, vabbè, ma lui per forza deve dare la colpa a me, se no non è contento. Casamonica Guerrino interviene: tu sei un pollo, sei. E Zaccaro dice: no, il pollo sei te, perché io ti ho avvisato, ti ho scritto, siccome non mi piace parlare per il cellulare, e lo sai, ti ho scritto semplicemente vieni carico. Casamonica Guerrino c'è un tratto incomprensibile, riprende Zaccaro e Nicola: se uno ti dice vieni carico, interviene Casamonica e dice tu sei un pollo, e riprende Zaccaro e dice figlio bello, vieni carico, cazzo. Questo è la notte delle prime ore del 20 febbraio. La sera del 20 febbraio, quindi 23:30 e seguenti del 20 febbraio, altra conversazione ambientale. Faccio riferimento alla progressiva 1305 del RIT 8802. Zaccaro rimprovera Guerrino perché il giorno prima aveva perso l'occasione di cedere stupefacente. Testualmente: ma ieri 4 persone, hai perso 4 clienti, Allora ricordati una cosa, quando andiamo nelle situazioni con Matteo, con Nunzio e quant'altro, ricordati di uscire sempre carico, perché arrivati ad una certa vanno i pazzi perché la finiscono, e quindi vanno i pazzi che devono ricomprarla. E per quello ti dico, cioè ieri era quella la situazione, ieri era pieno di drogati. Poi nel proseguo del discorso Zaccaro diceva a Casamonica che la sera del giorno prima un soggetto non meglio identificato gli aveva chiesto 1 grammo di stupefacente, che però lui non aveva disponibilità.
testualmente, ieri stava un cogenomene là pure, un amico di Nunzia, che è quello che mi ha fermato, che mi vedeva che faceva avanti e dietro dal bagno, mi ha fermato e mi fa: senti, ma io voglio 1 grammo, come faccio? E dico: tesoro, non lo so. Guerrino rispondeva che non era prudente andare in giro con una notevole quantità di stupefacente. Anche in questa occasione, in questa progressiva, Casamonica, Zaccaro Vito Nicola consumava per uso personale sostanza stupefacente, sempre per aspirazione nasale. Altra progressiva in cui Zaccaro invita Casamonica Guerrino e si propone di poter spacciare il nome per conto suo è la progressiva 1808, sempre ritto 8802 2015 del 12 marzo del 2016. Testualmente: senti, ma perché non te ne porti un po' dietro? Magari vedo di sputtanarti un po' di pallette là. Ma se ti porti tipo, ti faccio un esempio, 3 pallette da 50 euro, vedo io di spacciartele. Poco prima di questo scambio, di questo intervento di Zaccaro, era emerso che Zaccaro aveva ricevuto il giorno precedente una dose di stupefacente da Casamonica Guerrino pagandola 20 euro e ne avrebbe ricevuto un altro quantitativo per la serata in corso. Ulteriori conversazioni ambientali da cui emerge come Zaccaro Vito Nicola consumasse stupefacente a bordo dell'auto di Guerrino, le cito solamente, e sono la progressiva 1329, sempre ritto 8802 del 21/02/2016, siamo sempre intorno alle 23:37 circa del 21 febbraio, Guerrino si ferma a Vicolo di Portafurba, si lamenta che gli è caduto un pezzo, invita Nicola a cercarlo, poi Nicola insomma accende la luce, iniziano a cercare questo pezzo di stupefacente e poi Nicola dice che l'ha trovato. Guerrino poi chiede conferma, Nicola se si vuole drogare, Nicola conferma. E poi si sentono anche in questo caso rumori di aspirazione nasale da parte di Zaccaro Vito Nicola, che esclama non appena aspira, dice aiutatemi, e Guerrino ride. Altra conversazione. Scusi capitano, questa conversazione è siano 1329, sì, giusto? Sì. Che gli interlocutori siano loro due. Casamonica Guerrino e Zaccaro Vito Nicola è un dato certo, perché oramai noi avevamo le intercettazioni già da tempo, per cui a parte il fatto che Zaccaro, diciamo, il timbro di voce di Zaccaro Vito Nicola è inconfondibile. Vabbè. Altra progressiva è la 1448 ritto 8802 2015 del 26/02/2016. Anche in questo caso Nicola ispira rumorosamente e poi esclama Madonna del Carmine, e Guerrino ride. E arriviamo al capo FFFF, che sarebbe la cessione di stupefacenti a tale Felix, la notte del 31 gennaio del 2016. Signor Giudice, mi scusi la Sassari, Sì, comunico che è rientrato Casamonica Salvatore dalla Vista Medica. Va bene, grazie. Grazie, diamo un atto Prego. verbale. Prego. Ora, la conversazione, l'episodio è stato ricostruito dalle intercettazioni ambientali sempre a bordo dell'auto di Casamonica Guerrino. Faccio riferimento, ripeto, alla progressiva 806, 807, 808
RIT 8802-2015 del 31 gennaio del 2016. La parte di interesse è dalle ore 04:19 e seguenti. Dalla conversazione emerge chiaramente che Zaccaro aveva contrattato con Felix per l'acquisto di questo stupefacente. Testualmente, Guerrino: ma gli bastano 100 euro a Felix? Non è che dopo la richiede che io vado dopo via? Tesoro, Nicola, lui più di 100 euro da quello che ho capito non vuole spendere, perché gli ho detto se vuoi 2 grammi 150 euro, ma ha detto no, io 100 euro li do. Allora invece di fare storie, io te lo dico, questo vuole 100 euro. Casa Monica Guerrino: ok, 2 grammi 200 euro è impossibile, tesoro. E Nicola dice: lo so. Lo stupefacente poi veniva prelevato da Casa Monica Guerrino in vicolo di Portafurba, dove qui poi si incontrava con Zaccaro verso le 4:20 del 31. Da questo momento poi il trasporto dello stupefacente verso il cliente avveniva in 2 fasi. Prima a bordo dell'auto del Casa Monica da vicolo di Portafurba a via della Madonna dei Monti. In questa fase a bordo del veicolo viaggiavano sia Casa Monica Guerrino, il veicolo monitorato, viaggiavano sia Casa Monica Guerrino che Zaccaro Vito Nicola. Dopodiché a via Madonna dei Monti, e questo lo documentiamo col GPS che era a bordo, i 2 si separano a bordo delle rispettive autovetture e proseguono poi la marcia fino a raggiungere la località dove si trovava questo Felix, nei pressi di via Aurelia, piazzale Gregorio VII. Questa conversazione, la 806, 807 e 808, nella parte iniziale l'abbiamo commentata quando il 31 gennaio 2016 Casa Monica Guerrino va a recuperare una somma di denaro al Merlin e poi commenta proprio con Zaccaro, dice: ma quanto hai preso? 800 euro. E dice: niente, dice, ci pago solo uno, ci paga l'affitto con 800 euro, dice Zaccaro. Questa conversazione qua l'avevamo già documentato, ne avevamo parlato nel primo tratto per i capi, relativamente ai capi ST, dovrebbero essere quelli del Merlin. Anche in questo caso, diciamo, in questa conversazione commentano la particolare conformazione dello stupefacente e si fa riferimento al fatto che è tutto sassi, dice Guerrino, e Nicola dice: così bella non te la danno. Guerrino dice: tutto sassi. Poi in un altro pezzo dice: lo vedi, tutto sasso gli ho dato, che sbrulliccicano a destra e a sinistra. Hai visto quanto sbrulliccicano? Sembra che è finta per quanto è bella, no? E Nicola dice: lo so tesoro, lo so, sono un largo consumatore della tua roba, quindi lo so. E quindi scusi, questi 3 progressivi 806, 807, questi 808 vengono, secondo la vostra ricostruzione sono tutte Guerrino e Nicola, Casa Monica Guerrino. Tra Guerrino e Nicola? Sì, guardi Presidente, da questo punto di vista possiamo fare qualsiasi tipo di comparazione fonica, perché ripeto, il timbro di voce di Casa Monica Guerrino dopo averlo intercettato, sentito per parecchi mesi, è inconfondibile. Allo stesso modo il timbro di voce di Zaccaro Vito Nicola è inconfondibile, perché ha un timbro, confermo, ha un timbro particolare. Ha un timbro particolare, è vero Presidente. Posso dirlo, avvocato? Sì. Timbro particolare. No, le chiedevo questo perché nella perizia non sono riportati, ma non so, non capisco se è proprio il brogliaccio, perché se è riportato fedelmente il brogliaccio o meno, comunque è indicato come voci maschili non identificate. Ecco perché lo dico, per questo lo chiedo, sto chiedendo. Quando trovo, insomma, delle difformità lo guardi, dico subito. Questa qua è del 31 gennaio del potrei 2016. È del 31 gennaio Sì, del 2016. 31 gennaio 2016, ore 5. Ora. Auto di Guerrino, e poi mi parla persone individuate, voci maschile. Se nella trascrizione della Polizia Giudiziaria al 31 gennaio del 2016 era indicato uomo non identificato,
è perché erano ancora in corso gli accertamenti anagrafici, dato che l'utenza probabilmente era intestata alla mamma. E No, ma qui parliamo dell'ambientale, no? Sono ambientali queste, giusto? allora, di Guerrino, anche Guerrino c'è scritto non identificato. Sono voci, sì, su questa adesso prendo il 807, ma mi sembra anche l'806. Vediamo l'808. L'808 invece, per esempio, non riporta nulla. Invece voi avete una conversazione che avete... Adesso è chiaro, non ho sentito l'audio in questo momento. Guardi- Audio in marcia, misure di sottofondo, traccia audio, non si rileva nessuna conversazione. No, assolutamente. Al minuto 17:20 un uomo arresta la marcia e scende dall'auto. Apparentemente a 17:52 minuti. Su questo file audio, adesso io poi lo sentiremo, insomma, ma... Guardi, l'808 alle 6:03:17 Guerino risale a bordo dell'auto, riprende la marcia in direzione della sua abitazione sita in Roma, vicolo di Portafurba, ove giunge alle successive ore 6:20 e 30 secondi. Quindi questa probabilmente l'800, lei consideri che ogni progressiva significa un'ora di intercettazione. Quindi questa va dalle 6 alle 6:17. Perfetto. La progressiva 807 Sì, che inizia alle 5, sì. alle 5:25 in forma integrale dice: adesso dove dobbiamo andare? Adesso, dice Guerrino. Nicola dice: siamo arrivati quasi dove dobbiamo arrivare. Tu vai, una volta che mi lasci là puoi andare via. Poi dice: dove? Cioè non puoi andare via, devi venire con noi. Quindi mi scusi, lei attribuisce l'espressione passaggio adesso dove dobbiamo andare adesso, lo attribuisce a Zaccaro Vita Nicola? No, adesso dove dobbiamo andare? Adesso è Guerrino. Nicola Guerrino. dice: siamo arrivati quasi dove dobbiamo arrivare. No, per riportarci al testo delle Ok. trascrizioni di perizia, la voce maschile sarebbe, secondo la vostra ricostruzione, Zaccaro Vita Nicola, e la voce maschile 2 sarebbe Guerrino. Ah, ok. Almeno da quello che lei mi sta diciamo narrando. Va bene. Prego. Quindi l'ho interrotta, devi prendere il filo. Stava dicendo... No, quindi la 806, 807 e 808, ripeto, le abbiamo messe insieme Sì. per in qualche modo ricostruire l'evoluzione temporale dei fatti, quindi il fatto che comunque sono andati a prendere la droga a Vicolo di Portafurba, da lì poi si sono portati fino a un certo punto insieme e poi si sono separati, ognuno è andato con la propria macchina, e il trasporto dal punto in cui si sono separati in poi l'ha fatto Zaccaro, mentre nella prima parte stavano insieme in macchina, proprio perché, come abbiamo detto, Guerrino grossi quantitativi in macchina da solo non li portava. Allora, tra l'altro, guardi, è molto significativo poi, non so se sempre nella 806 sul finale, quindi stiamo alle 4:56 circa, Nicola dice che il 22 febbraio compie gli anni, in qualche modo si autoidentifica perché lui effettivamente è nato il 22 febbraio, e che la sua intenzione è festeggiare il compleanno il successivo 26 e che per l'occasione avrebbe voluto acquistare 20 grammi di cocaina per festeggiare unitamente ad altre persone, specificando che con la sostanza vorrebbe scrivere su un piatto d'argento "Buon compleanno Nicola". Questo è sul finale della progressiva 806, non so se si trova. Sì, no, la conversazione l'ho presa, sì. E qui, ma nella 806 sono indicati Nicola e Guerino, capito, i nominativi. Nella 807 invece voce maschile 2, voce maschile 3. Era questo? Vabbè, comunque c'è l'ascolto, dall'ascolto della registrazione sarà facile, penso, capire se guardi, si tratta sì. della stessa persona o meno. Ripeto, il timbro è inconfondibile. Come avevamo detto prima, sicuramente Felix era un cliente abituale di Casa Monica Guerrino, perché ho citato già le progressive 1284, 1285 e 1286, da cui emergeva che Felix era più volte
fornito da Casamonica Guerrino per il tramite di Zaccaro. Infatti dice sì vabbè, ma lui è il mio amichetto top. C'è Felix che quando sta a Roma dice chiama il mio amico il mio Casa M. E questo è, credo di aver esaurito la posizione di Zaccaro Vito Nicola. E forse eravamo arrivati all'FFF. Eh sì, sarebbe il capo di imputazione FFF. Sì. Vabbè, progressivi 949 950 li abbiamo Li abbiamo commentati prima. Sì, li abbiamo già analizzati anche in altre udienze. Progressivo 1808 l'abbiamo analizzato. 1808 ne abbiamo parlato prima. 12 marzo, sì. Sì. Vabbè, Vecchio Andrea. Vecchio Andrea. Piccola premessa. Vecchio Andrea, da alcune conversazioni, in un primo momento delle intercettazioni, si comprende come, in analogia con altre conversazioni già intercettate per altri clienti, faccio riferimento a Casamonica Domenico, su cui comunque erano stati fatti recuperi, si comprende, in questo caso in maniera anche più inequivocabile, si comprende che Vecchio Andrea era definiva incontri con Casamonica Domenico che la PG ha ritenuto propedeutici a cessione di stupefacenti, e da alcune conversazioni si è compreso anche che aveva maturato dei debiti con Casamonica Domenico. Ad un certo punto poi Vecchio Andrea inizia a collaborare con Casamonica Domenico e concorre nella cessione di stupefacenti per conto dello stesso Casamonica Domenico. Durante le intercettazioni Vecchio Andrea utilizzava l'utenza telefonica 351 24 63 451, risultata intestata a un cittadino marocchino inesistente in banca dati, tale Alamgir Hossain, Marocco 2006 del 60. La sua identificazione certa è stata possibile grazie all'analisi di alcuni contatti che Vecchio Andrea ha sostenuto con Casamonica Domenico attraverso un'altra utenza, la numero 349 45 60 319, intestata a tale Lorenzoni Liliana, che era una donna legata da un vincolo sentimentale con il Vecchio Andrea, come documentato da una serie di controlli di polizia emersi in banca dati. Questi contatti tra Vecchio Andrea e l'utenza 319 finale intestata a Lorenzoni Liliana sono le progressive 382 del RIT 7582 2015 del 31 ottobre 2015 e la progressiva 8213 RIT 7149 2015 del 17/12 del 2015. In più, il 30 gennaio del 2016, utilizzando la propria utenza, la 319 finale, la stessa Lorenzoni Liliana ha contattato Casamonica Guerrino, faccio riferimento alla progressiva 7998 del RIT 8693 2015,
informandolo che Andrea era uscito di casa e aveva dimenticato di portarsi al seguito il telefono. Successivamente, dall'utenza 319 finale della citata Lorenzoni è stato inoltrato un SMS verso l'utenza di Casamonica Guerrino dal seguente testo: più 39 351 24 63 451, che è la prima utenza che ho indicato, scritto "mi puoi chiamare qui". È evidente a questo punto che quel messaggio era stato inviato non da Lorenzoni ma da Vecchio Andrea. Questa progressiva di questo messaggio di testo è la 8028 del RIT 8693 del 2015. Avendo finito, l'aspetto della sua identificazione, dalle prime conversazioni è emerso che Vecchio aveva contatti sia con Casamonica Guerrino sia con Casamonica Domenico. Come ho detto prima, a un certo punto Vecchio Andrea diventa un fiduciario, un pusher di fiducia di Casamonica Domenico. Cito alcune conversazioni da dove si comprende come il Vecchio definiva incontri con i due Casamonica propedeutici alla cessione di stupefacenti secondo la polizia giudiziaria. Anche in questo caso si fa riferimento alla parola "il caffè". Esempio, RIT 7149 2015, progressiva 2979 del 25 ottobre del 2015, questa conversazione intercorre tra Vecchio e Di Filippo Silvia. Pronto? Di Filippo dice: Andrea. Vecchio: oh, vai, dimmi. Vecchio: ma ce l'hai a casa? Io mi sto venendo a prendere il caffè. Di Filippo: sì, bravo. Vabbè, ci vediamo alla partita, dice Di Filippo Silvia. Ok, ciao Andrea. Poi RIT 7149 2015, progressiva 4851 dei primi del 7 novembre 2015. Vecchio Andrea: amore mio. Casamonica Domenico: pronto. Vecchio Andrea: Andrea. Casamonica: chi è? Vecchio Andrea: ma che passo per casa? Oh, vieni a casa che sto qua, dice Casamonica Domenico. Ti mangi un piatto di pasta, ciao. Sesso tenore, progressiva 5003, sempre RIT 7149 2015, sempre con Casamonica Domenico. Mentre con Casamonica Guerrino, RIT 8693 2015, progressiva 8027 del 30 gennaio 2016. RIT 8693 2015, progressiva 8041 del 31 gennaio 2016. Questa conversazione definisce un incontro tra Vecchio Andrea e Casamonica Guerrino. Anche in questo caso, leggendo integralmente, dalla lettura integrale e combinata dalle progressive 8027 e 8041 tra Vecchio Andrea e Casamonica Guerrino. Guerrino dice: sto a casa io, e lui dice: io sto a venire a fare un giretto. Poi dice: sto a venire con la metro, mo me vengo a pigliare il caffè. E poi in quella successiva, l'8041, Vecchio dice: apri la porta, sto qua fuori.
Il 16 febbraio, sempre un altro incontro tra Vecchio Andrea e Casamonica Guerrino, faccio riferimento alla progressiva 11277 del RIT 8693 del 2015. E questa è solo una serie di contatti. Mi sono dimenticato di stampare questo elenco completo, che sono una serie di contatti tra Vecchio Andrea e Casamonica Domenico tra l'ottobre e la prima decade di novembre del 2015. Io li posso indicare, sono tanti. Altrimenti può produrre la prossima udienza, no? Possiamo fare così. Sono tanti contatti. Cioè sarebbe un riepilogo, diciamo, È una di serie, contatti. sì, ho fatto un filtro di tutti i contatti tra Vecchio Andrea e Casamonica Domenico che vanno da ottobre 2015, che prevede il periodo in cui iniziano le intercettazioni su Casamonica Domenico, e la prima decade di novembre del 2015, da dove si comprende come sono tutte conversazioni in cui si definiscono incontri Tra di loro. che la polizia giudiziaria, sulla base dei contatti registrati con altre persone su cui sono stati fatti recuperi, abbiamo ritenuto che fossero incontri propedeutici alla cessione di stupefacenti. Bene, si può riservare Sì. una sorta di memoria, diciamo, praticamente Sì. indicativa di questi. Una tabella? Sì. vabbè. Va bene, lei la porti alla prossima udienza, poi la conferma e la acquisiamo. Va bene. Mentre poi, già dalla fine di ottobre, dal 31 ottobre, si è compreso come il Vecchio avesse maturato dei debiti con Casamonica Domenico, al punto che Domenico, essendo un tipo che Domenico era molto aggressivo, aveva un tono di voce molto aggressivo, è stato molto forte nelle conversazioni con Vecchio Andrea, chiedendo di pagare queste somme che gli doveva. E le progressive a cui faccio riferimento, che meritano ascolto, sono la progressiva 3949 del RIT 7149 2015 del 31 ottobre 2015, 71-49. 7149 del 2015 il RIT, la progressiva è 3949, e c'è anche la progressiva 382 del RIT 7582 2015, anche questa del 31 ottobre del 2015. Queste sono due utenze che ovviamente rispondevano entrambe a Casamonica Domenico, e quindi sono intercettate lo stesso giorno, una alle 14:45, e faccio riferimento alla progressiva 3949 del RIT 7149, 14:45 del 31 ottobre, e quell'altra è alle 21:09, sempre del 31 ottobre. Testualmente, qualche tratto ritengo di doverlo leggere. Domenico, Di quale parliamo adesso? della progressiva 3949. Domenico, sentimi un po', ma quella situazione mia è tua, che dovremmo fare? Fammi capire una cosa. E poi aggiunge, la situazione quella mia è tua, che dovremmo fare? Quando cazzo vieni? Che mo mi sono cagato proprio il cazzo, mi sono cagato. E Andrea dice, ma che è successo? E Domenico dice, dico, quando è che vieni? Fammi capire. Lunedì, dice Andrea. Domenico dice, lunedì? Mo lunedì, Andrea, perché mo mi sto iniziando a cagare il cazzo, ti dico la verità. Ma perché? Che è successo? Che ho fatto, scusa? Niente, però mi sto iniziando a cagare il cazzo. Poi dice, sbrigati a risolvere. Andrea, sbrigati a risolvere questa situazione, perché mi sto a rompere il cazzo. Mo. Sì, tranquillo, dice Andrea, e poi incalza Domenico, mi sono spiegato? Mi sono spiegato, Andrea? E poi Andrea dice, tranquillo, a posto, mi sono spiegato, tranquillo, lunedì ti chiamo. Poi, quella successiva, delle 21:09, Sempre lo stesso RIT.
No, abbiamo No, detto il RIT è l'altro. 7582-2015. 75, 82, il progressivo è? 382. Aspetti perché non... Aspetti un attimo che non riuscivo a trovarlo prima. Oh, ok. No, non ce l'ho. Non mi risulta. È stato chiesta la trascrizione di questo? Sì. Quindi, ripeto, 75, 82 il RIT e 383 il progressivo. 382. Ah, scusate. 382. Ok, posto. Prego, prego. Anche in questo caso Vecchio Andrea lo chiama, cioè è Domenico che chiama a Vecchio Andrea e Domenico dice: oh Andrea, sto giù, via qua, dai. E Andrea dice: non gliela faccia venire, senti me. E dice: io ti volevo dire, guarda che io ti avevo detto lunedì, pensavo che avevi capito, scusami per oggi, non volevo. Domenico: no, a me non me ne frega un cazzo, lunedì se vedemo, poi te l'ho detto, non me ne frega niente. Andrea, capito? Se vedemo lunedì. Poi quelle, diciamo, da quelle successive, secondo la nostra ricostruzione, Casamonica Andrea inizia a lavorare. Casamonica o Casamonica, Andrea? Vecchio Andrea, chiedo scusa, inizia a lavorare e diventa pascer di fiducia di Casamonica Domenico. E qui così posso introdurre i riscontri al capo BBBB, dove che è costituito da una serie di cessioni di stupefacente nei confronti di vari clienti, e alcune cessioni poi interviene materialmente Vecchio Andrea, che si sposta su invito e disposizioni di Casamonica Domenico. Ora, un primo soggetto, un primo acquirente è tale Lo Sappio Gianluca, utilizzatore dell'utenza numero 346 76 04 616, intestata alla mamma Cianciosi Antonietta. Questo è un soggetto noto d'ufficio? Sì, c'ha precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è stato anche detenuto presso la casa circondariale di Regina Coeli, sempre in materia di stupefacenti, per reati concernenti stupefacenti. Un primo episodio è stato registrato il 17 dicembre del 2015. Il giorno prima, il 16 dicembre del 2015, veniva intercettata una conversazione, faccio riferimento alla progressiva 1496 del RIT 8408-2015, in cui Lo Sappio Gianluca chiedeva un incontro a Casamonica Domenico. Nella circostanza Casamonica lo rinviava al giorno dopo, in tarda mattinata. Ci vediamo per mezzogiorno, dice Massimo Luna, sto da te. Nella circostanza... 1496. Ok. Nella circostanza, 1496, nella circostanza Lo Sappio testualmente dice: vabbè, fai una cosa, hai visto come ci vedevamo di solito? Sì. E poi dice: vieni con la metà, così almeno vieni direttamente. Il giorno dopo, quindi il 17 dicembre del 2015, Casamonica Domenico contatta Vecchio Andrea, progressiva 8213 del RIT 7149 2015, e gli diceva se poteva recarsi da quello del bar dove si era recato già in altre circostanze,
testualmente, ti ricordi quando sei ido da quello là al bar? Ti va di arrivarci? E Vecchio si dichiarava disponibile e Domenico diceva che gli avrebbe dato il suo scooter. Tenuto conto che lo scooter a cui, perché parla proprio di un Honda SH, e prima di avere la disponibilità di un Yamaha T-Max intestato alla convivente di Filippo Silvia, effettivamente Casamonica Domenico aveva la disponibilità di un Honda modello SH. Questa Honda modello SH era certamente nella disponibilità di Vecchio Andrea, diciamo da questo momento storico in poi, perché poi il 1° marzo del 2016, e ci torniamo dopo, viene documentato, viene cristallizzato dalla videosorveglianza su Porta Furba, il ROS 4016, viene documentato un incontro tra Vecchio Andrea e Casamonica Domenico, richiesto da Casamonica Domenico, in cui, avendo la macchina di Casamonica Guerrino in sosta lì, siamo riusciti anche a captare quello che è accaduto in vicolo di Porta Furba quel giorno, e in quell'occasione Casamonica Domenico gli ha tolto la moto. Infatti Vecchio Andrea è entrato con la moto, con l'Honda SH, e poi è uscito a piedi, tra l'altro sanguinante perché è stato percosso da Casamonica Domenico, ma poi la riprendiamo sta conversazione. Ora, questa progressiva, la 8213, abbiamo detto, del RIT 7149, dicevamo, Casamonica Domenico dice: ti ricordi quando sei ido da quello là al bar? Ti va di arrivarci? E Vecchio dice: sì, mi va. E dice: sì, ma come? Che mi dai il motorino te? E Domenico dice: ti presto il motorino, che ti devo dire? Oh. E Vecchio dice: prestami il motorino, dai, ci vado io. Casamonica dice: tu calcola, lui ti aspetta, ti stava ad aspettare verso mezzogiorno, così, tenendo conto che il giorno prima siamo andati incontro a mezzogiorno. Vabbè, allora vengo verso le 11, dice Vecchio Andrea. Le 11:20 sto a casa tua. Vabbè, rimaniamo così. Ciao ciao. Alle 12:22 del 17, quindi del 17 dicembre 2015, si aveva contezza del fatto che Vecchio era stato inviato a fare la consegna allo Sappi attraverso una conversazione telefonica, ed è la progressiva 8333 del RIT 7149-2015. In questa occasione Vecchio Andrea contatta Casamonica Domenico e dice: oh, tutto a posto, Fra, eccolo, sto qua. E quindi passa il telefono a Vecchio Andrea, quindi Vecchio Andrea sta con Lo Sappio. Questa è la progressiva 8333, è Lo Sappio che chiama Casamonica Domenico e gli dice: oh, tutto a posto, eccolo, sta qua. E Casamonica Domenico per un tratto poi parla con Vecchio Andrea. A un certo punto poi la conversazione prosegue con una, tra Lo Sappio e Casamonica Domenico, una trattativa sul prezzo. Tra Lo Sappio? Tra Lo Sappio e Casamonica Domenico. Iniziano una trattativa sul prezzo e alla fine Casamonica Domenico diceva che avrebbe parlato con una terza persona e gli avrebbe fatto ottenere uno sconto di 200 euro. Scusi. Tenendo conto... Sì, no. La progressiva 8333? Sì, Okay. All'interno di questa progressiva c'è una parte di conversazione anche sulla trattativa tra, lei dice, Lo Sappio e Casamonica Domenico? Sì. Ho capito bene? Sì.
Guardi, gliela metto... Se mi può dire qualche passaggio secondo la sì. vostra ricostruzione, perché a me lo sappio mi viene indicato soltanto nella fase inizialissima, quando gli dice guarda sta qua, eccetera, quel primo passaggio. Poi tutta la conversazione successiva mi viene attribuita a Vecchio e Casamonica. Allora, guardi. Se la può leggere, per favore. Sì. Quindi lo sappio dice, oh, tutto a posto, Fra, eccolo, sta qua. Si trova? Sì. Ok. Vecchio dice, oh, e dice Domenica, oh, vabbè, va, ci vediamo, già va, oh, mi senti? Sì, dice Vecchio Andrea. Poi Si mettono d'accordo di vedersi giù. sì, perfetto. Tutti e due. Poi interviene lo sappio un'altra volta. Oh, Quindi lei questa e cosa Domenico dice ci vediamo giù, digli che ci vediamo giù, riprende Casamonica Domenico. Poi interviene un'altra volta lo sappio, ma è quello che mi ha detto il prezzo? quello che lui mi ha detto il prezzo, quindi Sì. secondo lei questa è una fase attribuita all'acquirente, diciamo. I miei lo sappio? verbalizzanti me lo indicano come lo sappio. No, che invece qui viene attribuita a Vecchio Andrea. E Domenico dice sì, fratello. E lo sappio dice no, Fra, come faccio? Oh. E Casamonica, e come famo, frate? E poi dice lo sappio, no, è troppo così, oh, ma che sei matto? Casamonica Domenico, e come famo, frate? Non hai capito? E lo sappio dice, e come hai sempre fatto? E poi Domenico dice, ma hai visto tu quando vai, come cazzo faccio a dirti, hai visto, prima andavamo a mangiavamo come, hai capito che ti voglio dire? E lo sappio dice, sì, ho capito fratello, ma cioè ti giuro non gliela faccio. E Domenico dice, è così, ti giuro, è così, lo so che, e poi c'è un tratto incomprensibile, pigliamo solo l'antipasto, cioè utilizzano... E lo sappio dice, ho capito. Domenico dice, capito fratello? E lo sappio dice, io così, te giuro, non gliela faccio. E Domenico dice, alla prossima ti vengo incontro, che ti devo dire fratello? E lui dice, no, alla prossima no, non hai capito, non mi va di fare tarantelle, fratello, preferisco dirtelo subito di no, perché così non gliela faccio. E Casamonica dice, Domenico, fratello, ti dico la verità, e lo sappio dice, veniamoci subito incontro, se no... E Casamonica Domenico dice, che ne so, guarda, attira, fratello, e mo gli dico da farti leva un paio di 100 euro, ma di più non gliela faccio, frate, va buono? E lo sappio dice, vabbè, dai. Sì, no, Dai, ciao frate, ciao. Ok, no, volevo dare atto che nella trascrizione invece depositata dai periti tutta questa conversazione sulla trattativa sul prezzo viene attribuita a Vecchio e a Beh, tanto si può Casamonica fare l'ascolto, Presidente, Sì, credo sì, che no, lo dico anche- solo perché rimane anche per noi quando leggiamo le nostre Sì. trascrizioni, siccome anche questo è un lavoro che stiamo facendo in contestualità, almeno risulta quello che ho, insomma, quello che risulta dalla perizia depositata. Va bene, prego. Allora, lo sappio, è doveroso evidenziare che questo lo sappio ha riportato 3 sentenze definitive di condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'ultima per un fatto commesso il 21 ottobre del 2015, cioè meno di 2 mesi prima della conversazione che abbiamo analizzato. Lui è stato arrestato il 21 ottobre del 2015 dai carabinieri di Acilia e nella circostanza sono stati sequestrati 20 grammi di cocaina. Il procedimento penale che si è instaurato è il 51494 del 2015.
Altro cliente, Gian Giacomo Mariano. Per i contatti con Casamonica Domenico ha utilizzato l'utenza a lui intestata numero 389 76 95 163. Questo è il 18 febbraio del 2016, con la progressiva 1206 del RIT 875 del 2016, Gian Giacomo Mariano contattava Casamonica Domenico, con cui definiva un incontro in Roma, via Palmiro Togliatti, nei pressi del mattatoio. Da questa conversazione emerge che a questo incontro non sarebbe andato Casamonica Domenico, ma sarebbe andata una terza persona in nome per conto di Casamonica Domenico. Subito dopo questa conversazione, Casamonica Domenico chiamava Vecchio Andrea e gli diceva di andare al mattatoio, dove aveva trovato una terza persona. La conversazione è la progressiva 418 del RIT 464 del 2016. Poi Gian Giacomo Mariano, proseguendo temporalmente, richiamava Casamonica Domenico per sapere con quale veicolo sarebbe giunto la persona che gli aveva inviato Casamonica Domenico. E Domenico rispondeva che questa persona, qui c'è Vecchio Andreas, lo avrebbe raggiunto a bordo di un motociclo Honda SH di colore nero, che effettivamente era la moto che ci aveva in uso Casamonica Domenico e che poi, come abbiamo detto prima, l'aveva prestata a Vecchio Andrea. Questa conversazione è la progressiva 1244 del RIT 875 del 2016. Poi ci sono due progressive che intercorrono tra Casamonica Domenico e Vecchio Andrea, da cui si comprende come l'incontro con questa persona, con Gian Giacomo Mariano, Vecchio Andrea si era incontrato, c'era andata, e sono le progressive 929 e 930 del RIT 876 del 2016. In particolare alla 930 Vecchio dice a Casamonica Domenico: oh, io sono andato sulla Palmiro Togliatti, eccomi qua, ecco il mattatoio, fammi vedere dove sta questo, ecco io sto davanti al mattatoio. Poi a un certo punto dice: l'ho visto, ciao, e chiude. Poi altro soggetto, sempre per il capo di imputazione BB è Frisoni Roberto. B, sempre 4B. Sì, tutte queste persone sono indicate nel capo di imputazione 4B. Frisoni Roberto, con precedenti di polizia in materia di stupefacenti, per i contatti con Casamonica Domenico ha sempre utilizzato l'utenza a lui intestata 347 75 50 506. Il 20 febbraio del 2016 Frisoni Roberto contattava Casamonica Domenico durante la conversazione. Anche in questo caso si faceva riferimento ad incontro finalizzato a prendere un caffè, anzi a prendere il caffè. Testualmente: senti una cosa Mimmo, io sto fuori come al solito, la progressiva, chiedo sì, scusa, la progressiva 1808 RIT 875 del 2016.
Frisoni Roberto in questa conversazione diceva di trovarsi a Passo Corese, in provincia di Rieti. Però chiedeva di incontrarsi a prendere il caffè. Testualmente: Domenico, oh grande Robby, dove stai? Frisoni Roberto, ah bello, ma che ce l'avevi in mano il telefono? E poi dice, vabbè, si dice sì, ti dico la verità, dice Domenico, poi dice Frisoni Roberto, senti una cosa Mimmo, io sto fuori come al solito, ma non è che ti vuoi venire a prendere il caffè, no? E Domenico dice, ma dove, a casa tua? E Roberto dice, ci metti una quarantina di minuti. E dice, una quarantina di minuti, io ci metto per arrivare là, dice Domenico, e lui, Roberto dice, no, io sto fuori, oh. E poi dice, fuori, e dice, vabbè dai, ma davvero qual è il problema? Ma lo sai dove sto? Dice Frisoni Roberto. E Domenico dice, dove ti sono venuto a prendere l'altra volta? No, sto fuori, ti sto dicendo, ma fuori dove? Fuori a Passo Corese, sulla Salaria. E Domenico dice, sulla Salaria? E Frisoni dice, ci metti una quarantina di minuti ad arrivare qua. Domenico dice, vabbè, vediamoci a metà strada allora. E dice, sceglite il punto e fammi sapere, pensaci un attimo, io intanto sto con la moto e ci metto un attimo. L'esatto luogo dell'incontro veniva definito durante una successiva conversazione e faccio riferimento alla progressiva 473 del RIT 464 del 2016. Questa conversazione che ho appena indicato è una conversazione tra Vecchio Andrea e Casamonica Domenico. In questa conversazione Casamonica Domenico dà le indicazioni stradali per raggiungere l'acquirente. Perché? Perché prima di questa conversazione c'è sicuramente stato un contatto diretto tra Frisoni Roberto e Casamonica Domenico su una delle utenze che però noi non conoscevamo, non è stata intercettata. Però subito dopo che succede? Casamonica Domenico chiama Vecchio Andrea e gli dà indicazioni per raggiungere il cliente. Infatti in questa progressiva, la 473, Vecchio Andrea dice che si trovava in zona Sette Bagni, che si trova sul percorso Roma Nord Passo Corese, e dice Domenico, no, all'area di servizio ti devi fermare, oh. Dice Andrea, fallo venire qua, fallo uscire a Sette Bagni. Tu stai all'uscita di Sette Bagni? Sì, sto qua, dice Vecchio Andrea. Poi che succede? Da una successiva conversazione, sempre tra Casamonica Domenico e Vecchio Andrea, e faccio riferimento alla progressiva 474 del RIT 464 2016, mentre Casamonica Domenico sta parlando al telefono intercettato con Vecchio Andrea, contemporaneamente con un altro telefono è in contatto col Frisoni. E quindi, mentre dà indicazioni a Vecchio Andrea, parla con Frisoni Roberto contestualmente. È chiaro che in questo modo noi abbiamo sentito anche le parole che Casamonica Domenico veicolava al Frisoni attraverso un'utenza che non era intercettato. Progressiva 474 abbiamo detto, i tratti sono questi. Casamonica Domenico si rivolge a Vecchio Andrea, oh Andrea, si sente il rumore di un veicolo in movimento. Poi a un certo punto dice Vecchio Andrea, ma con la macchina dentro uno?
E dice Domenico, era lui, porca puttana. Poi dice, vabbè, dice Casamonica Domenico. Poi prosegue, dice, il vecchio dice, non ho capito, fermati là, fermati là. Poi, mentre sta dicendo queste cose, si sente il rumore di un altro telefono cellulare che squilla. Domenico inizia a parlare con qualcuno dicendo, oh, Arò, diminutivo di Roberto, Arò, passato davanti, sto con l'SH, cioè l'onda SH, ma non mi hai visto? So io, perché noi non sentivamo solamente la voce di Domenico e non quella di Roberto, questa non era intercettata. Vecchio Andrea che sente, dice, a posto, allora mi ha visto, ciao, e chiude la conversazione. Spero di essere stato chiaro nella ricostruzione della conversazione. Si ritrova con questa progressiva, Presidente? No, mi ritrovo con la progressiva e con la conversazione che ha dato lei, soltanto che il perito fa una conversazione fra Casamonica Domenico e Vecchio Andrea. Adesso poi probabilmente è possibile che sentendo si intuisca questo passaggio che la mera trascrizione non riporta, diciamo. Quindi se non una conversazione fra loro due. Anche se si intuisce che si diano delle indicazioni, cioè si legge che dà delle indicazioni parlando di un terzo, però ma viene indicata non sto sentendo l'audio ora, però sto sentendo no, bisogna sentire l'audio adesso, se sento l'audio poi non riesco più a seguire lei del tutto, quindi ma si possono sbagliare anche gli operanti, magari ha ragione il perito. Io dico io sto dicendo semplicemente rispetto a quello che sta rappresentando lui, la mera lettura della trascrizione non fa evincere questo, se non che c'è chiaramente una conversazione che fa capo a un terzo, questo si capisce. Sì, Presidente, questa sicuramente merita semplicemente ascolto. Lo dico per le parti, lo dico anche per noi, perché insomma è un punto che va approfondito, no? Evidentemente, perché laddove non ci sono particolari discordanze, insomma, si deve ritenere, fermo restando che noi le stiamo ascoltando quando poi le leggiamo anche con l'audio, perché abbiamo la possibilità di, penso anche voi, no? Avete la possibilità, no, nel senso quando prendete la copia avete, credo che sia stato dato a tutti, c'è un software, quindi è per tutti, penso, non credo solo per noi, che dà la possibilità di leggere e ascoltare contemporaneamente. Vabbè, comunque non volevo far perdere tutto questo tempo, lo dico solo così per le parti, per piena correttezza, diciamo, di quello che sto leggendo. Va bene. Altro personaggio con cui abbiamo identificato come acquirente, Taraburelli Francesca, con precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Per i contatti con Casamonica Domenico ha sempre utilizzato l'utenza lente stata 340 40 76 506. Faccio riferimento a un episodio ricostruito il 20 febbraio del 2016 in serata. Taraburelli Francesca contatta Casamonica Domenico, progressiva 499 del RIT 464 2016. Prima ho fatto riferimento, quando abbiamo parlato di Casavecchia Fabio Massimo e Casamonica Domenico, ho fatto riferimento a uno dei luoghi di incontro che era l'Extra Ball, nonché ho detto anche che sulla base di una serie di conversazioni la polizia giudiziaria aveva ritenuto aveva individuato un particolare linguaggio, termine criptico, per associare questo incontro allo stupefacente, che erano ti vengo a prendere piuttosto che vienimi a prendere. E poi le dirò anche che questo linguaggio è stato utilizzato anche nell'ultima fase investigativa anche da altri personaggi. Ora, in questa conversazione Casamonica Domenico dice: oh, bellissima, questa Taraburelli dice: ma stai dormendo? E Casamonica Domenico dice: ma che, sto qua all'Extra Ball, vieni a prendermi qua. Taraburelli dice: dov'è? Casamonica Domenico dice: oh, all'Extra Ball, alla sala giochi, alla SNAI, hai visto la SNAI di fronte? Hai visto la SNAI dove ci vediamo io e te? Vabbè, ora vengo là, dice Taraburelli.
Dopo pochi minuti Domenico contatta Vecchio Andrea. La conversazione è la progressiva 500 del RIT 464 del 2016. E durante questa conversazione testualmente dice: ti ci sei visto con Francesca? Ti ci sei visto con Francesca? No, ora ci sto andando, vado a parlare un attimo con Francesca e poi vado a vedere che film fanno. Vabbè, ciao ciao. Altro cliente, Bendiato Antonio, con precedenti di polizia per associazione per delinquere, rapina, armi, furto e ricettazione. Per i contatti con Domenico ha autorizzato l'utenza 346 81 73 416 intestata alla mamma Marotta Rosa. Il 24 ottobre del 2016 Bendiato contattava Casamonica Domenico chiedendogli un incontro con una terza persona. Testualmente: "Oh, pronto, bello mio, ma non è che può passare?" Progressivo 2269, RIT 875 2016, delle ore 22:02. Aspetti che non mi esce. 2269 il progressivo, RIT 875 2016. E la data? 24 ottobre. È sicuro che non è il 24 febbraio? Febbraio. Febbraio? Sì, perché mi dà col 24 febbraio c'è una... E allora guardi, c'è un refuso da parte. Va bene, perché c'è una conversione proprio a questo RIT. Aspetti, la vado a prendere. Sì, sì, è 24 febbraio, risulta dal alle ore brogliaccio. 22:02. E allora c'è un errore mio. Anche l'imputazione riporta 24 febbraio. Quindi... E allora sì, è un refuso mio, chiedo scusa. Ed è tracciata una conversazione fra Casamonica Domenico e Bendiato Antonio. E quindi Bendiato dice: "Oh, pronto, bello mio, ma non è che può passare?" E Domenico, come al solito: "Se vuoi ti passo a prendere subito." "Ah, ti aspetto." "Va bene, dai, ciao ciao." Poco dopo Bendiato richiamava Casamonica Domenico, e faccio riferimento alla progressiva 2272, sempre del RIT 875 2016, delle ore 22:17. Domenico testualmente: "Un paio di minuti è arrivato." Non appena interrompe questa conversazione, da un altro telefono, sempre ovviamente intercettato, facciamo riferimento al RIT 464 2016, Casamonica Domenico chiama Vecchio Andrea, progressivo 578, sempre delle 22:17. Testualmente: Domenico: "Oh, a Capocciò, ci sei andato da che ti sta aspettando?" E Vecchio dice: "No, io sono venuto là per il tassì, sto aspettando il tassì." "Ancora non è arrivato?" "Oh, hai visto dove ci sei visto quella sera?" Casamonica Domenico dice: "E lui sta là, oh." E il Vecchio dice: "Non ci sta." "Vabbè, aspetta che lo chiamo, ciao." Ok, e siamo arrivati temporalmente alla fine di febbraio, stiamo al 24 di febbraio. Andiamo, come avevo detto prima, al 1 marzo del 2016 si interrompono i rapporti tra Casamonica Domenico e Vecchio Andrea. Casamonica Domenico
diciamo, gli contesta il fatto che Vecchio Andrea avrebbe detto in giro che lavorava per Casamonica Domenico. C'era la macchina di Casamonica Guerrino lì in vicolo di Portafurba, quindi i microfoni dell'ambientale captano proprio le percosse inferte a Vecchio Andrea, il quale poi, siccome c'erano le telecamere lì al vicolo, lo vediamo entrare con la moto, la Honda SH, e lo vediamo uscire poi a piedi, perché nel frattempo Domenico gli dice di lasciargli la moto e di lasciargli anche i soldi che c'è in tasca. Poi si sentono gli schiaffi, il rumore degli schiaffi, lui che dice aia, che si lamenta, dopodiché gli toglie il motorino, gli toglie quello che c'è in tasca e se ne va. Poi c'è anche un messaggio di testo che il giorno dopo Vecchio Andrea gli fa e gli dice: scusami, non è per le botte che ci ho avuto, ma perché, poi gliela dico testualmente. Beh, ricostruiamolo bene. Piano piano, sì. Allora, innanzitutto, Magari dopo questo episodio Sì, facciamo la pausa. infatti, facciamo la pausa. 18:41 del 1 marzo 2016, Casamonica Domenico contatta Vecchio Andrea e faccio riferimento alla progressiva 609 del RIT 464 del 2016, Ore? ore 18:41, Ok. e chiede Casamonica Domenico 464 2016? sì, 609? sì, Non me lo dà. Non è che tra le integrazioni forse? Può darsi un attimo controllo, No, Presidente. perché non so se qui ho anche Sì, io c'ho l'ultimo tutto, incarico. un secondo controllo. Iscrizioni e intercettazioni. 4, 464 2016. Qual è il progressivo? 609, giusto? Sì, io c'ho. Prendiamo la prima richiesta. Allora, no, nell'integrativa non c'è. Non c'è nell'integrazione? Un attimo controllo. Anche io sto prendendo un altro file. Qual è il 4-6? No, il RIT qual è? Non la dà neanche quella revisionata che dovrebbe vedere. Il RIT è 464 2016. 609? 609. Non c'è. Angela, scusa. Non c'è. Vabbè, produciamo il file audio, Presidente, non c'è. Tipo come mi ha fatto quello di Questo Sì, sì, sì. Però mi mancano solo 2 o 3 di cose. Ma questi La 1541 8802 c'è, pubblico ministero? Queste le faccio vedere dopo. sì, così anche loro hanno tutto l'elenco delle produzioni documentali, no? Ce l'avete anche cartaceamente, a volte è più veloce quando uno specie sta in udienza. 8802 2015. Nulla. Progressiva 1541. Però io qui in questo file, che sono quelle revisionate, lei mi ha detto che mi aveva mandato anche quelle che sono state oggetto degli ultimi. È saltata quell'altra. Dico, questa c'è. Sì, lo so, quindi- Questa l'ho visto c'è. perché avevo tutti e due i file, sia il precedente che il successivo. Non ce l'avevo, non mi risulta. Sì, ma può produrre la registrazione, però può produrre il file audio. La prova del file audio, in effetti.
essendo uno solo. Non... 464-2016, il RIT, la progressiva 609. Bene, magari possiamo parlarne, poi al momento diamo atto che non è stato trascritto, Sì, perlomeno non è Presidente. tra il materiale già trasmesso dai periti, quindi poi adesso... No, non mi risulta indicata né nel primo elenco né nel secondo, per cui io produrrò la prossima udienza il file audio, poi valuterete voi una telefonica se è sufficiente Va l'ascolto. bene, poi vediamo, ne parliamo la prossima volta, d'accordo. Va bene, lei comunque ne può, penso, Sì, può ne posso rispondere parlare. oggi, Quindi sì. con questa progressiva delle 18:41 Casamonica Domenico dice a Vecchio Andrea di raggiungerlo alla SNAI, che è un centro fronte scommesse all'Extrabollo. di fronte a pochi metri dal ridicolo di Portafurba. Alle 19:32 la telecamera, quella installata che riprendeva l'ingresso in vicolo di Portafurba, quindi il ROS 4016, riprendeva l'ingresso al vicolo di Casamonica Domenico a bordo del veicolo Yamati Max e a seguire alle 19:37 entra nel vicolo Vecchio Andrea a bordo di altra moto, sarebbe lo scooter l'Honda SH. Subito dopo, dicevo, viene registrata la conversazione ambientale che adesso commentiamo ed è la progressiva 1541 del RIT 8802-2015. Il tratto di interesse è dalle 19:38 e seguenti. 1541? Sì, Presidente. Questa è indicata, Presidente, nell'elenco. Non me lo... Sì, 88/15, giusto? Barra 15. No? No, non ce l'ho. Però ancora non è stato formalizzato un deposito definitivo, non saprei. Cioè, teoricamente dovrebbe esserci, però trascrizioni visionate. Va bene, lei va davanti, io adesso ricontrollo sui file che ho, vediamo. Quindi 19:38. Scusate un attimo, Casamonica Salvatore, classe 88. Chi è che lo difendeva? Casamonica classe 88, il difensore... Sì, perché gli avvocati sì, l'avvocato Tania Belardi, in effetti, perché in sostituzione gli avvocati Cianferoni e Sabato. Però Tania Belardi, perché prima... Ma scusi, 97 quarto comma? E dov'è adesso l'avvocato? Non c'è più? E si è allontanata? E non ci dici niente, che se ne va? Non ho capito. Tania Belardi era qua, no? Per difendere un'altra posizione, giusto? Però se n'è andata senza dirci nulla, noi non ce ne siamo neanche accorti. Da quanto tempo è che non ci sarà? Allora, diamo atto che l'avvocato Tania Belardi, ma mi dice, mi riprende un attimo il verbale, quindi è 97 quarto comma? 102? Io ho tutte le posizioni, adesso... Ah, sì, no, il nome sì mi dice, adesso in questo momento non è tra quelli proprio che... Ok, allora diamo atto però che l'avvocato Tania Belardi al momento non è in aula, forse si è allontanata un momento. Qualcuno si ricorda di averla vista prima? Prima era in aula? Sì, no, c'era, certo, l'abbiamo chiamata, sicuramente c'era. O prima o dopo la pausa? Non l'oretta che è andata via, Presidente. Non l'oretta che esatto, perché ci stando dietro. Fondo è difficile. Però non è, diciamo, diamo atto che l'avvocato non è presente in aula e non ha dato atto del suo allontanamento.
Allora, intanto saniamo questa situazione nominando, allora se non c'è qualcuno che può sostituire gli avvocati Sabato e Cianferoni, nominiamo 97 quarto comma l'avvocato Roma e poi valuteremo all'esito dell'udienza se segnalare questo allontanamento senza indicazione dell'avvocato Belardi. Allora, diamo atto che l'assistito, l'imputato Casamonica Salvatore, chiedeva di parlare con il proprio difensore che... È l'avvocato Belardi quella? No. No, chiedeva di poter parlare con il proprio difensore e che il difensore si è allontanato. Al momento la sua posizione viene assistita con la nomina di un difensore d'ufficio da parte del Tribunale. Grazie. Signor Presidente, le chiedo scusa, telefono dall'Aquila. Sì, prego. L'imputato Casamonica Giuseppe rinunzia al proseguo dell'udienza fino alle ore 14:50. Poi magari ci dite voi quando ricompare, sì. che non è che noi... Va benissimo. Prego. Sì, va bene. Possiamo Grazie, tenere la cronistoria dei movimenti di Casamonica Giuseppe. Va bene. Allora... Chiedo scusa, signor Presidente, la Cosenza. Sì. Casamonica Pasquale rinuncia parzialmente per la videochiamata, per colloquio. Va bene, allora si allontana adesso e poi ci dite allora quando rientra, d'accordo? Va bene, signor Presidente. Va bene, va bene. Vado avanti, Presidente. Prego. Quindi stavo dicendo la progressiva 1541 del ritto 8802-2015, il tratto di interesse dalle ore 19:38 e seguenti. L'auto è ferma in vicolo di Portafurba. Fuori dall'abitacolo, ma nelle immediate vicinanze, si sente la voce di Massimiliano Casamonica, detto Ciufalo, che parla nella sua lingua. Poi si sente anche quella di Domenico Casamonica, il quale parla in maniera animata con vecchio Andrea. Questi dicono testualmente: Domenico Casamonica, perché coi soldi miei, Saverio, li fai andare a prendere, poi che è sta cosa che tu vai a raccontare che lavori per me alla gente? E Andrea dice: ma chi l'ho detto? E poi si sente il rumore di uno schiaffo e poi si sente, vecchio dice aia. E Domenico dice: che ti ho detto io? Poi si sente un altro rumore di uno schiaffo e vecchio gli dice: aia, a chi l'ho detto? Scusate, me l'aveva detto che andava via. E aveva lasciato in sua sostituzione l'avvocato Tiziano Roma. Va bene, allora siamo tutti più sereni. No, mi sembrava strano, infatti. Infatti ho detto vediamo alla fine, perché mi sembrava strano, insomma, che perlomeno se uno si allontana per un tempo così. Effettivamente, adesso che ve lo dice, però avevo proprio rimosso. No, perché se non mi aiutate voi, io certo non lo posso sapere. L'avevo proprio rimosso. Va bene, allora siamo tutti più sereni, quindi è sempre stato in continuità. No, allora no. Quindi può parlare, perché lui voleva parlare con il suo difensore, Roberto, quindi voleva parlare con il suo difensore, può dire a Salvatore Casamonica che il suo difensore, il suo ok, perfetto, già comunicato all'imputato, va bene, d'accordo. Allora torniamo un attimo perché ci siamo un po'... Quindi lei stava raccontando quindi due rumori di schiaffi, Domenico che dice aia, prosegue, Domenico insiste: che ti ho detto io? Andrea, aia, poi ripete Domenico: che ti ho detto io? Che ti ho detto? Riguardo a tutte queste cose, che ti ho detto io? Che ti ho detto? Poi dice: allora adesso ti dico una cosa, dice Domenico, quanto mi devi dare tu a me? Quanto mi devi dare? Dimmi tu. E vecchio Andrea dice: dimmelo tu, dimmelo tu. E Domenico dice: adesso lascia il motorino qua e vattene, domani mattina ti chiamo e vieni giù. Ora dammi quanto hai dentro la tasca? E vecchio Andrea dice: non ce li ho, non ho soldi. Non hai soldi, dice Domenico, e Andrea dice: te lo giuro. A questo punto la registrazione si interrompe poiché i suoni diventano sempre più labili, come se si fossero allontanati dal microfono. Pochi minuti dopo Casamonica Domenico andava via da Portafurba, sempre a bordo del Yamati Max,
Non è stato però possibile rilevare la targa del mezzo, ma ad avviso della Polizia Giudiziaria lo stesso T-Max con cui aveva disponibilità nei primi giorni di febbraio del 2016, ed è il T-Max targato EF 56832 intestato a Di Filippo Silvia. Tra l'altro questo Yamaha T-Max è stato rilevato sotto l'abitazione di Casamonica Domenico e di Filippo Silvia a far data dal 4 febbraio del 2016 e vi è traccia in un'annotazione di Polizia Giudiziaria, l'allegato 49 dell'informativa del 5 settembre 2016. In precedenza a questo, diciamo, ai primi di febbraio, effettivamente Domenico utilizzava il motociclo Honda SH targato Como Whisky 56321, sempre intestato a Di Filippo Silvia, su cui tra l'altro su questo scooter era stato controllato di tracce in banca dati il 27 ottobre del 2015. Quindi esce Casamonica Domenico e poi esce a piedi, anziché con la moto, Vecchio Andrea, mentre si tampona il viso con un fazzoletto. Abbiamo i frame stampati, capitano? Sì, purtroppo sono sempre frame, per cui non c'è una altissima risoluzione, ma c'è l'evoluzione c'è l'arrivo. I primi due frame riguardano l'arrivo di Casamonica Domenico, poi Vecchio Andrea a seguire, poi l'uscita di Casamonica Domenico, poi l'uscita a piedi di Vecchio Andrea, che in questo caso ci sono due foto in cui in una parte c'ha la mano qui mentre si tampona il naso e si nota poi anche il fazzoletto tra le mani. Queste sono i frame del ROS 4016. Sì, Senta, ma questo episodio che c'è narratore è lo stesso a cui ha fatto cenno precedentemente? Sì, quello ha del detto primo che marzo. l'aveva visto arrivare Sì, sì, a infatti l'ho bordo di un anticipato motociclo prima, e poi l'ho anticipato prima, adesso siamo entrati nel uscire dettaglio. successivamente senza moto e sanguinante. Poi a distanza di 3 giorni, il 4 marzo, Vecchio Andrea invia un SMS a Casamonica Domenico. E faccio riferimento ai progressivi 623 e 624 del RIT 464 del 2016. Leggo il testo. Sto all'EUR da quelli della società, mi danno qualcosa lunedì. Mi puoi aspettare per favore, ti chiedo ancora scusa e non per le botte. Perché mi manca scherzare con te, sto risolvendo, scusa ancora. Qui è amputata la trascrizione del testo. Questo è un testo, Sono due progressivi. Ah, allora dopo, ok, allora... No, perché quando sono più lunghi il sistema ovviamente li carica su due progressivi. Ah, ok, come non detto. Sì, 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 infatti è esattamente il testo che lei ha menzionato. Perfetto. Va bene. Chiediamo... Questi intende produrli Sì, questi Presidente, chiedo frame su questa l'acquisizione. produzione? Ci sono osservazioni delle difese? Allora diamo atto che il pubblico ministero produce le stampe delle immagini della registrazione indicata dal teste. Di cui ha effettuati in data 1 marzo 2016. Va bene. Abbiamo finito su Vecchio, capitano? Sì.
Presidente, io dovrei iniziare un nuovo... Va bene, allora sono anche le 2:05, mi sembra un orario adeguato per fare la sospensione. Che vogliamo fare? Nel senso che ce la facciamo a fare un po' meno di un'ora o ci serve un'ora? Diciamocelo chiaramente, perché è inutile che faccio magari prima e poi... Noi diciamo siamo qua, non usciamo, quindi ditemi voi, perché se no possiamo fare anche le 3:15 per noi, però se voi mi dite che non ce la fate, che dovete uscire, facciamo le 3, va bene, a posto. Signor Presidente, chiedo scusa da Benevento. Sì. Le volevo comunicare che Casamonica Giuseppe, nato il 18/4/72, intende rinunciare al prosieguo. Va bene, allora lo diamo che si allontana e che non ritorna per la prosecuzione. Va bene, rinunciante per la prosecuzione. Sì, è autorizzato a scollegarsi allora, Benevento. D'accordo. Allora riprendiamo l'udienza alle 3. Mi raccomando la puntualità però, per favore. Alle 3 cominciamo, D'accordo? Lo dico per i detenuti anche che si allontanano. Da Trani, il detenuto Casamonica... Scusate un attimo perché c'è confusione in aula e non vi sento. Cosa c'è da Trani? Da Trani, il detenuto Casamonica Emanuel chiede autorizzazione a recarsi in sezione per il tempo della sospensione. No, io lo autorizzo, non c'è problema, però alle 3 poi ricominciamo. Se lui non c'è, tarda, ci fa tardare anche a noi. Quindi è autorizzato nella misura in cui però è sicuro che alle 3 sta nell'auletta, d'accordo? Va bene, grazie. Va bene, allora riprendiamo alle 3. Signor Presidente Rapibbo, Sì. Spada Domenico rinuncia al proseguo. Chi? Casamonica? Spada Domenico. Va bene. Allora voi avete solo lui, per cui siete autorizzati allo scollegamento. Arrivederci. Grazie, arrivederci.
No, come vuole lei. No, però se non si sente bene, avvocato, ma andiamo a chiamare il medico. Ma se non si sente... Ma sì, ma ci mancherebbe, non è, per carità. Avvocato, ma andiamo a chiamare il medico, le controlla magari un attimo? Perché qui non c'è neanche aria in questa stanza e sicuramente un po' di... c'è avuto un abbassamento di pressione? Incidenti stradali, compreso il collo. Allora, praticamente le mie gambe sono al ginocchio per 50 punti esterni. Quindi magari anche il tempo, in base al tempo pure. No, si metta seduta, che sia comoda. Quindi c'è un po' di problemi. Sì, no, guardi, pure la mia mamma che è stata anziana, è rimasta ferma, un macello. Lei si metta come viene più comoda a lei, basta che non sta male in udienza, che la dobbiamo soccorrere perché ci dispiace. No, ci dispiace per lei più che altro. Perché... Si metta lei nel modo che reputa migliore. No, ma ci mancherebbe, no, ma che non è... Va bene, allora diciamo che abbiamo dato atto, possiamo riprendere allora l'udienza. Ci sono delle sostituzioni importanti fra... Presidente, scusi, da Palermo. Sì? Prego. Ci sentite, ma non c'è il nostro video. Cioè che voi non vi vedete? Esatto. Noi però vi vediamo. Ah sì? Sì. Noi dovremmo vederci. No, noi vi vediamo e... Vabbè, voi dovete vedere noi in realtà, noi vi garantiamo che vediamo voi perché vi ho visto come vi siete, quello che avete detto e quello che avete, come vi siete mossi, quindi vi abbiamo visto. Di solito c'è l'immagine reciproca, bene, d'accordo. Ma c'è l'immagine reciproca, che noi abbiamo la vostra e voi avete la nostra, l'importante è questo, no? No, loro non vedono loro stessi, così ho capito, giusto? Sì, giusto, sì, Presidente. Però vedete noi e vedete gli altri, corretto? Sì, corretto. Va bene, adesso comunque lo segnaliamo alla sala regia, che comunque noi vi vediamo, per noi è regolare, diciamo. Volevo soltanto dare atto che non ci sono più, per quanto riguarda le parti civili, non c'è più nessuno. No, Presidente, sono l'avvocato Graziella D'Agostino, sostituisco sia l'avvocato Felicia D'Amico per la Fondazione Caponnetto che la collega Dora Vencio. La collega Dora Vencia che però era qui... Sì, è stata qui fino a poco fa. No, sì, dico, però e che sostituiva per SOS Impresa e Fondazione Caponnetto. Quindi la sostituisce per le posizioni che lei assisteva anche in sostituzione? Sì. Ok. Perfetto, allora possiamo mettere così, allora, va bene? Per quanto riguarda invece le difese, c'è qualcuno che è andato via che prima c'era? Qualche avvocato? L'avvocato Pellicanò che stava per Giraldi, non la vedo più e quindi a questo punto quindi l'avvocato Garcia sostituisce l'avvocato Giraldi. Ok. Va bene, allora per il resto siamo a posto, possiamo riprendere. Quindi prego, Pubblico Ministero. Grazie Presidente. Capitano, passiamo ad altre ipotesi di cessione, partendo dal capo CCCC. Sì, allora questo capo, le 4C, fa riferimento alle cessioni di sostanza stupefacente da parte di Casamonica Domenico in favore di Vagnoni Davide. Di queste cessioni, quella del 1° marzo è stata documentata con servizio di OCP, 1° marzo 2016 è stata documentata con servizio di OCP ed c'è stato anche un recupero di sostanza stupefacente. Faccio riferimento ad una dose del peso di circa 5,5 grammi in una sempre con conformazione solida, cioè una pietra di cocaina. Il contatto avveniva attraverso le conversazioni
le conversazioni di cui ai progressivi 3064 e 3113 del RIT 875 del 2016. Attraverso queste due progressive Casamonica Domenico concordava in un incontro di persona in un luogo convenzionalmente denominato alla Rotatoria per le ore 18 circa del 1 marzo 2016. Il soggetto che utilizzava un'utenza 06 54 22 79 20 era intestata alla Art SPA con sede in Roma, via dell'Urbanistica numero 15. L'uomo poi successivamente è stato identificato in Bagnoni Davide. Da queste progressive, a seguito di queste progressive, all'orario convenuto, un dispositivo opportunamente predisposto di osservazione, controllo e pedinamento documentava effettivamente un incontro tra Casamonica Domenico, che era a bordo sempre del suo scooter T-Max, e un soggetto poi identificato in Bagnoni Davide. Effettivamente l'incontro è avvenuto presso una rotatoria stradale, ovvero quella tra Viale Ciamarra e via Andrea Moneta. Siamo a poca distanza da via Ignazio Scimonelli, cioè abitazione di Casamonica Domenico. Gli operanti hanno assistito materialmente alla cessione dello stupefacente, che però non è stato possibile bloccare Casamonica Domenico nell'immediatezza, perché subito dopo la cessione, a bordo del suo scooter con la sua solita guida spericolata, si è subito allontanato facendo perdere le proprie tracce. Per non compromettere le indagini, gli atti anche in questo caso venivano redatti presso la stazione dei Carabinieri di Roma Torbella Monaca, che, tenuto conto del quantitativo, deferiva in stato di libertà Bagnoni Davide. Quanto abbiamo detto che era il quantitativo? 5,5 di cocaina. Nell'occasione si è instaurato il procedimento penale 10.271 2016 modello 21. Come si presentava questa cocaina? L'ho detto prima, è una pietra. Una pietra. Sì, sì. Sulla base di questo contatto veniva analizzato il flusso delle intercettazioni tra le utenze monitorate di Casamonica Domenico e Bagnoni Davide. Ci siamo accorti che Bagnoni Davide aveva avuto anche pregressi contatti con Casamonica Domenico attraverso l'utenza a lui intestata 393 47 25 774, e ci siamo accorti che il 13 febbraio del 2016, attraverso quest'utenza che ho appena indicato, Bagnoni Davide con progressivo 462 del RIT 875 2016 aveva contattato Casamonica Domenico, chiamandolo con nome di fantasia Ale, per definire un incontro di lì a poco in una località che era stata già concordata. Ora, finito il capo di imputazione 4C, possiamo passare ai capi di imputazione 4D e 4E, che sono le cessioni di stupefacente di Casamonica Guerrino a Spataro Stefano. E ho già fatto riferimento al fatto che di una conversazione ambientale tra Spataro Stefano e Casamonica Guerrino, quella in cui si diceva che per quantitativi maggiori a una singola dose
interveniva la mamma, le cessioni le faceva, Guerrino le faceva unitamente alla mamma Tollicatia. Anche su Spataro Stefano c'è stato un recupero di sostanza stupefacente, sempre cocaina, e il recupero su Spataro Stefano è avvenuto il 2 marzo del 2016. Il 2 marzo del 2016, da alcune conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza di Casamonica Guerrino, e faccio riferimento alle progressive 1424, 14159 e 14242, tutte del RIT 8693 del 2015, era emerso come un giovane di origini calabresi, intestatario e utilizzatore dell'utenza numero 340 54 98 313, ovvero Spataro Stefano, si sarebbe recato a Vicolo di Portafurba. L'incontro, che doveva venire nella mattinata, in tarda mattinata del 2 marzo, poi veniva rimandato nel pomeriggio, per cui nel pomeriggio del 2 marzo è stato predisposto un servizio di OCP, all'esito del quale veniva sequestrata cocaina, che anche in questo caso si presentava in cristalli, allo stesso modo di quelle recuperate per le cessioni fatte da Casamonica Domenico. Anche qui la telecamera di videosorveglianza ROS 4016 ha cristallizzato alle 19.08 del 2 marzo del 2016 solo l'uscita però di Spataro Stefano da Vicolo di Portafurba. E siccome, come ho detto l'altra volta, lì avevamo installato 2 telecamere, il ROS 4016 che puntava all'ingresso di Vicolo di Portafurba da via Tuscolana e il ROS 4116 che riprendeva l'altro ingresso di Vicolo di Portafurba, quello su via di Portafurba. Da quella telecamera non abbiamo visto entrare Spataro, probabilmente perché la telecamera era diretta verso la sala giochi All In Gaming, di cui poi parlerò dopo, che si trova su via Tuscolana, però dall'altro angolo di via di Portafurba. E, quindi abbiamo visto solamente uscire lo Spataro. Tuttavia però, uscendo da Vicolo di Portafurba, lui si è diretto verso via Tuscolana, verso il centro, via delle Cave, in direzione via delle Cave, sicché è stato possibile riprenderlo poi dalla telecamera 4116, quella che comunque riprendeva l'altro ingresso di Vicolo di Portafurba. Dopo un breve pedinamento lo abbiamo bloccato e quindi è stato trovato in possesso di 2 confezioni contenenti rispettivamente un cristallo di cocaina e vari frammenti polverosi, per un peso lordo complessivamente di 0,4 nell'una e 0,5 nell'altro. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro amministrativo e poi ovviamente Spataro è stato segnalato alla prefettura di Roma. Terminati gli atti, Spataro Stefano chiamava Casamonica Guerrino. Relativamente alla descrizione delle 2 telecamere di cui ho fatto riferimento, ho estrapolato le 2 immagini, quella dell'uscita di Spataro Stefano e quella poi dell'altra telecamera, quella che riprendeva il secondo ingresso di Vicolo di Portafurba da via di Portafurba, e quindi lo prende proprio frontale mentre lui passeggia sulla Tuscolana da Vicolo di Portafurba a venire verso il centro.
Chiedo l'acquisizione, Presidente. Va bene, diamo atto che il test quindi esibisce la stampa di due immagini dell'impianto della registrazione di cui al ROS 40/16 relativi alla data del 2 marzo 2016. Sì, una è il ROS 4016 ed è l'uscita, quindi la prima, la prima Presidente sarebbe il ROS 4016, quella che punta l'ingresso in vicolo di Portafurba però all'incrocio di via Tuscolana. La seconda è il ROS 4116, cioè la telecamera che puntava l'ingresso secondario di vicolo di Portafurba, quello che si accede alla via di Portafurba. In quel caso ovviamente quella telecamera ha ripreso frontalmente Spataro Stefano, mentre dalla via Tuscolana, essendo uscito dall'ingresso di vicolo di Portafurba, via Tuscolana, si stava dirigendo sempre su via Tuscolana a piedi, quindi avrebbe attraversato la via di Portafurba per andare in direzione, per intenderci, Banca d'Italia, via delle Cave, per andare in direzione Ed è centrale. l'attraversamento che fa nell'immagine Perfetto, successiva? perfetto. Quindi allora sono la stampa di due immagini sono due attinenti immagini. alle registrazioni di cui al ROS 40/16 e 41/16 del giorno 2 marzo 2016. E quindi le altre parti non lo osservano, il Tribunale ne dispone l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento. Quindi allontanatosi ovviamente dopo la seconda immagine, allontanatisi insomma sulla strada, poi è stato bloccato, quindi è stato fatto il recupero. Al termine della redazione degli atti, Spataro Stefano ha contattato Casamonica Guerrino. Faccio riferimento alle progressive 14255 e 14256, entrambe del RIT 8693 del 2015. Testualmente Spataro, e comunque dovevamo parlare urgente, proprio urgente, perciò te sto a chiamare. Casamonica Guerrino dice: che è successo? Spataro Stefano: maltempo, e se dovremmo vedere. Casamonica Guerrino: e sto a casa io, vieni qua, t'aspetto. Spataro dice: no, là, non hai capito, non ci posso venire più là, forse non hai capito, pensi che so scemo? Ti sto a chiamare apposta. Guerrino dice: lo so, l'ho capito, porca puttana. Poco dopo i due si incontravano in via Petruria, che Casamonica Guerrino raggiungeva con la macchina monitorata, per cui siamo riusciti a intercettare la loro conversazione in ambientale. Faccio riferimento alla progressiva 1567 del RIT 8802-2015. 1557 67. Scusi, mi ripete il RIT? 1567 RIT 8802-2015. Ok. Prego. Spataro, testualmente: mi hanno fermato vicino a casa tua, mi hanno sequestrato tutto. Lo sai dove mi hanno fermato? Subito dopo la strada, però mi ha seguito perché poi perché poi sentivo che parlavano, c'hanno le telecamere là, comunque c'hanno le telecamere là vicino da te. Quindi Spataro metteva in guardia Guerrino, avvertendolo che avrebbe cambiato anche il numero di telefono, perché oramai era noto ai carabinieri. Continuando nella conversazione, sempre Spataro: guarda che c'è scritto qua, leggi qua. Senti a me, tieni gli occhi aperti, non so stupido io, guarda che c'hanno scritto qua: nel corso del controllo mirato alla prevenzione e repressione dell'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope procedevano al controllo della sottotonata persona. Quindi hanno visto che venivo, c'hanno le telecamere per forza, occhi aperti mo. Guerì, state attento, questi sono dei pazzi, questi sono i cosi defrascati, erano quelli defrascati, te lo dico io. Mo mi devo andare a fare un altro numero di telefono perché sto numero se lo so fatti.
sempre in questa conversazione Spataro riferiva che era stato picchiato dai militari intervenuti, cosa che ovviamente non corrisponde alla realtà, ma evidenziava sempre il suo atteggiamento omertoso, sottolineando le proprie origini calabrese. Io ricordati da dove vengo, quindi cioè per me proprio, con me mi potevano massacrare, ma io i nomi non li facevo. Guerrino sente il racconto dello Spataro e domandava con insistenza se i carabinieri gli avessero chiesto se aveva acquistato la sostanza dai Casamonica. Testualmente: ma hai detto che l'hai presa dai Casamonica? Ti hanno detto loro? E Spataro: no, ma ha fatto: dove l'hai presa? Io dal Negro, ho detto dal Negro su coso, su Viale di Torpignattara, gli ho detto, stava a salì di là, gli ho detto. Casamonica: ah, non ti hanno detto che sei entrato dai Casamonica? Spataro: no, questo non me l'hanno detto. Guerrino: quelli ti hanno fermato per caso, non ti hanno fatto nomi loro, ste? No, nomi no, mi hanno detto solamente 3 volte da dove l'hai presa. Dal Negro, sì, dal Negro. Questa conversazione è importante anche per il capo 4E. Il capo 4E sarebbe, come abbiamo detto prima, che sta droga che veniva acquistata da Spataro Stefano non era per uso personale, ma Spataro Stefano a sua volta provvedeva a rivenderla. Quindi il capo è relativo alla detenzione ai fini di spaccio di Spataro Stefano. Quindi in questa conversazione, nella parte finale, si fa riferimento proprio al fatto che lo stupefacente acquistato dallo Spataro era destinato ad altri individui. Infatti, testualmente: mo io devo portare pure il pezzo a questi, mo come cazzo faccio io? Non c'ho manco i soldi, proprio mo devo sti soldi a questo indietro, capito? Ok. Sulla base ovviamente di questo riscontro, di questo recupero di stupefacente, venivano analizzate tutti i contatti e gli incontri tra Spataro Stefano e Casamonica Guerrino. Il primo incontro veniva ricostruito attraverso intercettazioni telefoniche, faccio riferimento alla progressiva 97-89 del RIT 86-93-2015 ed è avvenuto nella tarda serata del 7 febbraio del 2016 in vicolo di Portafurba. Questo incontro non è stato cristallizzato dalla videosorveglianza perché le 2 telecamere sono state attivate a partire dalle ore 14 del giorno successivo, dell'8 febbraio. Quindi per questo non avevamo le telecamere per poter documentare l'incontro, però dalla conversazione i 2 si mettono d'accordo affinché Spataro raggiungesse Guerrino a vicolo di Portafurba. Il 12 febbraio del 2016 Casamonica Guerrino cedeva a Spataro Stefano sostanza stupefacente per un valore di 240 euro. Testualmente. Aspetti, il progressivo? Progressivo. Il RIT. È la progressiva 1106 del RIT 8802-2015, che sarebbe la conversazione, quella che abbiamo commentato prima per quanto riguarda la mamma di Guerrino, di Tollicatia. In questa conversazione lo stesso Spataro spiegava a Guerrino che una parte della sostanza era destinata a lui, ad un certo Adriano, e a un'altra parte a 2 ragazzi. Testualmente: quindi sono per questi amici qua, sono per questi ragazzi qua, questi? E Stefano dice: sì, uno ce lo siamo presi io ed Adriano, e 2 gliene do uno, ci butto una tachipirina, perché questa qua è buona, questa pure se ci metto una tachipirina, questi non se ne accorgono.
quando è buona. Questa trattativa di compravendita avveniva in via Enea, come rilevato dal dispositivo GPS della progressiva 1106. A questo punto la consegna dello stupefacente però si concretizzava a Vicolo di Portafurba. Siccome c'erano le telecamere, la telecamera ROS 4016 ha documentato le fasi di arrivo di Casamonica Guerrino, seguito da Spataro Stefano. Anche in questo caso ho estrapolato i frame dell'arrivo di Casamonica Guerrino a bordo dell'auto monitorata, dell'ingresso a piedi di Spataro Stefano, il quale avrà sicuramente parcheggiato il suo veicolo in un raggio d'azione non ripreso dalla telecamera. Entra Spataro Stefano e dopo 3 minuti riesce. Sono 3 frame. Chiedo l'acquisizione. Quindi diamo atto che vengono prodotte le stampe di 3 immagini della registrazione ROS 40/16 del 12/2/2016. Sì. E nulla osservano le altre parti, il Tribunale dispone dell'acquisizione del fascicolo per il dibattimento. Prego. Poco dopo la mezzanotte del 14 febbraio del 2016, Guerrino e Spataro Stefano si incontravano nuovamente, questa volta in via Veturia, per strada. Qualche minuto prima Spataro aveva inviato un messaggio vocale sul telefono di Casamonica Guerrino, utilizzando un applicativo del tipo WhatsApp, dato che comunque non è stato registrato dalle intercettazioni dell'utenza telefonica di Guerrino, ma è stato però percepito dai microfoni installati a bordo dell'autovettura dove si trovava lo stesso Casamonica Guerrino. Faccio riferimento alla progressiva 1138 del RIT 8802-2015. In questa occasione Guerrino cedeva un quantitativo non indicato che Spataro acquistava in conto vendita, nel senso che lo avrebbe pagato successivamente. Testualmente Spataro: senti, questo qua te lo pago o domani sera o lunedì mattina. Anche in questa occasione si aveva conferma che Spataro non acquistava sostanza solo per uso personale, ma che era comunque la sostanza acquistata da Guerrino era destinata a terzi. Infatti, testualmente, Spataro: questi sono 110, può essere pure che se me lo prendono già dopo, può essere che già domani mattina ti chiamo, capito? Il 21 febbraio del 2016 veniva accertata una nuova cessione. Anche in questo caso la trattativa si svolgeva per strada e poi, in questo caso a bordo dell'auto di Guerrino, raggiungevano il veicolo a Portafurba, dove ovviamente Guerrino prelevava lo stupefacente e lo consegnava allo Spataro. La progressiva di riferimento è la 1327 del RIT 8802-2015. Mi riservo di depositare i frame
dei fotogrammi, insomma i fotogrammi della telecamera di videosorveglianza rossa 4016, perché Del se m'era 21 svista febbraio. non li ho prodotti. Parlo queste del 21 febbraio. Sì. 21 febbraio, si riserva di produrla. È sfuggito. No, quelli di prima erano della... scusi, capitano, la Forza. data di questo episodio? 21 o febbraio 26? 2016. 21, ok. Anche, anche per questa data, e quindi per questa progressiva, la 1327, 1327 dell'8802-2015, è importante un tratto di conversazione da cui si conferma ulteriormente il fatto che lo Spataro destinasse la sostanza acquistata a terzi. Allora, Guerrino dice: però devi salire con me, la dovevamo andare a pigliare perché io non la porto con me. Ti spiego una cosa, allora questo lavoro qua io non ti posso dare la roba appoggiata, lo sai perché? Perché io me la rischio. Lo Spataro rispondeva che comprendeva, perché lui era dedito alla medesima attività illecita che svolgeva in Calabria. Testualmente: Chicco, le stesse cose le faccio io giù. Casamonica, non si può lavorare così, capito? Spataro Stefano, lo so come funziona, lo so. Io giù c'ho 2 famiglie. Il 27 febbraio del 2016 è stato documentato un altro incontro tra Spataro Stefano e Casamonica Guerrino. È ricostruito attraverso 2 progressive telefoniche, la 13.298 e 13.303, entrambe allora 13.298, 13.303 e 13.323, chiedo scusa, tutte del RIT 8693 del 2015. Anche in questo caso non abbiamo riscontro dalle telecamere perché la 4016, quella su via Tuscolana che riprendeva l'ingresso di vicolo di Portafurba, non rilevava il passaggio di Spataro Stefano, il quale probabilmente ha utilizzato l'accesso secondario, quello di via di Portafurba, che in quel momento, in quell'occasione, era indirizzata non sul raggio d'azione, era indirizzata pure quella, in quell'occasione era indirizzata verso l'all-in gaming, quindi su un raggio d'azione che non riusciva a consentire di riprendere il vicolo, l'accesso al vicolo. Arriviamo al 12 marzo del 2016. Anche in questo caso la cessione viene registrata, captata dai microfoni a bordo del veicolo monitorato di Guerrino ed è avvenuta come da GPS in via Clelia. Faccio riferimento alla progressiva 1806 del RIT 8802-2015. 1806? Sì, 1806. 8802, giusto? Sì, sempre quello il RIT. Non me la ritrovo questa. Ma non è 1? 06. No, non è tra le trascrizioni depositate. Qual è il progressivo? 1806 del RIT 8802. Ma
chiesto la trascrizione, Presidente, nella prima richiesta, quella insomma presentata al momento delle... Aspetti, vediamo se posso andare su OneDrive, perché adesso non ho l'elenco qui a disposizione. Sì, no, io ce l'ho e c'è. Aspetti, allora però abbiamo trovato le trascrizioni. Stiamo parlando di Gramigna, no? Gramigna, elenco intercettazioni. Sì, è a pagina 5 dell'allegato A, Aspetti, proprio al primo rigo. non mi chiedere la sigla, cosa... Sono connessa. 1806. Non riesco a... Vabbè, non riesco ad accedere su OneDrive, quindi non mi fa andare avanti. Lei diceva che era nell'elenco? Sì. Allora verificheremo, perché a noi nel... Quale? Allegato A, pagina 5. Ok, sì. Sono tabelle Excel, il primo, diciamo, il primo rigo e l'ultimo sulla destra. Primo rigo. No, io lo so che c'è. No, abbiamo noi una copia cartacea qua. E quindi manca. Nel senso non me lo ritrova. Vediamo, devo controllare sull'elenco quello dettagliato con tutti. Sì. Adesso sto andando con il programma, quindi da controllare. Quindi diamo atto che il Tribunale si riserva di controllare che risulti tra le trascrizioni che saranno oggetto di deposito. Va bene, prego. Chiedo scusa, signor Presidente, la Cosenza. Sì. Imputato Casamonica Pasquale è rientrato. Va bene, grazie. Esatto. No, qui mi fa... Va bene, prego. Quindi, tenuto conto che il precedente 2 marzo c'era stato il recupero nei confronti di Spadaro, il 12 marzo in questa conversazione ambientale emerge come i due concordano un codice di comunicazione da adottare tra loro per le conversazioni telefoniche. Testualmente, Spataro: ma dopo ti chiamo, ma sei scemo, però se nel caso non ne voglio uno e me ne serve mezzo, come ti scrivo? Ti scrivo il prosecco, porta il prosecco. Casamonica Giuseppe: no, ma che, mi mandi uno smile col bacio. Casamonica? Guerino, chiedo scusa. No, ma che, mi mandi uno smile col bacio. Spataro Stefano: sai che cosa? Se non ti scrivo niente ti dico vieni è 1, se ti mando il bacio è mezzo. Ciao. E si salutano. Ok. Anche sempre in questa ambientale emerge in maniera inequivoca come Spataro fosse dedito alla successiva spaccio di stupefacente. Testualmente: Spataro: già hai fatto? Casamonica Guerino: sì. Spataro: tiè, ora ti chiamo e mi piglio altri, capito? Guerino: quanti so? Spataro: questi li sto disfando io, li sto cacciando io di tasca mia, ora la vendo, ti chiamo e me ne piglio un altro. Guerino: però se è così non lo posso fare perché io me la rischio sempre a portarla. Perché io? Me la rischio sempre a portarla. Il 30 marzo del 2016 è stata documentata un'altra cessione, sempre in via Clelia, captata a bordo dell'auto monitorata di Guerrino, e faccio riferimento alla progressiva 2218, sempre RIT 8802-2015. La parte di interesse è dalle ore 00:44 e 55 secondi e seguenti.
Ok. Sempre attraverso le intercettazioni e i servizi a riscontro è stato documentato come taluni clienti fossero interscambiabili nei confronti dei vari Casamonica. Uno di essi è stato sicuramente Presutti Fabio, intestatario ed utilizzatore dell'utenza 334 9774 087. Presutti Fabio, sono stati documentati contatti con Casamonica Domenico, ma anche con Casamonica Guerrino. Relativamente ai contatti con Casamonica Domenico, c'è stato un recupero di hashish e cocaina il 12 febbraio del 2016. Questa cessione fa parte del richiamato capo AAAA. Questo incontro di Presutti Fabio con Casamonica Domenico presso l'abitazione di quest'ultimo in via Ignazio Scimonelli è stato concordato attraverso 2 conversazioni telefoniche e faccio riferimento alle progressive 311 e 319 del RIT 875 2016. Che si sono succedute tra le ore 20:50 e le ore 21:48 del 12 febbraio del 2016. Nella circostanza il soggetto Presutti Fabio si presentava con un nome di fantasia, ovvero si presentava come Gianni. Ma come fa a dire che è Presutti? Perché poi c'è un servizio di OCP, è stato fatto un recupero a seguito di queste conversazioni, c'era un servizio di OCP lì in via Ignazio Scimonelli che ha documentato l'arrivo di una Hyundai Santa Fe dove in qualità di passeggero viaggiava anche una donna. L'uomo è salito a casa di Casamonica Domenico, dove qualche minuto è sceso, sono ripartiti in direzione stazione ferroviaria di Roma Nagnina. A questo punto è stato fatto un breve pedinamento senza interruzione e i militari hanno bloccato il veicolo e hanno identificato sia Presutti Fabio sia tale Raccuglia Katia. E il Presutti è risultato in possesso del telefono con cui aveva avuto contatti con Casamonica Domenico e faccio riferimento all'utenza 334 977 40 87 intestata a Presutti Fabio. Nel corso del controllo è stata recuperata una dose di hashish del peso lordo di 0,8 grammi ed una dose contenente sempre una pietra di cocaina del peso di 4 grammi. Anche in questo caso gli atti sono stati fatti presso l'Arma di Roma Torbella Monaca. Anche in questo caso Di Filippo Siglia ha svolto le funzioni di vedetta. Alle ore 21:48 il personale di servizio presso la sala ascolto, sto leggendo il tratto degli operanti
relativamente all'atteggiamento di Filippo Silvia in quella circostanza, e faccio riferimento all'allegato 37 dell'informativa di reato del 5 settembre del 2016. Alle ore 21:48 il personale in servizio presso la sala ascolto ha censurato una comunicazione telefonica con la quale il Casamonica Domenico veniva avvisato che un uomo si trovava sotto casa sua. Proprio in tale frangente, e questa sì. Questo è parte dell'arresto? Questa è una notazione di PG, no, questo è fatto un sequestro. Questo c'è un sequestro penale perché ce l'abbiamo più qualità ed è una denuncia a piede libero. Siccome gli atti sono stati fatti presso l'arma di Torbella Monaca, comunque i miei militari che avevano proceduto al servizio di OCP, che operavano con i militari di Torbella Monaca, hanno fatto una relazione di PG dedicata. Sì, nel senso che lei legge la relazione di PG come conoscitore degli atti. Sì, questi sono. Ecco. Ma l'abbiamo letto anche prima il passaggio della. Sì, no, in questo senso. Certo, Presidente. Allora, solo un secondo, stavo leggendo un tratto perché forse mi sono. L'avevamo già letta questa prima? No. Sì, avevamo analizzato il ruolo di Vedetta e di Filippo Silvia. Sì, l'avevamo già riferito su questo. Episodio. Sì, allora sì, l'avevamo già riferito. Scusate, ma. Beh, è comprensibile, pure noi ci confondiamo. Quindi partendo da questo recupero. Quindi è sempre lo stesso episodio, diciamo, sì, di cui ci ha fatto cenno prima, va bene. Sì, partendo da questo recupero del 12 febbraio sono stati analizzati i contatti tra presutti Fabio e Casamonica Domenico, tutti i contatti pregressi. Talvolta sono stati concordati presso l'abitazione di Casamonica Domenico, in altre occasioni gli appuntamenti venivano definiti in luoghi convenzionali utilizzati in precedenti incontri, testualmente: ci vediamo alla Metra Nannina fra 10 minuti come al solito, a dimostrazione insomma di un pregresso rapporto tra loro. Anche in questo caso, durante le conversazioni, sia Casamonica Domenico sia presutti Fabio utilizzavano dei nomi di fantasia, non si chiamavano per nome, forse è un modo che ritiene la PG finalizzato ad eludere le indagini. Lo ritiene la PG. I progressivi? Sì, per quanto riguarda il mese di ottobre 2015 faccio riferimento alla progressiva 384 RIT 7149 2015, 71, ok. progressiva 966 RIT 7149 2015, progressiva 2194 RIT 7149 2015, progressiva 68 RIT 7582 2015, progressiva 248 RIT 7582 2015, progressiva 252 RIT 7582 2015. Questo per il mese di ottobre 2015. Per il mese di novembre 2015 progressiva 2608 2613 del 17 novembre 2015 del RIT 7582 2015, progressiva 3606 RIT 7582 2015 del 24 novembre 2015. A dicembre c'è un contatto del 19 dicembre, sempre per un incontro, faccio riferimento alla progressiva 6858 del RIT 7582 2015. A febbraio 2016 progressiva 71 dell'11 febbraio 2016 RIT 875 del 2016. Avevo già detto prima che
lo stesso servizio di OCP che era intervenuto su Presutti Fabio la sera del 12, dopo gli atti è ritornata sul luogo dell'osservazione e senza alcuna intercettazione è stato poi documentato l'arrivo di un altro soggetto che poi è stato successivamente identificato in Pasquali Davide ed è stato poi fatto un recupero di 4 grammi di marijuana. Contestazione amministrativa, quindi sequestro amministrativo e contestazione di Pasquali Davide della Prefettura. Questi sono i contatti con Casamonica Guerrino. Abbiamo detto che Presutti si incontrava anche nello stesso momento storico dei contatti che avvenivano con lo zio Casamonica Domenico. Quindi questi sono i contatti con Casamonica Domenico? Sì, fino ad ora abbiamo parlato di Casamonica Domenico. Definiva contatti anche con Casamonica Guerrino e precisamente nei mesi di gennaio e febbraio 2016. Per intenderci, prima abbiamo fatto riferimento anche a contatti del mese di febbraio 2016 ma non di gennaio 2016. Mentre con Guerrino i contatti sono avvenuti nei mesi di gennaio e febbraio 2016. Sempre Presutti ha sempre utilizzato l'utenza a lui intestata 334 977 4087, quella che utilizzava per i contatti con Casamonica Domenico. Quindi relativamente a Guerrino faccio riferimento a una progressiva, la progressiva 3403 RIT 8693-2015 del 3 gennaio del 2016. In questo caso Presutti chiedeva a Guerrino dove si trovasse perché voleva incontrarlo. Presutti diceva: sto qua, vieni fuori al vicolo, sto qua io e ora sto dall'altro, sto al semaforo ad aspettare che scatta rosso. Dalla descrizione fornita da Presutti, che dice sto qua, sto al semaforo ad aspettare che scatta rosso, Presutti nella circostanza si trovava praticamente all'ingresso secondario, quello di via di Portafurba, cioè quello monitorato dal ROS 4116, che in quel momento la telecamera era diretta dal lato opposto verso l'All in Gaming. Il 19 febbraio del 2016 si ripeteva la stessa scena. Presutti Fabio contattava Casamonica Guerrino e faccio riferimento alla progressiva 11850 delle ore 044 del 19 febbraio 2016, il RIT 8693-2015, chiedo scusa, 8693-2015. Nell'occasione Presutti Fabio e Casamonica Guerrino si incontravano in vicolo di Portafurba. In questo caso le telecamere riprendevano proprio Casamonica Guerrino mentre era impegnato in questa conversazione di cui che ho indicato, quella delle 0044, cioè la progressiva 11850. E un minuto dopo Guerrino attraversa la strada, attraversa la via Tuscolana, sicuramente per raggiungere il Presutti che si trovava in un raggio di azione che non era ripreso dalle telecamere. Subito dopo, alle 0048, Casamonica Guerrino ritornava a vicolo di Portafurba, cioè riattraversava la via Tuscolana per entrare in vicolo di Portafurba. Questi movimenti sono stati cristallizzati dalla telecamera ROS 4016. Sono 3 frame. Il primo frame è Casamonica Guerrino che sta al telefono mentre sta parlando con Presutti Fabio. Il secondo attraversa la via Tuscolana per andare dal lato opposto dove si trovava la telecamera e quindi in un raggio d'azione non coperto. E poi il terzo frame è quando, dopo essersi incontrato con Presutti Fabio, riattraversa la strada e ritorna per entrare nel vicolo di Portafurba.
un altro incontro. Aspetti un attimo che Scusi. che voglia fare una produzione del PM. Allora, diamo atto che il pubblico ministero produce quindi le immagini tre immagini tratte dalla registrazione del ROS 40/16 del 19 febbraio 2016. Ok. E le altre parti non lo osservano, il Tribunale dispone l'acquisizione del fascicolo per il dibattimento. Prego. Forse le ha presi Angela gli altri. Ok. Prego. Un altro incontro avveniva il 24 febbraio 2016 e definito con la conversazione telefonica di cui al RIT 8693/2015 progressiva 12792. Il 27 febbraio del 2016 vi era un altro incontro tra i due, preceduto da due conversazioni sul RIT 8693/2015 e faccio riferimento alle progressive 13280 e 13285. Anche questo incontro è stato cristallizzato dalla telecamera ROS 4016. Nella circostanza Presutti Fabio veniva ripreso frontalmente, permettendo così una comparazione del viso con il suo documento d'identità. Sono 3 frame, il primo Presutti Fabio che entra in vicolo di Portafurba, il secondo Presutti Fabio che esce dal vicolo di Portafurba e il terzo è un ingrandimento del secondo frame con la comparazione del proprio documento d'identità da dove viene identificato senza ombra di dubbio. Quindi il PM produce la stampa di 3 immagini della registrazione ROS 40/16 il 27/2/2016. Nonché copia della carta di identità di Presutti Fabio. Le altre parti non lo osservano e il Tribunale dispone l'acquisizione del fascicolo per il dibattimento. Prego. Da una lettura degli atti confluiti nei procedimenti penali, in altri 2 procedimenti penali che sono stati acquisiti, confluiti nel procedimento penale 4406, è emerso che Presutti Fabio è stato cliente anche di Casamonica Pasquale, detto Rochi. È emerso infatti che l'utenza, quella 334 iniziale 087 finale, quella che comunque ho indicato prima, con cui ha avuto contatti sia con Casamonica Domenico e Casamonica Guerrino, è stata rilevata nella rubrica del telefono cellulare in uso a Casamonica Pasquale, detto Rochi, ed abbinata al nominativo Fabio. Il riscontro è indicato in un'attuazione di PG del commissariato di PS Viminale del 2 maggio del 2017. E questo nominativo Fabio è stato rilevato anche
in un'agenda che è stata sequestrata dagli operanti a seguito dell'arresto del 9 febbraio del 2017 ed è una sorta di libro paga che gli operanti avevano sequestrato al momento dell'arresto di Casamonica Pasquale del 9 febbraio del 2017, dove c'erano annotati degli importi a fianco del nominativo Fabio in corrispondenza dei giorni 6, 8 e 17 gennaio. Questa, se non sbaglio, l'ho prodotta in copia, o forse anche addirittura in originale l'ho prodotta questa È agenda. stata prodotta. Mi ricordo qua l'udienza, però è stata Sì, una delle udienze, se non sbaglio, quando abbiamo sentito il test di PG De Serio, o quell'udienza o quella successiva. fine a gennaio. Era febbraio, se non sbaglio. Febbraio. Sono stanco. Inizio a essere stanco. Stanco. Ci facciamo. Beh, facciamo Marcelli e poi ci vediamo. Ciao Marcello. Dunque, forse 4 febbraio? Un bello lungo Marcello. Quattro? Però 19 febbraio. Vabbè, controllerò. Vediamo, cioè, se ne dato negli appunti, quindi, però adesso non trovo. Ah no, me lo ricordo questo fatto della gente. Sì, ma vabbè, sì, ma sono poi controlliamo, insomma, in ogni caso mi ricordo, ne ho memoria, diciamo. Va bene, prego. Altro soggetto che ha avuto diciamo in maniera indifferente contatti sia con Casamonica Domenico sia con Casamonica Guerrino è stato tale Marcelli Fabrizio. In merito ci sono 3 capi di imputazione, i capi 4G, 4H e 4I. Sì. Per quanto riguarda i contatti con Casamonica Guerrino, le cessioni sono documentate da nutrite conversazioni ambientali captate a bordo dell'auto di Casamonica Guerrino, il quale si è portato presso diciamo, l'officina gestita dal Marcelli Fabrizio, un'officina meccanica, sempre con la mamma. E dov'era questa officina? Via Deruta, numero 96-98. E questo lo possiamo dire sulla base di cosa? Sulla base di accertamenti fatti sull'utenza telefonica. No, dico che si sia recato proprio lì.
Ci sono conversazioni ambientali tramite il GPS a bordo dell'auto? Cioè il GPS? Sì, ma abbiamo sempre detto le intercettazioni ambientali a bordo dell'auto di Casa Monica Guerrina erano dotate anche di contestuale servizio di geopedinamento elettronico. Lui era titolare di un'officina, abbiamo detto, l'autofficina di Marcelli Fabrizio Co., società in accomandita semplice, e tra l'altro l'utenza telefonica che ha utilizzato Marcelli Fabrizio per avere contatti sia con Casa Monica Guerrino sia con Casa Monica Domenico, che è risultata intestata a lui, Marcelli Fabrizio, e faccio riferimento al numero 389 95 38 003, e tra l'altro pubblicata anche sul profilo Facebook della sua officina, questa JM Autofficina di Marcelli Fabrizio Co. Ora, gli incontri, diciamo, le partenze da Vicolo di Portafurba, di Tollicati e Casa Monica Guerrino verso l'officina di meccanica del Marcelli erano comunque diciamo, anticipate da contatti telefonici tra Casa Monica Guerrino e Marcelli Fabrizio. Nel corso di queste conversazioni si faceva riferimento sempre a controlli meccanici oppure a commissioni per il reperimento di pezzi di ricambio. Tuttavia poi dalle conversazioni ambientali che sono state tradotte perché diciamo avvenute nella loro lingua, i riferimenti agli importi e anche ai quantitativi di sostanza sono inequivocabili. Ogni fornitura era costituita da 5 singole dosi di sostanza stupefacente per un valore complessivo di 150 euro. Tenuto conto dei valori di mercato dell'epoca, una singola dose da 0,3 grammi sul mercato si reperiva a 30 euro. Parliamo sempre di cocaina. Cocaina. Analizzando poi in particolare le conversazioni ambientali captate in data 8 febbraio 2016, 15 febbraio 2016 e 22 febbraio 2016, rispettivamente progressive 1008, 1176 e 1347, tutte del RIT 8802-2015, 1008, 1176, 1347, sempre del RIT 8802-2015, che sarebbe l'autovettura di Casa Monica Guerrino. 1108 è il progressivo, non me lo dà. Da queste ambientali è stato possibile ricostruire l'esatto quantitativo di ogni fornitura e comprendere come lo stupefacente fosse destinato non solo a Marcelli Fabrizio, ma anche al fratello di questi, che poi è stato identificato in Marcelli Marco. Ma scusi, capitano, 1108? 1008. 1008. No, aveva detto 11. Ah, allora no, allora, 1008. Allora forse ce l'ha. Quindi è 8802/15 che è sempre il RIT, quello dell'ambientale di Guerrino. 1008. 1008. 1008. 100. Quindi 1008. 1008. E non ce l'ho. Ma questo c'è però, perché non nell'elenco mi c'è. viene? Vediamo se tra quelli di cui era stata chiesta la trascrizione, sempre su quella la pagina 5, la pagina 4, diciamo, scusami, la pagina 4. 8802, quindi 11008. E
C'è, però non ce l'abbiamo. Allora, diamo atto che nella perizia insomma, ad oggi depositata non risulta trascritto. Questo è già il secondo che non troviamo. Sarebbe il progressivo 1008 del RIT 8802/15. Quello cartaceo. Non c'è? Non c'è. Scusi, adesso aveva detto più di un progressivo, no? Aveva detto 1176 1347. 1176 1347. Il primo non ce l'abbiamo. Il secondo, vediamo. 100. Sì, 1176 c'è. E invece 1347 non ci dovrebbe essere. Infatti non c'è. Allora diamo atto che manca anche la trascrizione del progressivo 1347, sempre del RIT 8802/15. Va bene, lei prosegua poi. Sì. Allora, 6 febbraio 2016, progressiva 962, RIT 8802-2015. Okay. Casamonica Guerrino e la madre Tolli Katia, a bordo dell'auto monitorata, raggiungono l'officina di Marcelli Fabrizio. La consegna materiale veniva effettuata da Tolli Katia, mentre Guerrino restava a bordo del mezzo. Marcelli emergeva dalla traduzione della conversazione ambientale che Marcelli non pagava la fornitura per temporanea indisponibilità di denaro. La parte interessante, diciamo quella di riferimento, è dalle ore 16:29:01. Il GPS dell'autovettura lo attesta in via De Ruta numero 60. Katia dice al figlio di stare zitto. Successivamente Katia scende dall'autovettura per risalire alle ore 16:30:25. Alle 16:30:39 circa, Tolli Katia dice: io ho già fatto. Guerrino: ha pagato? Tolli Katia: no, non ha pagato, i soldi non li aveva. Alle 16:38 Guerrino giunge al vicolo di Portafurba, scende Tolli Katia e Guerrino riparte. Quindi scusi, secondo quello che avete percepito voi, c'è una conversazione finale fra la madre e il figlio? C'è una? Conversazione finale tra la madre e il figlio, parliamo del progressivo 962, questo? Alle 16, parliamo delle 16:29. Sì, adesso non posso accendere. Perché la finale, lei consideri che, ripeto, siccome questa è un'ora di progressiva, la 962 ha registrato dalle 16 alle 17, quindi a metà progressiva inizia la parte di interesse per noi, perché alle 16:29 il veicolo giunge a via De Ruta 60, come indica il GPS. Ma perché non ho nessuna conversazione finale fra madre e figlio, era questo, c'è una lunga... 16:29 e 16:30, 16:31 riprendono a parlare di cose non attinenti alle indagini. No, è che c'è un lunghissimo monologo di Guerrino, a me risulta. Lunghissimo monologo di Guerrino a che ora? Allora, a me risulta che la donna esca dall'auto al minuto 38:15.
quindi immagino 16. Al minuto? 16, 38 e 15 immagino. Esce dall'auto al minuto 38 e 15, mi dice il trascrittore. Quindi qua dice 16, 38 e 32, Guerino parcheggia l'autovettura in vicolo di Portafurba, scende Katia e Guerino riparte. Ah. 16 e 31, Guerino effettua una conversazione telefonica non utile alle indagini. No, poi ci sono anche dei pezzi in cui parlano in lingua, penso Sinti, nel senso in lingua diversa dall'italiano. Sì, infatti ci sono, quella parte là, quella parte in Sinti. Ah, è perché lei non aveva detto che era in Sinti, quindi non... Io ho parlato, è stata tradotta, sì, okay. Chiedo scusa Presidente. Ok. 16 e 29? Sto andando un po'... Dunque, mi sembrerebbe che alle 16 e 22 esce dall'auto, però Casamonica Guerino, e poi rientra. Non so, bisogna leggerla con attenzione perché non mi ci ritrovo con quello che mi dice lei. Ok, sembra che lui faccia una conversazione telefonica. Sì, lo fa. Guerino. Sì. Allora, guardi, Poi se la lei... mamma gli dice di mettersi la cintura e c'è una conversazione in lingua Ecco, Sinti. quindi già il tratto della mamma, il tratto della mamma, quando la mamma, perché questo progressivo inizia, Sì. che inizia alle 16 del 6 febbraio del 2016. Sì. Alle 16.07 Guerino sale a bordo dell'autovettura, mezzo in movimento. Alle 16.12 l'autovettura si ferma già la prima volta a Via Deruta. Guerino è da solo in macchina, esce dalla macchina, risale dopo 2 minuti e torna a vicolo di Portafurba e scende. Alle 16.18 e 26 secondi Guerino lascia la macchina accesa in vicolo di Portafurba, parla in lontananza con delle persone, ma a causa della distanza i tratti sono incomprensibili. 16 e 23 e 33 Guerino risale a bordo dell'autovettura unitamente alla mamma Tollicatia. Parlano dei problemi meccanici dell'autovettura. 16 e 29 e 01 il veicolo è un'altra volta a Via Deruta, numero 60. Katia dice al figlio che deve stare zitto. Ah, vabbè, forse questa parte allora qui chiaramente non è tradotta perché la traduzione la farà l'altro traduttore, l'altro perito. Ok, quindi questa non è quella ancora tradotta. No, questa è la parte in italiano. Quindi la parte, infatti la parte di interesse è quella tradotta. Quindi Ok, va bene, allora Katia dice al figlio che deve stare zitto, poi Katia scende dall'autovettura, risale alle 16.30 e 25 e Guerino riparte. E poi il tratto in Sinti è questo qui, 16.30 e 39 a seguire fino alle 16.31, è la parte di interesse per noi. Vabbè, vedremo quando sarà depositata la parte tradotta, va bene. Due giorni dopo, stiamo all'8 febbraio del 2016, alle ore 13.58 circa, Marcelli Fabrizio chiamava Casamonica Guerino, che però non rispondeva al telefono. Faccio riferimento al tentativo di cui registrato al progressivo 9874 del RIT 8693 del 2015. Dopo pochi minuti Guerino e Tollicatia salivano a bordo dell'auto monitorata e raggiungevano l'officina del Marcelli. Progressiva 1008 RIT 8802-2015. Ah, questa era quella di prima. Sì, è quella di prima. Questa è quella che ha citato anche prima. Sì, quelle tre che ho indicato, tutte e tre, per comprendere che comunque quant'era il quantitativo esatto di ogni fornitura e che poi la sostanza stupefacente era destinata non solo a Marcelli Fabrizio ma anche al fratello di questi. Quindi la 1008 non c'è. No, nel senso noi non abbiamo la trascrizione, va bene. Anche questa
La parte di interesse comunque sia, giusto perché che comunque è stata tradotta, quindi è in Sinti, è dalle ore 14, 17, 26 e seguenti. Si sentono rumori compatibili con lo strofinamento di materiale plastico, cioè di buste. Tollicatia dice: io non so più dove mettere questa cosa qua. Come entra la roba entrano pure i soldi. Quando raccolgo i soldi? Ma quando raccolgo? Perché per il momento niente. Poi dice Guerrino: ci sono, ecco ci sono. Poi Katia dice: perché sul un tratto incomprensibile è la cosa. Poi Guerrino risponde: ma non è comprensibile. Katia poi dice: beh, dove stanno? Guerrino dice: qua, ma quello ha detto 150 euro. Poi Katia dice: i soldi di Fabrizio li hai presi? Guerrino dice: ecco ci sono. Katia dice: ce l'hai? E Guerrino dice: ecco sono qua, guarda. Poi Katia dice: digli che appena finisce ho detto i soldi del fratello. Poi al minuto 14:21:05 minuto alle ore 14:21:05 il veicolo si ferma in via Deruta, Guerrino scende dal mezzo, un uomo, quindi un'altra voce, dice: a chi? Un tratto incomprensibile, è arrivato. – 14:30 e 54 il veicolo giunge a Portafurba. Ma a che ora risale in macchina? Perché lei dice a che ora si ferma, a che ora 14:21, 14:23:05. Quindi 2 minuti. Sì, Guerrino risale a bordo dell'autovettura. Riprendono la marcia. 14:30 e 54 il veicolo giunge a Portafurba e entrambi, sia Guerrino che la mamma, scendono dalla macchina. 14:33:55 il veicolo riprende la marcia con a bordo Tollicati e Casamonica Guerrino. La macchina è condotta dalla donna. Katia dice: digli a quei ragazzi, chiamali che stiamo tornando. Stiamo tornando. Più o meno quante ne sono? E Guerrino dice: 25. E Katia dice: senti una cosa Chicco, non lasciare mai la roba, mai lasciare, prima devi chiamare, perché senza la cosa poi c'è un tratto incomprensibile, niente. 14:38 il veicolo un'altra volta a via Deruta 60, Katia sta guidando, arresta la marcia, Guerrino scende dall'auto. 14:41, quindi 2 minuti, Guerrino risale in auto e riprendono la marcia. 14:46 il veicolo torna a Portafurba. E questa è la 1008. Poi il giorno successivo, 9 febbraio, Marcelli Fabrizio chiamava telefonicamente Casamonica Guerrino chiedendogli un incontro, giustificando la necessità di affidargli una commissione per prendere dei pezzi di ricambio. La conversazione di interesse è la progressiva 10064, quindi 10.064 del RIT 8693 del 2015. Dopo qualche minuto Guerrino e Tollicatia si mettevano
a bordo dell'auto monitorata e partivano da vicolo di Portafurba per raggiungere via Deruta 60 all'officina di Marcelli Fabrizio. La parte di interesse, anche in questo caso tradotta, fa riferimento alle progressive 1035 e 1036 del RIT 8802-2015 dalle ore 17:48 e seguenti. La consegna veniva effettuata dal figlio Guerrino e mentre lo stupefacente, e questa è una deduzione della Polizia Giudiziaria che è stupefacente, era invece custodito da Tolli Katia, perché prima che Guerrino uscisse dalla macchina Tolli Katia dice: tieni, oggi è proprio gonfia. Poi Guerrino scende e si allontana dal veicolo. 15 febbraio 2016. Marcelli Fabrizio chiama Casamonica Guerrino e chiede di raggiungerlo senza null'altro precisare. È la conversazione telefonica di cui è la progressiva 11131 del RIT 8693-2015. Non appena riceve la telefonata, Casamonica Guerrino e Tolli Katia, a bordo del veicolo monitorato, partono da Portafurba per raggiungere l'officina del Marcelli. Anche in questo caso il tratto di interesse è in lingua Sinti e faccio riferimento alla progressiva 1176 del RIT 8802-2015, il tratto che a noi interessa è dalle ore 14:05 e seguenti. La consegna la effettua Guerrino perché è lui che scende dal mezzo. Scusi, e secondo la Polizia Giudiziaria i due interlocutori della conversazione ambientale sono Guerrino e la madre? Sì, sì. E di questo elemento per l'identificazione della donna? No, allora c'è prima un pezzo, non ho capito, scusi. Ah, che fosse la mamma? Che fosse la mamma, la voce? E lei consideri che Tolli Katia era già intercettata anche su altre... Sì. Non appena rientra in macchina Casamonica Guerrino vengono captati dei commenti tra madre e figlio. Testualmente 5, sempre 150, 5 ogni volta, sempre 150 euro ci deve dare, allora ci deve dare, poi c'è un tratto incomprensibile, 1000 di roba, 5 ogni volta. Poi, a distanza di 2 giorni, una nuova consegna, anche in questa occasione anticipata da un contatto telefonico, e faccio riferimento alla progressiva 11645 del RIT 8693 del 2015. Fabrizio testualmente: io sto qui. Guerrino dice: a che ora chiudi? Marcello dice: tra poco, ti sto aspettando. Guerrino: ok, dai, mo arrivo, dai. Quindi dopo questa conversazione Guerrino si trovava in giro con la sua autovettura monitorata, andava al vicolo, prelevava la mamma, che tra l'altro lo rimproverava per averla fatta uscire in gran fretta, ed è la progressiva 1230 1230 del RIT 8802-2015 dalle ore 20 e seguenti. Il 22 febbraio... Ma arrivano poi in via
deruta, cioè dopo che sale a bordo si lamenta. Un attimo. Su un ultimo sforzo, capitano, però No. sennò qua Va perdiamo benissimo. dati importanti. Sì, Katia rimprovera il figlio rimprovera il figlio di averla fatto uscire di fretta in pantofole. Alle 20:11:44 arrestano la marcia in via Deruta. Guerrino scende dalla vettura. Alle 20:13:20 Guerrino torna in auto e riprendono la marcia e Katia dice che deve andare a prendere quello, riferendosi a una terza persona. Alle 20:14:10 Guerrino riceve una chiamata al cellulare e c'è riscontro nel suo RIT 8693-2015 di questo contatto. Ok. Poi 22 febbraio. Il 22 febbraio questa cessione 22? 22 febbraio questa cessione, unitamente a Casamonica Guerrino, non la effettua la mamma Tollicatia, ma la effettua un'altra donna rom, cioè una donna Sinti della sua cultura, a nome Anna. Motivo per cui questa cessione è stata fa parte, documenta il capo di imputazione HHHH, solo questa cessione. Quindi c'è un contatto preventivo telefonico tra Casamonica Guerrino e Marcelli Fabrizio, e faccio riferimento alla progressiva 12431 del RIT 8693-2015. Dopodiché Guerrino, in sostituzione della mamma, si serviva di una ragazza a nome Anna e con quest'Anna si porta a via Deruta presso l'officina del Marcelli, ed è in questa progressiva, quindi la 1347 del RIT 8802-2015, nella parte di interesse dalle ore 17:11 a seguire, ed è in questa progressiva che Guerrino dice a Anna: sì, quelli sempre in due pagano sempre 150. L'arrivo a via Deruta è alle 17:18:32 secondi. 1347. È in Sinti quella che non è ancora. L'arrivo in via Deruta, in prossimità dell'officina Civico Sessanti, alle 17:18:32 secondi. Alle 17:20:25 Guerrino risale a bordo e ripartono. 17:20:45 la donna dice: è vero che hai trovato i soldi? E Guerrino dice: sì, quelli sempre in due pagano sempre 150 euro. E quest'Anna dice: buono. Il seguente 25 febbraio del 2016 un'altra richiesta da parte di Marcelli Fabrizio attraverso un contatto telefonico progressivo 12.969 del RIT 8693-2015. In questo caso la fornitura viene assicurata da Casamonica Guerrino e da Tollicatia. Faccio riferimento alla progressiva 1421 del RIT 8802-2015. La macchina questo giorno qua, questa progressiva qua, che è delle ore 19, quindi alle 19:20, la macchina era in uso a Katia, è andata al supermercato, poi 19:03
torna a Vicolo di Portafurba. 19:23 e 12 secondi, Guerrino sale a bordo con la mamma e si avviano. Poi al minuto 19:27 e 36 Tollicatia dice: dimmi quando c'è qualche blocco. Poi alle 19:28 e 33 il veicolo arriva a Via Deruta, Guerrino proferisce una frase incomprensibile, Katia dice: però fai presto, guarda questo come si è messo qua. Guerrino scende dalla vettura, 19:29, quindi un minuto esatto, Guerrino torna a bordo e riprendono la marcia, riprendono a parlare nella loro lingua, e poi Katia dice a Chicco di tornare presto a casa, che deve preparare il pranzo, va bene. 27 febbraio 2016. Le progressive di riferimento sono la progressiva 13310 del RIT 8693-2015 intercorsa tra Guerrino e Fabrizio. Marcelli Fabrizio. Casamonica Guerrino e Marcelli Fabrizio. Casamonica Guerrino è Marcelli Fabrizio che chiama. Guerrino dice: sto aspettando che mi portano la macchina, che sto a piedi. Fabrizio poi dice: fammi sapere tra quanto vieni, perché mi sa che dopo è un problema. Questa è la conversazione telefonica, mentre la conversazione ambientale in cui Guerrino e Katia raggiungono l'officina è la progressiva 1465 del RIT 8802-2015, che comprende il tratto dalle 15 alle 16 del 27 febbraio del 2016. Il tratto di interesse anche di questa, no? No, quella non me l'ha fatta, questo mi ha fatto, scusate. Io adesso ho fatto No, però solo, sì, ma non del 5 marzo, invece quelli che date è la prima, 19 c'è un'integrazione. No, è la prima richiesta di trascrizione. La vuole Sì, un'altra così la copia? tengo cartacea per controllare i dati. Scusate, prego. Chiedo scusa perché... Sì, prego. Il tratto di interesse di questa ambientale è dalle 15:50 circa, 15:50 e 30 secondi, sale in macchina, cioè Guerrino è a bordo del mezzo, 15:50 sale in macchina anche Tollicatia, 15:53 59 arrestano la marcia in Via Deruta, Guerrino scende dall'auto e Katia rimane a bordo col motore acceso, 15:57 Guerrino risale al bordo del mezzo, conversazione nella loro lingua con la mamma, quindi al minuto 15:57 56 secondi dice Tollicatia: ha dato solo 20 euro questo. Poi ci sono tratti incomprensibili di Guerrino, Tollicatia e Guerrino, poi Katia dice: dove andiamo adesso? Guerrino dice: boh, e poi la conversazione prosegue con argomenti non utili alle indagini, quindi dal minuto 15 e 50 e 30 secondi è di interesse per questa conversazione. Poi
il 1° marzo del 2016. Sempre una richiesta telefonica prima dell'incontro, prima della partenza. Questa volta però Casamonica del Guerrino, prima di andare a effettuare la consegna con la madre, avvenuta intorno alle 12:58, si recava prima da solo presso l'officina del Marcelli, verso le ore 12:08. E questo incontro prima, quando ci va da solo, veniva anticipato da un contatto telefonico delle 11:47. Faccio riferimento alla progressiva 13932 del RIT 8693/2015. Sostanzialmente in questa conversazione, come giustamente aveva detto Guerrino a una sua amica, che lui si sveglia tipo mezzogiorno, lui praticamente si era appena svegliato e quindi dice al Marcelli che si sarebbero visti, che lo avrebbe raggiunto più tardi. Scusi, capitano, quindi è RIT 8693/15 progressiva, e progressivo 13932? Sì, delle 11:47. Non lo ritrovo qua. Questo dovrebbe essere in italiano, no? Perché dovrebbe essere una conversazione tra Guerrino e Marcelli? Sì. Ok. Vabbè, al momento non c'è, non lo trovo. Lo trovo sempre nell'allegato A, no? Perché è sempre lo stesso RIT. Aspetti un attimo, che voglio vedere se è stata chiesta la trascrizione. Otto, 6, 9, 3. Ci sta nell'elenco. Ci sta nell'elenco questa conversazione. C'è nell'elenco. Quale? Sì, c'è nell'elenco, però io non ce l'ho. È nell'elenco, il primo elenco, quindi doveva essere oggetto di trascrizione, perché poi lei si è accorto con quella richiesta integrativa che c'era qualche RIT che non era stato richiesto, giù qualche progressivo, Allora, quindi mettiamo comunque a verbale, mi serve per la registrazione per me, che quindi non risulta tra quelli trascritti e oggetto già di deposito questo progressivo, quindi progressivo 13932 del RIT 8693/15. Va bene, prego. Ok, quindi Guerrino dice che si era appena svegliato, che lo avrebbe raggiunto più tardi e quindi effettivamente lo raggiunge, come abbiamo detto, alle 12:08. Non vedendolo ritornare, dopo la prima volta che Guerrino va a Via Deruta, Marcelli richiama Casamonica Guerrino chiedendo cosa fosse successo. Questa conversazione invece è la progressiva 13937 del RIT 8693 del 2015. Sì, questo c'è. Sì. Guerrino, questa conversazione a cui faccio riferimento è la progressiva 1534 del RIT 8802 del 2015. Ne ho parlato prima stamattina quando ho fatto riferimento ho documentato che cosa avveniva al vicolo di Portafurba, ed è quella telefonata di quel Lucio non meglio identificato che comunque arriva al vicolo, c'era la macchina parcheggiata, i microfoni hanno captato tutto quello che ho detto stamattina. Quindi Guerrino era tornato, io ho detto che alle 12:08 Guerrino era andato a Via Deruta, ha avuto un primo incontro con Marcelli Fabrizio, torna a vicolo di Portafurba e torna alle 12:18:59 come documentato dal GPS della progressiva 1534 del RIT 8802 del 2015. In questa progressiva 1534, poco prima delle 13, avveniva la consegna
cioè quindi Tollicatia e Casamonica Guerrino ripartono per via Deruta e poco prima delle ore 13 avviene la consegna. E durante il tragitto Tollicatia si intimorisce pensando di aver incrociato una pattuglia dei carabinieri. Testualmente: cazzo, ci sono i carabinieri. Ah, pensavo che ci sono, mi sono messa paura. In questa conversazione poi si sentono due voci, quella di una donna e di un uomo sul finale, che commentano che non sono stati identificati, che si trovavano comunque vicino alla macchina di Casamonica Guerrino, mentre era a bordo presente Tollicatia in attesa che il figlio rientrasse dall'officina. E questo uomo e questa donna, dopo aver fatto riferimento a Chicco, dicono: è passato cosa? È passato Chicco. A un certo punto dicono: quella cosa era buona. E la donna invece dice solo che costava un sacco di soldi. Quindi l'uomo e la donna che comunque non sono stati identificati in questa conversazione ambientale. E con questa abbiamo ultimato i contatti di Marcelli Fabrizio con Casamonica Guerrino. Adesso avremo la parte di Marcelli con Casamonica Domenico. Presidente, mi dica lei. Quanto ci non è lungo, ma ce la fa, capitano? Presidente, io mi dovrei allontanare perché ho un impegno in studio alle 17:30. Diceva 10 minuti, ce la facciamo 10 minuti, se no interrompiamo qua e riprendiamo la prossima volta. Forse è meglio interrompere, perché sennò poi se andiamo troppo di fretta io temo che... No, allora lui lo vedo già stanco, va bene, siamo un po' tutti provati. Riempiamo pure bene la prossima. Sì, allora no, però prima che ci separiamo volevo innanzitutto dare atto della scegliere la riserva sulla produzione documentale, poi vorrei Pubblico Ministero, così intanto ci pensa, se facciamo un attimo una previsione sulle prossime udienze per dar modo quindi alla difesa di sapere quando è che potranno cominciare il loro controesame. Io penso che il controesame inizierà lunedì 15, non so se inizierà dalla prima ora o se avremo una coda dell'udienza di lunedì. Però una coda minima, diciamo. Minima. Sicuramente nella mattinata di lunedì Capitano non è d'accordo. Facciamolo dire al capitano. Che lei decide pure il conto. No, capitano, faccia parlare a me. Lunedì cominciamo. Se non ce la facciamo, cominciamo martedì, ma secondo me cominciamo lunedì. Io già le dico che lunedì, avendo diverse posizioni, preferirei non iniziare, ma magari qualcuno è in grado di farlo, ecco. Vabbè, posso io ho detto oggi in modo che così vi organizzate, insomma, per cominciare. Compatibilmente dovremmo prendere tutte le trascrizioni. Sì, insomma, sono sì, no, certo, diverse certo. udienze raccogliendo. Se no sto pensando, perché sto pensando che giovedì facciamo l'udienza, quindi non so in effetti se sarà possibile far avere in tempo utile per lunedì le trascrizioni, se no se facciamo sempre con l'accordo di tutte le parti per non mandare persa l'udienza, facciamo un'altra deposizione anche diversa, magari di completamento di qualcosa che abbiamo fatto, in modo da per avere per certo tutte le trascrizioni, perché non vorrei che le abbiano tutte meno quelle di giovedì. Ma trascrizioni di... No, l'udienza di giovedì, secondo Presidente, me... però dico, le esigenze delle difese le capisco, però bisogna capire pure quello del Pubblico Ministero. Noi abbiamo necessità di concludere con questo test. Questo discorso delle trascrizioni io lo capisco fino a un certo punto. No, io posso dare sollecitazioni di farle il primo possibile, però se non le fa... Il Pubblico Ministero è la sesta udienza oggi che depone, insomma, sì, ma avremmo... tutte le trascrizioni sono depositate da tempo, le avrete sicuramente studiate. Prima che ne nasce una polemica, che non vorrei essere stata anch'io malinterpretata, io ho semplicemente detto che è possibile che l'udienza di giovedì, benché io magari mi raccomanderò con i trascrittori per rendere il prima possibile disponibile, possa non essere disponibile perché l'udienza si finisce giovedì, loro in genere me le danno entro 48 ore
Quindi diciamo, siccome c'è il sabato e la domenica di mezzo, è solo questo, è solo in relazione all'ultima udienza. Si può anche fare, magari lasciamo in coda l'ultima parte. Teniamo conto, che magari Presidente, riguarda solo alcuni reati. glielo posso dire subito che credo che manchino sostanzialmente le posizioni di Spada Ottavio, Spada Celeste, Spada Cristina, Casamonica Consiglio, per quanto attiene al 74, che poi è l'ultimo argomento che trattiamo. Per tutte le altre posizioni sostanzialmente le abbiamo chiuse oggi, tranne quella di Vitale Cristiano, su cui ho chiesto al capitano di fare un accertamento ulteriore, visto che abbiamo dato poi una lettura diversa di alcune trascrizioni. Quindi tolti gli Spada, Casamonica Consiglio e quelli che ho nominato poco fa, e Vitale Cristiano, tutto quello che c'era da dire sugli altri imputati lo abbiamo già detto. Quindi potete stare sereni. Sì, pubblico ministero, ma forse noi non ci spieghiamo bene. Certo che lo avete già detto e lei, sì, esatto, e stiamo anche sereni. Il problema adesso è raccogliere tutto ciò che è stato detto fino adesso, confrontarlo magari con altra documentazione, con le intercettazioni, cioè ci rendiamo conto della complessità della vicenda. Basta pensare che il capitano sarà oggi la 6ª udienza che depone, adesso ho perso il conto. Allora, se mi posso permettere un suggerimento, visto che giovedì prossimo abbiamo udienza come quasi tutti i giovedì, se anche per i colleghi va bene, concentrassimo in quell'udienza tutti i contraesami della difesa, se basterà un'udienza, e impegniamo quella di martedì con un'altra attività, così noi abbiamo più tempo. No, quello dopo, giovedì c'è l'esame ancora, il giovedì successivo, se facessimo il contraesame di tutti noi, lo concentriamo in un'unica udienza, il 18, così noi abbiamo più tempo per prepararci. Ma io non ho nessuna difficoltà, anche perché è opportuno mettere tutte le parti nelle condizioni migliori di poter operare. L'unica cosa, non so il capitano se... No, Presidente, però anche se forse è un'ipotesi non contemplata, ovviamente anche il pubblico ministero ha un suo calendario, le sue esigenze, e non ha solo questo processo. La settimana prossima si dava per scontato che avrebbe lavorato la difesa, noi abbiamo finito, se dobbiamo preparare un altro testo per allora martedì... ce lo dividiamo, ha ragione, ce lo dividiamo tra martedì e giovedì. Io, avendo diverse posizioni, magari ho bisogno di più tempo e preferirei farlo giovedì. Se qualcuno è in grado magari di farlo martedì, adesso io non mi permetto di parlare per gli altri. La settimana avevamo anche l'udienza di lunedì, era questo il fatto. Avevamo lunedì martedì, però da quanto ho capito deve finire... Oggi siamo martedì. Allora abbiamo l'udienza giovedì e lui finirà o forse potremo avere una leggera coda lunedì. Sì, però scusate, le trascrizioni sono 6 udienze, noi pure immagino che anche voi stiate lavorando sui vostri contraesami, perché non è che vi potete inventare in 2 però giorni, anche noi non abbiamo solo questo processo, come dice il PM. Allora, dunque lunedì chiuderemo sicuramente con lui, ci potrebbe essere qualcuno che si può candidare a fare il suo contraesame, magari sono meno posizioni, qualcosa di più circoscritto. Io, se posso, Presidente, io direi di trovare questo accordo, se condiviso da tutti, di chiudere il controesame del capitano Logliacono giovedì della settimana prossima. Va bene così? Facciamo giovedì questo, lunedì, martedì, giovedì. Perché se no, Presidente, se togliessimo invece l'udienza del 15 che è stata aggiunta dopo, che ci dà quel lasso di tempo per preparare, se poi non finiamo? O magari ce la possiamo tenere con il punto interrogativo per finire il capitano e basta. Sentite, facciamo una cosa, perché insomma cerchiamo di fare le cose possibili. Lui lunedì verosimilmente, anzi sicuramente chiude, no? Il pubblico ministero dice che chiude giovedì, il capitano dice che chiude lunedì. No, nel senso, verosimilmente ci potrebbe essere una coda lunedì. Sarebbe il 15. Che sarebbe il 15. Allora, se qualcuno per lunedì 15 vuole candidarsi a fare il controesame, lo fa lui, se no lunedì 15 chiudiamo prima, quando sarà, e però fra martedì e giovedì mettetevi d'accordo fra di voi come volete regolare, tenendo conto che al massimo l'unico arretrato che avete è di questa trascrizione di giovedì prossimo, perché tutte le altre le avete già da tempo. Magari giovedì questo, dopodomani, quando ci sono tutti i colleghi, magari la mattina presto in apertura, d'accordo fra di voi, mettetevi d'accordo fra di voi, esatto. Diciamo, cercando di anche perché poi anche il tribunale ha qualche, magari anche il tribunale poi ha qualche domanda, qualche precisazione da fare.
D'accordo? A meno che non vogliamo, no, ma io vorrei farlo comunque alla fine dopo aver sentito anche le deduzioni e le difese, perché noi abbiamo già qualche domanda di precisazione, ma perché le cose che lei ha detto sono tantissime, e quindi mettendo insieme poi fra intercettazioni e dati, allora noi la liberiamo e ci vediamo quindi giovedì prossimo a Rebibbia, ok? Quindi allora, intanto facciamo il provvedimento sull'acquisizione, così liberiamo anche le parti, quindi sulla produzione del pubblico ministero effettuata all'inizio di udienza, scioglimento della riserva. Il Tribunale rilevato che trattasi di documenti ex articolo 234 come tali acquisibili al fascicolo per il dibattimento, con l'unica precisazione quanto all'atto di appello che esso viene acquisito limitatamente alla prova del fatto processuale della... Sì. Scusate se fate un attimo di silenzio, se no la cancelliera non ci sente. Quindi trattasi di documenti tutti acquisibili al fascicolo del dibattimento, con la precisazione quanto all'atto di appello che esso viene acquisito quale prova del fatto processuale della persistente pendenza del relativo procedimento penale. Quindi per questi motivi dispone l'acquisizione degli atti al fascicolo. E allora ci riaggiorniamo a giovedì prossimo, ore 9 a Rebibbia, con le modalità di videocollegamento predisposte anche per l'udienza odierna. Udienza è tolta. Arrivederci.